Bene, buongiorno a tutti. A nome del comitato organizzatore vi do il benvenuto in Corte Benedettina, che è una delle sedi dell'Università di Padova. Sono molto lieta di accogliervi qui a 2 anni di distanza dal primo colloquio sui sistemi agroforestali in Veneto. È molto bello vederci ancora più numerosi e con una grande ricchezza di temi da condividere e da discutere. La prima parte del pomeriggio, come avete visto dalla locandina, sarà organizzata con una serie di interventi che hanno lo scopo di essere un momento di aggiornamento e anche discussione critica rispetto agli avanzamenti del settore, e nella seconda parte invece del pomeriggio ci suddivideremo in dei tavoli tematici per calarci ancora di più in una discussione critica sui diversi modelli agroforestali. Do quindi il benvenuto al moderatore che ci guiderà in questo pomeriggio di colloquio, il dottor Giustino Mezzalira. Probabilmente non ha bisogno di presentazioni, ma per chi non lo conosce è dottore forestale che negli anni si è occupato di una grande varietà di tematiche, dalla viveistica forestale alla ricerca faunistica, gli alberi fuori foresta, le biomasse legnose a scopo energetico e molto altro. Fino al 2023 è stato direttore della direzione ricerca e innovazione di Veneto Agricoltura, dove è stato anche ispiratore di molti dei progetti legati al tema dell'agroforestazione, e fondatore della Federazione Europea per l'Agroforestazione e anche primo presidente dell'Associazione Italiana di Agroforestazione. Lascio quindi la parola al dottor Mezzalira e vi auguro un buon colloquio. Adesso sì. Buon pomeriggio a tutti, grazie ad Anna per l'introduzione, ma soprattutto grazie a tutti voi. E mi scuserete per la mia tosse stizzosa che, come diceva il mio medico, c'è una sola cura: stare zitti, e quindi capite bene che non va bene oggi. E mi fa molto piacere essere qui a questo secondo colloquio, che dopo già lo straordinario successo del primo conferma il fatto che quantomeno a livello di giovani, di studi, di ricerche, il tema sta passando qui nel Veneto, sta passando in Italia, ma sta passando in tutta quanta Europa. Dico solo 2 brevissime parole perché devo anche, come chairman, per fare bene il mio lavoro, far rispettare i tempi a tutti, quindi solo 3 brevissimi pensierini. Questo è il secondo colloquio sui sistemi agroforestali in Veneto e dobbiamo essere tutti coscienti che non è un caso se questo succede. Primo, perché il nostro territorio, fino all'immediato secondo dopoguerra, era di fatto un unico immenso sistema agroforestale. Chi ha la mia età se lo ricorda estremamente bene, il paesaggio della piantata padana, solo per citarne uno. Questo è il luogo dove quell'associazione che Anna ha citato è nata. AIAF è nata da un gruppo di persone molto eterogeneo in questa regione. Questo è il luogo dove l'Agenzia regionale per l'innovazione del settore primario, alias Veneto Agricoltura, ha avviato, prima che in qualsiasi altra parte d'Italia, delle prove in campo in modo da poter dimostrare concretamente che i sistemi agroforestali non sono paesaggio o memoria del passato, ma sono il nostro futuro a grande scala. Vorrei dire, dovranno tornare ad essere la normalità e non l'assoluta eccezione di qualche strano pioniere. Ma questa è anche la regione dove per la prima volta, a livello di studi universitari, si è cominciato a parlare di sistemi agroforestali. È vero che c'è un dipartimento che si chiama TESAF, ma all'origine quella A e quella F erano completamente separati. Si parlava di un patchwork, pezzo agricolo e pezzo forestale. Adesso però in questa università c'è un piano di studio che si chiama sistemi agroforestali, dove le 2 lettere si mettono assieme e si parla proprio, si insegna, si danno i rudimenti per poter capire e poi progettare e realizzare sistemi agroforestali. E infine voglio ricordare che in questa regione ci sono state aziende agricole che sono state delle vere e proprie pioniere a scala nazionale. Quindi alla domanda perché il Veneto, penso che la risposta sia piuttosto chiara. Questi colloqui permettono
Se io adesso guardassi chi siete, sicuramente immagino ci siano molti studenti, però so che ci sono tecnici, so che ci sono agricoltori, ci sono ricercatori. Ecco, il bello dei colloqui è proprio quello di mettere insieme queste 4 categorie di persone: agricoltori, tecnici, ricercatori, funzionari, quelle persone che poi dietro le quinte scrivono magari le regole, scrivono come puoi avere un contributo se fai un sistema agroforestale. E magari se queste cose non le scrivono bene, alla fine ti ritrovi come nelle 2 passate programmazioni, dove a fronte di tanti mirabolanti obiettivi si è ottenuto molto vicino a 0 come risultati concreti. E infine, ultimo pensierino. Penso sia anche il momento giusto per parlare di queste cose. Non che 5 anni fa, 10 anni fa non fosse il momento giusto, ma in questo momento, la prossima settimana a Dublino, si apre il colloquio finale europeo sul carbon farming. Beh, penso non si debba spiegare a questa platea che i sistemi che sono in grado di generare più crediti di carbonio in assoluto a livello di sistemi agricoli sono i sistemi agroforestali. Ecco, abbiamo nella passata programmazione cercato di far passare un ecoschema a scala nazionale su questo, purtroppo non ci siamo riusciti. La speranza è che magari nella prossima programmazione, ed è adesso che si comincia a parlarne, di questo si possa cominciare a tener conto. E penso che le cose che usciranno anche da giornate come queste, con la preziosissima presenza qui, oltre che dei dipartimenti universitari di Veneto Agricoltura, ma con la preziosissima presenza rappresentata ai massimi livelli delle associazioni agricole, questo ci aiuti poi a far passare progressivamente il concetto che non stiamo parlando di memoria, di paesaggio, di passato, ma stiamo parlando del futuro. Grazie. E allora adesso abbiamo una prima sessione di interventi di saluto istituzionale, quindi chiamerei innanzitutto la professoressa Elena Pisani, che rappresenta il Dipartimento TESAF. C'è qualche piccola modifica rispetto al programma, però l'importante è avere i saluti degli attori che hanno voluto questo secondo colloquio. Prego Elena. Bene, grazie Giustino, buongiorno a tutte e tutti. Vi porto i saluti del direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, professor Vincenzo D'Agostino, che per motivi ovviamente istituzionali non è potuto partecipare oggi a queste attività. Siamo ai secondi colloqui di agroforestazione e questa platea, questa sala è proprio secondo me anche il risultato di quello che abbiamo seminato nella edizione precedente. Volevo darvi una restituzione di alcuni numeri in merito appunto all'edizione precedente. Ormai siamo abituati a dare numeri in merito alla rendicontazione, ma credo che sia giusto anche dare i numeri proprio per far vedere quanto ci sia partecipazione e interesse su questa tematica. Abbiamo avuto 130 persone iscritte nella precedente edizione, 30 persone collegate online, 21 dottori agronomi forestali che hanno ottenuto crediti formativi per l'attività realizzata, 40 studenti di laurea triennale, magistrale e di dottorato, 394 visualizzazioni della diretta su YouTube e 1323 visualizzazioni poi di canali YouTube che sono ancora permanenti rispetto alla prima edizione. Anche questa seconda edizione, conferma questi numeri, devo dire. Già avete visto nell'accesso, alla sala la coda che abbiamo avuto proprio un overbooking da dover gestire in questi giorni, quindi osserviamo veramente con molto piacere l'interesse che c'è attorno alla tematica. Però al di là dei numeri, è importante soprattutto quello che si sta realizzando tra di noi, ovvero sia una, direi, proficua collaborazione operativa, fattiva, pratica tra i nostri dipartimenti e Veneto Agricoltura, dove questa giornata è solamente un momento di restituzione di quello che stiamo realizzando in termini di ricerca, ma di ricerca applicata sul territorio. Quindi ringrazio anche i colleghi ovviamente del DAFNAE e lascio ora ovviamente la parola al collega di terza missione come la sottoscritta, visto che oggi ovviamente stiamo parlando di questo nella logica della terza missione, il collega del DAFNAE per i saluti a voi. Grazie, buoni lavori. Grazie. Beh, ha già preso posto il professor Carlo Nicoletto, che ringraziamo per portarci i saluti al suo dipartimento. Grazie dottor Mezzalira per la presentazione, grazie a tutti, anche agli organizzatori per
per questa iniziativa. Porto i saluti anch'io della direzione, del professor Gianni Barcaccia, che anche lui per motivi istituzionali non ha potuto presiedere a questa iniziativa molto frequentata, direi, e quindi già dall'inizio di successo da questo punto di vista. Il Dipartimento d'AFNAE sicuramente ha un ruolo attivo che in combinazione con i colleghi di TESAF affronta questa tematica con molta energia. I colleghi che poi interverranno sono ovviamente su questo settore molto attivi da tempo, un settore che direi testimonia anche quella che è l'importanza degli aspetti sinergici tra diverse realtà. Quindi è vero che abbiamo bisogno ovviamente di magari degli attori che comincino ovviamente queste iniziative, ma poi entrano in gioco anche molte figure, molte competenze che dimostrano quella che è l'importanza di considerare un sistema tutto tondo a 360 gradi, che quindi considera non solo l'aspetto forestale ma anche l'aspetto delle produzioni agrarie, che quindi ovviamente vede molto da vicino il Dipartimento d'AFNAE, considerandole da tutti i punti di vista, partendo dal suolo, partendo dalle tipologie di specie che devono essere coltivate. Su questo il Dipartimento è molto attivo, insiste anche sotto il profilo didattico, nel senso che sta spingendo anche molto su questa iniziativa, proprio per sensibilizzare a vari livelli tutti quelli che sono appunto i portatori di interesse, che vanno dalle aziende ai tecnici, come ricordava appunto il dottor Mezzalira prima, quindi una platea piuttosto eterogenea. Sicuramente questo è un secondo colloquio, ci si augura che ovviamente ce ne possano essere altri ovviamente in futuro per approfondire ulteriormente la tematica e dare più spazio ancora a quelle che sono le ricerche che poi da queste iniziative prendono corpo. Concludo quindi ringraziando nuovamente l'organizzazione di questa iniziativa, dando il benvenuto ovviamente a tutti voi anche da parte del Dipartimento d'AFNAE e augurando buon proseguimento dei lavori. Grazie ancora. Grazie. Invito adesso a portare i saluti di Veneto Agricoltura e il dottor Lorenzo Furlan, direttore della direzione innovazione di Veneto Agricoltura. Grazie, buongiorno e benvenuti a tutti. Mi dispiace dirvelo, ma anch'io sono un sostituto. Dovete prendermi come sostituto. Sostituto del dottor Dell'Acqua, Nicola Dell'Acqua, che è il nostro direttore, che per molteplici incarichi e molteplici impegni non può essere oggi presente, che tuttavia sostiene e ha sostenuto questa sperimentazione e la vede importante, soprattutto per quanto ha accennato il dottor Mezzalira riguardo ai crediti di carbonio e tutto quello che sta arrivando. Quindi diciamo che Veneto Agricoltura crede fermamente in questa sperimentazione, ha fatto e cercherà di fare molto affinché continui. Per non essere noioso, nei saluti a me annoiano, i saluti e i ringraziamenti mi annoiano molto normalmente, cercherò di rispondere in questo minuto a due domande. Perché è stato possibile un progetto così multidisciplinare, estremamente difficile? E porrei una seconda domanda che lascerò alla vostra bontà e valutazione, se sarebbe possibile oggi un altro progetto così. Allora, perché è stato possibile questo progetto? Perché c'era lui, il nostro chairman, perché ha messo idee, conoscenze, ha rotto i sentimenti, insomma, in una certa dose, ha consentito di partire e ci vuole sempre un cervello che ha in mente tutto e che lo segue per poter fare queste cose. Un cervello che abbia visione. Un secondo punto fondamentale perché ciò avvenisse era la disponibilità di aziende, terreni, aziende pilota dimostrative. La nostra regione fortunatamente, a differenza del panorama nazionale, le ha ancora. Nostro dovere quello di sfruttarli al meglio. Poi c'era una serie di persone nell'ente ormai in fase di uscita e che si spera siano sostituite in modo adeguato e in tempi il più brevi possibili, che aveva una caratteristica: non essere quella che purtroppo è una moda abbastanza diffusa, se mi usate il termine, paraculi. Le pubbliche amministrazioni funzionano se ci sono figure che fanno le cose, soffrono, perché fare quello che ha fatto Veneto Agricoltura,
con tutti gli attori fondamentali che adesso ringrazierò, è un esercizio acrobatico, difficilissimo, ai limiti del masochismo, perché noi dobbiamo seguire le regole pubbliche, ma dobbiamo avere la tempestività di chi fa agricoltura, cioè entrare in campo immediatamente. Ecco, poi abbiamo avuto delle persone meravigliose, e qua io cito innanzitutto i miei colleghi, io ringrazio tutti quelli che sono in questo foglio, nessuno escluso, non leggo tutto, però citerò alcuni senza il cui contributo l'entusiasmo e lo sforzo 7 giorni su 7 non avrebbe consentito di realizzare il tutto. E quindi ringrazio i miei colleghi che adesso o fino a poco fa erano in campo, Loris Agostinetto e Fabiano della Venezia, che hanno avuto anche recentemente l'aiuto di un giovane tirocinante che è Lorenzo Caramori e che ha mostrato di essere molto proattivo. Voglio ringraziare l'azienda che ha contribuito a far vedere quello che vedrete domani, perché domani vedrete la fine del primo ciclo. Il primo ciclo si conclude domani, quindi è un momento di particolare importanza per noi. Poi devo ringraziare assolutamente il CREA di Casale Monferrato, il dottor Mario Chiarabaglio e Sara Bergante per averci aiutato e averci anche fatto fare un salto professionale nelle primissime fasi. Ringrazio moltissimo Anna Panozzo e il professor Teofilo Vamerali per l'entusiasmo e l'aiuto che fin dalle prime fasi è stato necessario per poter portare in campo dei protocolli sempre più efficienti. Che ringrazio anche Gaia Pasqualotto e ringrazio Gianluigi Pippa, Piopicoltori Veneti, per l'aiuto. Per l'inizio anche ringrazio la ditta Dal Solio che ci ha aiutato negli impianti, è stato un momento difficile e la buona volontà, oltre l'incarico ricevuto, ci ha aiutato a fare le cose bene. E ringrazio anche l'Università di Torino, il DISFA, con Corrado Cremolini per gli aiuti che ci stanno dando anche in questo momento, e la ditta Cima SRL, il cui responsabile Marco Di Lenardo è andato anche oltre per poterci dare delle informazioni tecnologiche adeguate a valorizzare il grande lavoro che c'era alle spalle. Penso di aver citato, e perché ho il rischio di queste cose dimenticare qualcuno. Me ne scuso assolutamente nel caso, ma ringrazio tutti quelli che parleranno e avranno un ruolo in queste due giornate. E adesso arriviamo alla seconda domanda che lascio alla vostra valutazione. Secondo voi, oggi, 2025, se dovessimo ripartire, ce la faremmo? E qua mi fermo. Allora, chi non ha mai conosciuto Lorenzo Furlan, oggi l'ha conosciuto, ecco, è di solito così, quindi si conferma ed è un mio grande sollievo di trovarlo ancora con la stessa verve con cui l'ho conosciuto per tanti anni. Grazie Lorenzo per la tua testimonianza e per aver dato il giusto ringraziamento alle tantissime persone che stanno dietro questo disegno corale. Ce ne sono sicuramente molte altre, soprattutto dietro la macchina organizzativa di questa giornata, anche oltre che all'attività in campo. E adesso abbiamo il saluto delle associazioni agricole, quindi comincerei con il rappresentante di Coldiretti, se vuole. Ah, va benissimo, allora viene su il direttore di Confagricoltura del Veneto, prego. Renzo Calestro. Grazie Giustino, buongiorno a tutti, grazie per averci invitato, anzi per averci coinvolto in questo progetto a cui parteciperemo. Siamo molto curiosi di vedere i risultati. Naturalmente anch'io porto i saluti dei soci di Confagricoltura, dei nostri presidenti, del presidente Giustiniani che oggi anche lui è impegnato nella sua azienda. Siamo curiosi di vedere i risultati di questa sperimentazione
perché è qualcosa di concreto che Veneto Agricoltura insieme ai 2 dipartimenti dell'Università di Padova ha messo in moto qualche anno fa, e quindi per noi è importante capire se effettivamente c'è un futuro per le aziende, perché al di là poi appunto della sperimentazione che va fatta, che va sempre fatta e che va fatta di più. Furlan un attimo fa diceva ma si potrebbe rifare adesso. Sì, dovete rifare adesso, dovete anzi ampliare ancora di più la sperimentazione, perché se no andiamo da nessuna parte. Noi abbiamo gravi problemi e stiamo parlando oggi di agroforestazione pensando all'ambiente e pensando alla produzione e pensando dopo anche ai crediti di carbonio. Li metto per terzo. L'ambiente è per primo, è la cosa forse più semplice in questo caso. Poi abbiamo un problema di produzione, di produttività, che è un grave problema che stiamo vivendo in questi anni. Non c'era fino a qualche anno fa. Da qualche anno a questa parte, per vari motivi, che penso tutti abbiate presenti, abbiamo dei problemi di produttività. Non sappiamo quando riusciamo a raggiungere determinate rese ed è un problema serio che si aggiunge poi a quello economico. E poi abbiamo un problema di far quadrare i conti, quindi di bilancio. E quindi di economia dell'impresa agricola, e tutte le cose devono stare insieme, e quindi per noi è importante valutare questo progetto sotto tutti i punti di vista, avendo effettivamente una speranza concreta di avere qualche risposta che guardi al futuro, come hai detto tu. Quindi siamo qua per collaborare. Ho sentito che alcune aziende associate a Confagricoltura hanno partecipato attivamente al progetto, siamo presenti per questo progetto, lo saremo per altre proposte che faranno i dipartimenti dell'Università e Veneto Agricoltura, perché è fondamentale, è importantissimo per il futuro dell'agricoltura del Veneto e non solo, direi, liberarci da tanti problemi, da tanti vincoli, da tante ideologie, diciamo così, e cominciare a dare delle risposte concrete agli agricoltori. Grazie. Grazie direttore, e adesso chiamo allora in rappresentanza di Coldiretti Veneto Roberto Lorin, presidente di Coldiretti di Padova. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio, grazie per l'invito. Per me è sempre un piacere ritornare qui a Legnaro, perché tra l'altro una quindicina d'anni fa bazzicavo in queste zone anche come studente, per cui ho deciso veramente con molta piacevolezza di poter partecipare qui. Porto i saluti del presidente Carlo Salvan, presidente regionale di Coldiretti Veneto. Io mi trovo ad ascoltare, ascolterò per quanto possibile le relazioni, perché è un tema, l'agroforestazione, che mi è anche tra l'altro molto aderente, rispetto anche magari a una decina d'anni fa che se ne parlava, probabilmente un po' meno. Ho avuto modo anch'io di poter personalmente approfondire questa tematica e di trovare molta adesione anche su quello che può essere un sistema che sicuramente noi dobbiamo cambiare. Noi, è stato detto prima anche dal direttore Cavestro, abbiamo grossi problemi dal punto di vista della produzione agricola. Noi viviamo un paradosso: abbiamo il settore agroalimentare italiano che cresce in maniera importante, segnando anche segni di crescita significativi, però abbiamo un tema che è quello di riuscire a produrre, di riuscire a rendere attive le nostre aziende agricole, per tutta una serie di motivi che chiaramente conosciamo. Il fatto di poter provare a ragionare su una metodologia di agricoltura diversa, o perlomeno provare con la ricerca, la tecnologia che oggi abbiamo a disposizione, a rispolverare quello che, come diceva giustamente il dottor Mezzalira, qualche secolo fa in questo territorio era presente, e forse anche meno di qualche secolo fa, perché effettivamente vedo e ricordo anch'io qualche fotografia di mio nonno che ecco. Può essere quella giusta soluzione di integrazione che ci può sicuramente dare una mano a superare un grosso problema, anche che è quello della mitigazione dell'impatto ambientale che oggi sta avvenendo. Per cui noi siamo aperti, noi ci crediamo fortemente, siamo a vostro fianco, perché chiaramente è anche il nostro obiettivo, e chiaramente anche la nostra presenza qui oggi è importante per cercare poi di assorbire quelle che sono le innovazioni che ascolteremo, per poi dopo ripartirle anche ai nostri agricoltori. È chiaro che oggi c'è un CSR che mette anche a disposizione
dei soldi, perché parliamo anche di questo, per poter adoperare, ma il più delle volte lo si fa per un'opportunità economica, però oltre a questo noi dovremmo anche, e penso che sia oggi il tema della serata, della giornata, dare anche quel valore concreto, perché io credo fermamente che questa sia proprio una strada che noi dobbiamo assolutamente percorrere per poter dare garanzie, lungimiranza e futuro anche alle nostre aziende agricole. Grazie. Grazie Presidente, e adesso invito il Presidente della CIA del Veneto, Gianmichele Passarini. Faccio presente che è l'unico che non è in sostituzione del suo Presidente o Direttore. Siamo tutti sostituibili, Direttore. Beh, innanzitutto ringraziamento, ma volevo fare una premessa dicendo che CIA Agricoltori Italiani sul tema, tu lo sai, è già da mo' che c'è, perché noi abbiamo fondato un'associazione che si chiama AEL, che tratta di biomasse legnose, e quindi oggi questo percorso che viene messo in piedi, che è tra l'altro uno dei temi che abbiamo posto a Veneto Agricoltura quando si è deciso che Veneto Agricoltura doveva essere una risorsa per l'agricoltura, se comunque attuava progetti e percorsi che erano utili per gli agricoltori. Ecco, devo dire che questo, Giustino, è stata la giusta risposta a quelle esigenze che circa 3 anni fa avevamo posto al sistema. Dico giusta perché? Perché vedete, non c'è progetto ambientale che abbia successo se non ha in corpo un progetto economico. Lo abbiamo visto cosa è stato il Green Deal per quelle che sono state le nostre aziende agricole. Un grande progetto ambientale che purtroppo declinato male non negli obiettivi ma nelle strategie, nelle applicazioni, ha generato l'inverso. E quindi il fatto che oggi siamo qua con tanti giovani, primo aspetto, con la ricerca. Oggi l'agricoltura non può prescindere da quella che è la ricerca. Il mandato che noi abbiamo dato a Veneto Agricoltura e quindi a questi progetti, come tanti altri progetti che si fanno, è legato al fatto che noi dobbiamo avere una strada tracciata da chi poi studia, da chi ha in mano la conoscenza e deve darci degli strumenti, perché poi tutta questa roba qua verrà inevitabilmente portata avanti dall'agricoltura e dall'agricoltore. Se, ripeto, c'è una prospettiva economica, alla quale ovviamente inseriamo tutta quella che è la tematica sociale, ma è intrinseca, perché quando noi parliamo di trattenimento di carbonio, quindi trattenimento di fissazione biogenico, adesso io non voglio entrare nel merito perché sono un agricoltore, quindi non voglio appropriarmi delle conoscenze che ovviamente aspettano voi, però l'infiltrazione per quanto riguarda l'acqua nel sottosuolo, la mitigazione dei cambiamenti climatici, tutta la parte, voglio dire, che riguarda le siepi, quindi le api, l'impollinazione, cioè tutti i temi che poi andremo ad affrontare. Se noi non riusciamo a declinarli in una economicità, non andremo da nessuna parte. Cioè il più bel progetto ambientale, tenetelo a mente, non decollerà. Perché noi abbiamo bisogno anche di inserire all'interno dei lavori che porterete avanti, di capire, dopo che avremmo fatto questo grande progetto di forestazione, e quindi abbiamo anche un tema per quanto riguarda l'approvvigionamento dei vivai, perché ricordiamoci che per fare le piante bisogna avere anche chi ha i vivai, quindi c'è un tema complesso. Ecco, dopo che noi avremo tutta questa alberatura, questa forestazione, cosa ne facciamo? La tagliamo? E allora è chiaro che quando io dico dobbiamo rendere economico un percorso ambientale, dobbiamo trovare quel sistema di filiera che attraverso un circuito chiuso ci permetta di generare un'economia circolare vera, ma che abbia come finalità quello che è un percorso continuativo, non una sperimentazione portata nell'ambito di 7-8 anni dopodiché implode. Quindi io il mandato che vi consegno, al di là dell'esperimento, e io credo che sì, la risposta finale è sì, dobbiamo per forza, il mondo sta andando lì, non ci sarà una retrocessione rispetto agli obiettivi ambientali. È di 2 giorni fa la notizia che è stato varato o è stato proposto l'Industrial EU, che è un pacchetto di 280 miliardi nel quale verrà messo come primo obiettivo quella che è la mitigazione del clima e quello che sono gli obiettivi climatici. Però non dobbiamo ripercorrere gli errori che abbiamo fatto con questo approccio del Green Deal, nel quale non abbiamo valutato che per essere
ambientalisti, bisogna renderlo economico. Allora sì, allora le nostre imprese sono pronte, ci saranno sicuramente attraverso la conoscenza che ci metterete a disposizione, ne faremo tesoro e siamo pronti perché noi siamo i primi custodi del territorio. E quando dico custodi del territorio non intendo solo la produzione alimentare, che è importantissima, ma è la tenuta infrastrutturale, sociale ed economica che noi possiamo garantire quando ad esempio su un'area rurale, un'area interna manteniamo una resilienza. Ecco, questo credo che se noi mischiamo all'interno del nostro percorso di sperimentazione, che è fondamentale, anche questi obiettivi legati agli obiettivi climatici, il trattenimento del carbonio, tutto quello che poi gli ecoschemi della PAC, non sto a ripercorrere i contesti perché li conoscete meglio di me, ecco, se riusciamo a fare questo avremo fatto un grande progetto. Mi fa piacere, Giustino, che sia tu promotore di questo progetto, so quanto ci tieni, so quanto hai speso la tua vita, diciamo, sul tema, e che oggi sia questo fatto in Veneto ci determina ancora e ci dimostra ancora quanto avanti siamo nella prospettiva economico, sociale e ambientale. Grazie. Grazie anche al Presidente della CIA. Preciso che io per fare questa roba di oggi sostanzialmente non ho fatto niente e mi hanno solo chiesto di tenere la sedia, di fare il chairman praticamente. No, proprio per questo ho fatto qualcosa nel passato, ma adesso qui va dato merito invece a tutte le persone che anche Lorenzo ha già citato prima. Una battuta a commento e poi cominciamo con la relazione del dottor Furlan, che si ripresenta al nostro desk per la sua relazione. Ho ricordato prima che il Veneto, non secoli fa, quando io ero bambino, ricordo perfettamente la campagna della mia famiglia che era un grande sistema agroforestale. E i nostri vecchi questo lo facevano e ne erano assolutamente convinti, erano coscienti, semplicemente perché quelli erano i sistemi più produttivi del tempo. Non lo facevano per il paesaggio, per l'ambiente, per la biodiversità, per il clima, per l'acqua, lo faceva perché se ciappava pischei. Ecco, adesso dobbiamo dimostrare che anche in futuro questi sistemi mutati mutandis, con schemi diversi, i principi agroecologici saranno gli stessi, dobbiamo trovare gli schemi moderni e questi vengono solo dalla sperimentazione, dai numeri, dalla condivisione con le associazioni degli agricoltori, perché altrimenti stiamo facendo solo quella bellissima cosa che si chiama accademia. Allora il dottor Furlan adesso ha un altro importante onere, che è quello di inquadrarci l'agroforestazione nel contesto dell'agricoltura sostenibile e rigenerativa. Io mi sposto in modo che tutti possiate vedere. Che bottone devo fraccare, Gaia? Chiedo scusa. Allora, io intanto comincio per non perdere tempo e cerco di inquadrarvi l'agroforestazione in un'idea di agricoltura sostenibile del futuro. Noi l'agroforestazione la vediamo come una componente di un pacchetto, dico la parolaccia, olistico, in cui ci sono tante pratiche agricole insieme, in sinergia, che producono un risultato finale che per primo deve dare il reddito all'azienda agricola, altrimenti il processo agricolo cessa, e quindi sono totalmente d'accordo, ovviamente. Bene, allora questo per me è nuovo, ma suppongo che con questo se va avanti, vediamo quello che si va avanti qua. Questo forse, vediamo, no? Non abbiamo fatto bene le prove. Come io che si va avanti. In dialetto veneto si capiamo. Allora questo? Ah, solo con il computer. Ah, ok. Allora mi scuso, ho imparato. E allora andiamo con le freccette del computer. Allora, fatta questa premessa, noi dobbiamo accettare questo, che il processo agricolo convenzionale oggi prevalente non è sostenibile, perché progressivamente riduce il potenziale produttivo del terreno. In una definizione di sostenibilità, oltre ad avere la parte economica, cioè il reddito per le aziende che devono sopravvivere, punto primo, noi dobbiamo avere l'aspetto ambientale, tutto quello che sappiamo per essere sostenibili, ma dobbiamo anche mantenere il nostro potenziale produttivo. Perché se i nostri terreni, e adesso lo vediamo, sono così,
vuol dire che il processo non è stato sostenibile. Questa è la carta, l'ultima che l'ARPA ci ha prodotto, con il contenuto di sostanza organica dei terreni, e voi vedete il giallo vuol dire che non stavo bene in dialetto veneto. E vedete che siamo tanto gialli, abbiamo un po' di iterizia. Perché pensiamo che il carbonio sia un parametro importante per determinare se un processo è sostenibile o meno? Per questi motivi qua, che io certo non mi permetto di insegnare a tutti voi, a partire dai professori che lo insegnano a me, ma migliora la struttura del terreno e quindi la performance delle piante, trattiene i nutrienti, serve per ridurre anche il rischio di erosione, di perdita, eccetera, eccetera, quindi non devo convincervi. Quindi noi, per avere un sistema agrario, sostenere un ecosistema agrario sostenibile, dobbiamo, per forza di cose, fare leva su questo parametro. E come possiamo farlo? Possiamo farlo innanzitutto avendo delle pratiche agricole che contengono, azzerano, per quanto possibile, le perdite di carbonio. L'aratura, sappiamo, gira la fetta, espone a una veloce ossidazione e non lo fa, anzi fa il contrario. Incorporamento di carbonio e chiusura dei cicli. Un altro motivo fondamentale per cui i nostri terreni sono ridotti così è il fatto che non torniamo, nella nostra follia, non torniamo più la sostanza organica ai terreni. Quindi vabbè, dobbiamo ripristinare la fertilità dei terreni. E allora cosa possiamo fare per azzerare o, se possibile, invertire la tendenza? Quindi aumentare, avere dei processi che un po' alla volta riaumentano. Agricoltura di precisione è una leva fortissima che noi abbiamo e ancora sfruttiamo pochissimo. Rotazioni e avvicendamenti adatti. Io dico le battaglie su non fare la rotazione le trovo di forte retroguardia. La rotazione è la nostra base. Siamo noi che dobbiamo farla, per il nostro interesse. Difesa integrata avanzata, ancora molto in là da venire, purtroppo malgrado l'obbligo di applicarla parte dal gennaio 2014, agricoltura conservativa flessibile con le cover crop, la continua copertura del terreno anche per evitare di perdere il nostro fattore di produzione fondamentale, le particelle di terreno che da un terreno nudo partono e modelli previsionali olistici che oggi ci possono consentire di sapere cosa fare giorno per giorno per dare al sistema pianta-suolo quello che effettivamente serve, rendendo anche più economica tutta l'attività agricola. Questi 5 punti, secondo noi, sono quelli che aiutano a bloccare la perdita e a cominciare ad attivare un lento incremento. Dopo, per accelerare l'aumento di carbonio del terreno, l'agroforestazione e gli apporti di sostanza organica di qualità ai terreni, tornando alla chiusura dei cicli. È facile dirlo, un po' più difficile farlo. Dentro l'agroforestazione abbiamo tante pratiche possibili che possono contribuire a migliorare e accelerare l'aumento di carbonio nei nostri terreni, e tra cui l'approccio silvopastorale, per cui potrete anche sentir parlare successivamente e anche avere le pubblicazioni recenti che sono state fatte con il coordinamento e anche il contributo di testi della dottoressa Pissari e del dottor Barbieri, e che potrete poi vedere. Quindi, ciò detto, è fondamentale, secondo la nostra visione, un approccio olistico. L'agroforestazione è parte di questo approccio olistico e può essere una delle soluzioni, non l'unica, in cui faccio tutto dentro l'agroforestazione e quindi riesco a evitare di impattare negativamente sulla biodiversità del terreno e posso favorire la produzione di biomassa, che poi è quella che mi aiuta ad aumentare la sostanza organica. Tutto questo non ce lo siamo inventati a causa di cene troppo pesanti, ma è il frutto di un lavoro lungo in cui partito
a fine anni 90 e poi proseguito, in cui abbiamo messo insieme i risultati scientifici pratici delle sperimentazioni in Veneto, tutte fatte in collaborazione con l'università e di diverso tipo, e abbiamo ovviamente cercato di mettere insieme cosa produceva la bibliografia scientifica internazionale per fare dei protocolli adeguati. E qua non vi dico niente, vi dico solo che il Veneto ha prodotto, caro Presidente, qualche volta produrremo, e ha prodotto pubblicazioni anche scientifiche sul terreno, il carbonio, le cover, ha prodotto, qua sono solo esempi, c'è molto ovviamente di più, agricoltura di precisione, specifiche sull'agroforestazione, grazie al gruppo di lavoro dell'ANA, del professor Vamerali, della difesa integrata. Qua qualcosa abbiamo fatto anche noi, abbiamo tante cose pratiche che si potrebbero fare subito e che ancora non sono adeguatamente messe in pratica, per avere gli stessi risultati produttivi o anche migliori, riducendo fortemente i fitofarmaci chimici di sintesi, perché quello alla fine, strucca è quello che dobbiamo fare. E dentro queste pubblicazioni ci sono anche pubblicazioni che riguardano la biodiversità del terreno, in questo caso l'attività enzimatica dei suoli, che appena cominciamo a cambiare aumenta subito, come altri parametri di biodiversità che io non ho tempo certamente di descrivervi. E poi, se avrete voglia, ci sono dei libri, delle pubblicazioni derivanti da progetti che ha fatto Veneto Agricoltura, in cui i primi risultati di questi approcci, di pezzi di questo approccio olistico complessivo che vi sto descrivendo, sono riportati. Quindi quello che io adesso vi descrivo come protocollo fondamentale deriva da tutta questa storia e da tutti questi risultati e da tutto quello che la comunità scientifica ha prodotto fino ad oggi. E qua non dico le parolacce, mi censuro, però pensiamo di aver messo in piedi nelle aziende pilota di Veneto Agricoltura la sperimentazione in scala reale più grande che ci sia in Europa. Parliamo di circa 600 ettari in cui delle aziende pilota dimostrative, che sono quelle che vedete, ce n'è una qua, Valle Vecchia, Diana e Sasserami, e c'è anche Vigliago, che è un'azienda in biologico da molti anni, che non fa parte di questo protocollo. Parlo delle 3 aziende di pianura. E le aziende di pianura, seguendo i principi dell'agricoltura di precisione, sono state divise in zone omogenee. Ciascuna zona omogenea viene suddivisa in 2 parti, in rapporti anche variabili a seconda delle convenienze, in cui c'è un tipo di l'agricoltura del futuro e l'agricoltura convenzionale in confronto. Quindi 2 grandi trattamenti applicati su 3 aziende, diverse posizioni del Veneto, con circa 600 ettari di superficie allo studio. E quali sono i 2 trattamenti? Uno è il convenzionale, che dopo vi descrivo, e uno è il pacchetto, che noi chiamiamo agricoltura conservativa, flessibile, olistica, ma che oggi, secondo il fashion prevalente, la chiamiamo agricoltura rigenerativa, che ha bisogno però, per esistere, di essere ben definita. A una parola, secondo me, deve corrispondere una definizione univoca, cioè ciascuno che la pronuncia deve pensare la stessa cosa. Oggi non è così, e quindi cerchiamo di darci dei contenuti esatti in protocolli. Ci sono circa 35 pagine di protocollo che sono dietro a questi punti che io adesso vi descrivo. Chiaramente bisogna sapere cosa fare in campo, è sempre più difficile farlo. Quindi agricoltura di precisione, rotazione, difesa integrata, no aratura, minima lavorazione o non lavorazione a seconda delle condizioni del terreno, tempestivo uso del decompatore se serve, cioè avere i vantaggi dell'aratura senza averne gli effetti negativi, muovere, sollevare, aumentare, ridurre la densità apparente, ma allo stesso tempo non ossidare la sostanza organica. Copertura continua del terreno con le cover crops adeguate, nessuna esportazione di residui culturali,
pratiche di coltivazione per ridurre il rischio di compattamento, quindi non cicli troppo lunghi, cercare di intervenire quando il terreno non lo danneggio troppo. Pratiche di coltivazione in generale che devono essere proprio adatte a proteggere il suolo. Agroforestazione e apporti di sostanza organica innovativi quando è possibile per accelerare. Il verde sarebbe l'accelerazione, il resto è la conservazione con un lento, progressivo aumento. Il pacchetto convenzionale in confronto è diverso, ma ha 3 punti comuni, perché il convenzionale di oggi non può essere più il convenzionale che abbiamo fatto fino a pochi anni fa. L'agricoltura di precisione è a disposizione per chiunque, quindi noi riteniamo che debba essere applicata. La rotazione diventa più o meno un obbligo, ma comunque deve essere la base di una buona agronomia. La difesa integrata avanzata dovrebbe essere già, o perlomeno senza avanzata, difesa integrata è già obbligatoria dal gennaio 2014, quindi, anche se non sembra, quindi questo è comune al pacchetto che vi ho descritto prima. Ma c'è l'aratura, ci sono tutte le lavorazioni classiche, complementari, l'estipatura, l'erpicatura, il terreno resta nudo, c'è l'asportazione dei residui se sono vendibili, come fa un'azienda normale, e la fertilizzazione è basata solo sui fertilizzanti organici. Inorganici. E, dopo, sto finendo, Giustino, ovviamente tutto questo ha un senso se io faccio tutti i rilievi, a partire da quelli economici ovviamente, in cui tutto viene registrato con i suoi costi e ci sono i bilanci classici, poi per dar conto agli agricoltori e non solo a loro. E dopo ci sono tutta una serie di rilievi annuali per vedere come vanno le cose, e dei periodici a partire da uno stato zero in cui vado a valutare lo stock di carbonio, vado a valutare la stabilità degli aggregati, la biodiversità con alcuni parametri, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo proprio per poter arrivare a un bilancio anche del carbonio, perché concordo assolutamente, e qua finisco prima che tu mi meni, concordo assolutamente sul fatto che oggi siamo in una situazione di difficoltà assoluta e con i prezzi che abbiamo dei prodotti, secondo me non si fa neanche a pari, detto in dialetto veneto, tranne la nostra cultura. Quindi se noi non valorizziamo i nostri terreni, dobbiamo valorizzarli per mantenere il potenziale produttivo, come abbiamo detto, ma dobbiamo farlo ottenendo anche dei redditi che ci meritiamo dal credito di carbonio che ne deriva. Ed è su questo che si sta lavorando anche dal punto di vista di proposte normative concrete per arrivare, partendo da questo tipo di protocolli e con la valorizzazione dell'agroforestazione, che è una parte importante di tutto questo. Grazie Lorenzo, quindi un motivo in più per dire perché il Veneto e perché queste cose avvengono in Veneto. Prendiamo coscienza che appunto abbiamo questa grande ricchezza di queste sperimentazioni di lungo periodo, perché queste cose le vediamo solo nei lunghi periodi, non basta il progettino con il finanziamento di 3 anni e dopo cambiamo pagina, ecco, quindi questo è molto importante, però è altrettanto importante che poi noi queste cose le trasmettiamo, le facciamo sapere, le trasmettiamo soprattutto a coloro che ci aspettiamo andranno a occupare i posti chiave all'interno delle organizzazioni agricole, all'interno delle pubbliche amministrazioni, quindi dei nostri futuri tecnici, agricoli e forestali, e qui li mettiamo sempre assieme, no? Di nuovo, perché la battuta che gira è sostanzialmente che se sei un buon agronomo non puoi essere un buon agroforestale, se sei un buon forestale non puoi essere un buon agroforestale, devi sapere almeno l'altra metà del mondo. E allora per coprire questo gap, qualche tempo fa, e abbiamo qui, adesso invitiamo al tavolo chi ci racconterà questa storia, abbiamo avviato presso questa università un indirizzo specifico
e il professor Tommaso Fodillo ci racconta la storia di questa avventura nel campo della formazione che di nuovo fa grande, diciamo, il nostro territorio, la nostra regione. Insomma, detto in dialetto veneto, se teniamo anche in buon. Ecco. Prego Tommaso. Bene, grazie a tutti, buon pomeriggio. Mi fa molto piacere vedere in sala tante persone interessate e soprattutto tanti giovani, quindi procediamo in questa direzione che è sicuramente quella giusta. Allora, io qui vedo tante professionalità diverse, provo a proporre anche un po' di mia sensibilità rispetto a questo argomento e non posso non citare una, diciamo, grande riunione che sta avvenendo in questi giorni, no? Sappiamo tutti della COP tra virgolette 16.2, quindi un po' di una coda della COP 16 che riguarda la tutela della biodiversità. Ecco, qualcuno dei relatori precedenti ha accennato a questo punto. Ovviamente per me l'agroforestry è una grandissima opportunità per muovere, diciamo, l'agricoltura verso qualcosa, verso sistemi che abbiano maggiore tutela della biodiversità, quindi io su questo mi muovo sostanzialmente in questo settore, per quello voglio così promuovere un piccolo messaggio in questa breve relazione. Dobbiamo trovare circa 200 miliardi di incentivi, diciamo, di risorse, e dobbiamo togliere circa 500 miliardi dai finanziamenti di fonti fossili sostanzialmente. Quindi c'è un bel po' di lavoro da fare, come avete visto c'è molta discussione, il momento è critico, diciamo, e ci sono tante fughe verso altre idee, però quello che dobbiamo sempre tenere presente è che c'è stata un'erosione drammatica, incredibile della biodiversità dagli anni 70 fino ad adesso. Cioè questo schema, questa figura, non possiamo non tenerla in considerazione. È vero, ci sono tanti motivi per cui questo è successo, però un po' di responsabilità anche dell'agricoltura c'è qui dentro, quindi molto onestamente dobbiamo anche tutti riflettere e cercare di cambiare un po' direzione, come è stato ben detto nella relazione precedente. La cosa che purtroppo un po' ci amareggia è che diciamo, gli obiettivi che le Nazioni Unite si erano dati nella tutela della biodiversità nel decennio precedente sono falliti tutti, cioè non siamo riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. E non vorrei che succedesse anche per questo secondo ciclo, quindi l'impegno che dobbiamo mettere per tutelare la biodiversità è un impegno grande, perché quello che abbiamo messo fino adesso non basta, evidentemente. Cosa può fare l'agroforestazione, secondo me? Può dare un contributo significativo alla riduzione dell'erosione della biodiversità. E questo è un aspetto importantissimo, cioè va a cascata poi sul funzionamento di tutto il sistema. Però anche, secondo me, gli agricoltori dovrebbero anche essere, cioè potrebbe essere un servizio o un contributo che può essere remunerato tanto quanto il carbonio. Quindi si è parlato di carbonio, ma non si è parlato di mantenimento della biodiversità. Non è meno importante. Quindi anche lì bisogna riflettere su possibili schemi di remunerazione del mantenimento della biodiversità, non solo del carbonio. Poi una piccola nota così, perché si sente parlare molto di agricoltura diciamo innovativa. Ho fatto una ricerca in internet un attimo, agricoltura innovativa, la prima immagine che mi è comparsa è quella che vedete lì col drone. Non mi pare tanto, secondo me, un'agricoltura innovativa questa. Semmai la chiamerei un'agricoltura di ottimizzazione. I prodotti sono gli stessi, le strutture sono le stesse, non cambia niente, cerco solo di migliorare un po' il sistema. Non mi pare una grande innovazione. La vera innovazione è cambiare le strutture,
cambiare i modelli. Quella è innovazione. Allora, se dobbiamo andare verso sistemi più innovativi, non voglio dire lasciamo perdere i droni, perché sennò chi li produce mi denuncia subito, che vanno benissimo i droni perché si ottimizza, però non può essere la sola via. Ci sono delle vie di innovazione vera, o se vogliamo di ritorno all'antico, con un altro spirito però, perché l'antico era prettamente empirico, provo e vedo se funziona. Adesso fortunatamente abbiamo la ricerca che ci dice il perché è conveniente fare così. Quindi l'approccio di ritorno al passato non può essere fatto con le stesse procedure, ovviamente, deve essere fatto con il metodo scientifico che ci supporta. Quindi detto questo, del perché siamo convinti come corso di studi che muoversi verso un'agricoltura, verso pratiche diciamo collegate al grande settore dell'agroforestry sia importantissimo per tutelare la biodiversità, abbiamo già qualche anno fa ormai istituito un corso, una linea, un piano di studi particolare che riguarda l'agroforestazione e che ha avuto anche un successo notevole, devo dire la verità, grazie al fatto che abbiamo chiamato a condurre diciamo, questo percorso docenti motivati, giovani e preparati, perché come sappiamo le cose non è che le fanno i programmi dell'università, le fanno le persone, quindi se associato a un programma non c'è una persona che si impegna, non ci sono docenti che si impegnano, non si fa nulla. Fortunatamente li abbiamo trovati e quindi ringrazio anche tutto il lavoro che i colleghi fanno in questo percorso e infatti il percorso ha avuto grande successo, cioè ci sono tanti studenti che si iscrivono, che seguono, che sono soddisfatti e che imparano come poter migliorare il settore agricolo per quanto riguarda la tutela della biodiversità. Questi sono gli insegnamenti che proponiamo, sono 5, diciamo abbastanza specifici. Uno riguarda diciamo, l'ecofisiologia, quindi il funzionamento del sistema, uno riguarda sostanzialmente il suolo, poi c'è un aspetto legato alla connessione di queste pratiche con i finanziamenti europei, quindi molto importante, e poi naturalmente c'è tutta la parte silvopastorale per il miglioramento dei servizi ecosistemici e un insegnamento anche specifico sull'arboricoltura da legno. Ecco, quindi questo è quello che offriamo a Padova in un'ottica di contribuire come forestali al raggiungimento di obiettivi in comune con i colleghi delle scienze agrarie. E quindi qui posso anche dire con soddisfazione che questo percorso è stato organizzato grazie al fatto che dipartimenti diversi, competenze diverse, si sono guardati, si sono incontrati, si sono guardati negli occhi e dobbiamo fare qualcosa assieme. E quindi in effetti questo è stato il motivo. Vento Agricoltura, DAFNAE, TESAF, con competenze diverse siamo riusciti a organizzare qualcosa secondo me di innovativo, veramente. Bene, quindi concludo, e quindi spero di essere stato nei tempi, perché nella formazione ci siamo spostati, ci siamo convinti che fosse giusto inserire un corso, una linea diciamo sulla agroforestazione, perché vogliamo dare il nostro contributo affinché il sistema agricolo vada verso una vera innovazione, non solamente un'ottimizzazione, ma una vera innovazione, quindi con cambio di strutture, cambio di processi, cambio di prodotti. E questo è il futuro, secondo me, perché o l'agricoltura fa così, farà così, oppure, qualcuno l'ha già detto, stiamo perdendo la produttività. Ma perché stiamo perdendo la produttività? Perché il sistema non è sostenibile. Di conseguenza, se qualcosa non è sostenibile, non possiamo ancora tener botta per molto. Bisognerà fare in modo di cambiare le pratiche. E poi anche un'altra cosa volevo dire, che tengo molto a questo anche, diciamo sono sistemi in cui è possibile anche rinnovare una responsabilità ambientale e sociale dell'agricoltore, perché è facile dire siamo i custodi di, ma se la tua pratica porta a una riduzione della biodiversità, a un inquinamento dell'ambiente, eccetera, non sei tanto custode.
Quindi anche qui con grande umiltà dobbiamo dire, va bene, siamo convinti che gli agricoltori siano custodi, solo se però si mettono in una certa direzione, che non è sempre stata seguita in passato. Quindi anche qui, grande ruolo dell'agricoltura per il futuro, se saprà muoversi in una direzione di maggiore tutela della biodiversità complessivamente. Ho finito, ringrazio molto dell'attenzione e spero di aver dato qualche spunto utile, vi faccio i migliori auguri per il continuamento della discussione e poi parteciperò anch'io a qualche tavolo, così giusto per vedere come funziona la cosa. Grazie a tutti ancora. Grazie. Grazie al professor Tommaso Anfodillo, che ricordo è, tra le tante cariche accademiche che ha, presidente del corso di laurea magistrale in scienze forestali e ambientali, e voglio ricordarlo davanti a tutti voi, è la persona grazie alla quale questo preciso piano di studi in sistemi agroforestali ha potuto prendere piede qui a Padova. Ecco perché vanno sempre ricordati anche i contributi delle persone oltre che delle istituzioni. Abbiamo sentito negli auspici soprattutto delle associazioni agricole, poi abbiamo sentito anche nella realtà descritta dal dottor Furlan come sia difficile oggi stare assieme tutto, vogliamo fare tante cose. Ecco, a me piace ricordare un concetto che ogni tanto ci dimentichiamo, che è quello che noi non possiamo distinguere le due cose, aumentare la produzione e al tempo stesso migliorare la salvaguardia dell'ambiente. Questa cosa viene riassunta nel concetto di intensificazione ecologica dell'agricoltura. E adesso Anna Panozzo, che attualmente è ricercatrice in agronomia e coltivazioni erbacee presso il Dipartimento d'AFNAE, ci illustrerà un esempio concreto di che cosa vuol dire veramente intensificare. Intensificare soprattutto, prima di tutto, dal punto di vista delle potenzialità produttive e quindi della generazione di reddito per l'impresa agricola. E ci parlerà di questo modello che è stato messo a punto assieme a Veneto Agricoltura e di cui domani vedremo con enorme soddisfazione, per chi ha seguito questa sperimentazione, la fine del primo ciclo. Ci parlerà di sistemi silvo-arabili con il pioppo. Prego Anna. Grazie. Buongiorno di nuovo. Assieme alla collega Gaia Pasqualotto del Dipartimento TESAF usiamo questo tempo per parlarvi di uno dei modelli silvo-arabili tra quelli maggiormente diffusi sul nostro territorio. Oggi pomeriggio, soprattutto grazie alle numerose aziende agricole presenti in sala, avremo l'opportunità di conoscere numerosi modelli diversi di sistemi silvo-arabili che vedono appunto la consociazione sulla stessa superficie di colture erbacee e colture arboree, con una grande varietà di specie erbacee, officinali, orticole, integrate con una varietà davvero interessante di specie arbustive ed arboree. Noi vi parliamo di un modello silvo-arabile che forse oggi è il modello silvo-arabile sul quale abbiamo una maggiore esperienza e anche quantità di dati sul panorama nazionale, ed è anche il modello su cui l'Università di Padova e assieme a Veneto Agricoltura ha sicuramente investito maggiormente in termini di ricerca e sperimentazione negli ultimi 10 anni. Lo vedete dalla foto, vi parleremo del modello silvo-arabile che integra la coltivazione del pioppo assieme ai seminativi. E iniziando dalla parte arborea, qual è l'interesse di integrare la componente pioppo in questi sistemi? Sicuramente le ragioni che vedono il crescente interesse rispetto a questo modello silvo-arabile sono da ricercare innanzitutto nel rapido accrescimento di questa specie arborea rispetto ad altre specie arboree di interesse per l'arboricoltura da legno, e questo sempre in un'ottica di velocità del rientro dell'investimento. Nelle aree vocate sicuramente la tecnica e la gestione di questa specie arborea sono già conosciute e vi è presente oggi sul panorama nazionale una filiera costruita, e questo rende sicuramente fondamentale, ecco, l'integrazione del materiale prodotto poi in un mercato, in una filiera di trasformazione presente nel territorio. C'è elevata richiesta di questo materiale, oggi importiamo dall'estero più di 1/3 della biomassa legnosa di questa specie e quindi c'è ampia opportunità di estensione. E poi oggi, dopo numerosi anni di stanca dei prezzi, dall'ultimo decennio sicuramente assistiamo a un incremento
del prezzo di questo materiale interessante. Poi è sicuramente una specie che, oltre ai modelli già presenti e già diffusi nel territorio, ha un'elevata espansione, potenzialità di espansione sul territorio, non solo nelle aree maggiormente vocate per la coltivazione del pioppo nella pianura padana, dove appunto attualmente il modello silvorabile maggiormente diffuso e sul quale stiamo puntando di più vede la piantumazione di filari di pioppo lungo le scoline per la regimazione delle acque in eccesso, quindi lo vedete dalla foto, si tratta di un filare piantato lungo le scoline ogni circa 38-40 metri e che vede dunque una densità all'incirca delle 35-45 piante ettaro, una densità relativamente contenuta. E questo, il fatto appunto di andare a piantumare il filare lungo la scolina, consente non solo di rendere produttiva quella che tendenzialmente è una tara per l'azienda, ma anche di limitare il più possibile la perdita di superficie aerativa, che si limita al 2-3%. Non solo Nord Italia, ma grazie a un lavoro molto interessante e recente del CREA, che ha valutato, a partire dai fattori pedoclimatici che maggiormente influenzano sulla coltivazione del pioppo, ha elaborato una mappa di attitudine, quindi andate a identificare quali sono gli areali nel centro e sud Italia dove questa specie potrebbe trovare le condizioni più adatte per la sua coltivazione. Si tratta di aree dove già la filiera in alcune di queste è in parte strutturata e dove potremmo anche spingersi a modelli con una densità magari maggiore senza dover rispettare il disegno delle scoline, ma potendo anche implementare modelli che vedono un filare ogni 30 metri e quindi aumentare la densità di piante a ettaro. Do la parola alla collega per alcuni dati sperimentali che riguardano il pioppo. Grazie, ma ci alterniamo, è una presentazione dinamica, grazie. Allora, innanzitutto in questo momento quello che stiamo monitorando sono i cloni di pioppo MSA, quindi a maggior sostenibilità ambientale. Nel caso dell'azienda pilota Sasserami, che andremo a visitare domani, ci sono vari di questi cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale selezionati dal CREA e nel caso specifico dell'azienda di Sasserami sono stati piantati nel 2018. Sono stati piantati in 2 sistemi, nel sistema pioppeto specializzato classico in impianto 6x6, quindi con 277 piante ettaro, come vedete nel disegno sottostante alla foto, e sono state piantate a blocchi di varietà. Nella parte sottostante vedete le 3 varietà sulle quali ci siamo concentrati, che sono Moncalvo, Tucano e Aleramo, e anche se ce ne sono molte altre. Tra poco vi spiegheremo perché ci siamo concentrati a fare delle attività di ricerca su questi 3 cloni specifici. A fianco abbiamo il sistema silvoarabile che, come spiegava Anna prima, vede filari di pioppi piantati a distanza di 6 metri l'uno dall'altro, intervallati da seminativo con una distanza di 40 metri per un totale di 42 piante ettaro. E sempre abbiamo i filari che sono organizzati in blocchi di cloni diversi, come potete sempre vedere dalla figura. I cloni nel sistema di pioppeto specializzato e nel sistema silvoarabile sono gli stessi, quindi abbiamo una replica. E in questo senso il controllo e la coltivazione convenzionale del pioppo è rappresentata dal sistema pioppeto. E quello che siamo andati a fare quindi è stato andare a confrontare i 2 sistemi e come si comporta nel caso specifico il pioppo nella sua fisiologia e nelle sue conseguenti effetti sull'accrescimento e la produttività nei 2 sistemi. Quindi poi siamo andati anche appunto queste sono le principali linee di ricerca, quindi gli accrescimenti del pioppo, uno screening sui cloni MSA, questi 3 in particolare, il clima, la tecnica culturale e poi ovviamente gli effetti degli alberi sulle colture, che è l'aspetto che probabilmente preoccupa di più chi già si concentra solamente sulle colture erbacee, quando dovrebbe andare a inserire gli alberi appunto dentro questi sistemi.
Il pioppo tradizionalmente utilizzato nel sistema di apicoltura è l'I214. Noi ci siamo concentrati su Aleramo, Moncalvo e Tucano, che sono definiti cloni a maggior sostenibilità ambientale perché nello specifico hanno alta e molto alta, spesso come potete vedere da questa tabella, resistenza alle maggiori malattie problematiche che affliggono la coltivazione del pioppo nei pioppeti specializzati tradizionali. Potete vedere sotto anche la loro diversa attitudine ad adattarsi a suoli che nel caso di Aleramo sono sciolto, mentre Moncalvo e Tucano sono più adattabili a diverse situazioni, e li abbiamo scelti nello specifico perché hanno una fogliazione, quindi l'apertura delle gemme fogliari nel caso di Aleramo precoce, nel caso di Moncalvo medio, quindi inizio aprile, e nel caso di Tucano abbiamo una fogliazione tardiva. Questo tratto quindi della fogliazione, dell'apertura delle gemme è particolarmente interessante perché ovviamente quando i pioppi emettono le foglie, hanno la chioma completamente sviluppata, vanno a ombreggiare la cultura sottostante, quindi diventa molto importante conoscere qual è la fenologia della pianta arborea che andiamo a consociare alla cultura erbacea. Questo è un esempio delle differenze di emergenza fogliare nei due sistemi, quindi sistema di controllo di pioppeto specializzato e silvoarabile a marzo, ad aprile e a maggio, e quello che abbiamo notato è che la fenologia fogliare nel sistema agroforestale è lievemente ritardata, quindi le gemme si aprono lievemente più tardi rispetto che nel pioppeto specializzato, e questo fa sì che comunque ci sia un'ideale consociazione con le specie erbacee autunno-vernine. Quando andiamo a vedere, qui vediamo un grafico dove vedete l'accrescimento, le linee grigie sono l'accrescimento di fusti di pioppo, mentre le linee spezzate che vedete all'interno del cerchio verde rappresentano la cultura erbacea e lo stato che si misura con l'indice NDVI, quindi quanto permangono nello stato verde, e vediamo che si incastrano molto bene le due fenologie, quindi la parte della specie erbacea e la parte della specie arborea in questo caso. Un'altra cosa che siamo andati a indagare attraverso l'utilizzo dei dendrometri, che sono questi sensori che vengono applicati sui fusti dei pioppi. Andiamo a monitorare ora per ora e giorno per giorno come si accrescono i fusti del pioppo, quindi non andiamo a fare una misura unica alla fine della stagione vegetativa, ma vediamo esattamente quando la stagione di accrescimento del fusto comincia e finisce. Come potete vedere da questo grafico, vediamo come varia la curva di crescita dendrometrica e quindi del fusto nei 3 cloni che abbiamo visualizzato prima, sia nel sistema di controllo che quello silvoarabile. Non so se vedete benissimo le tratteggiature del grafico, ma fondamentalmente nel sistema silvoarabile vediamo una crescita assoluta del fusto che è molto più alta che nel sistema di pioppeto specializzato. La crescita nel sistema silvoarabile non rallenta in estate, ma continua fino a fine ottobre, e nell'ultimo anno in cui abbiamo monitorato i pioppi abbiamo visto una crescita del fusto che è proseguita anche quasi fino al mese di novembre, perché le temperature sono rimaste comunque alte. Questa è una cosa sicuramente molto interessante, e la crescita continua in modo sostenuto anche oltre il 6° e il 7° anno di vita del pioppeto dopo l'impianto. Un altro aspetto che siamo andati a indagare è lo stato idrico, perché come noi sappiamo che questi cloni di pioppo sono stati selezionati appunto dal CREA per una maggior sostenibilità ambientale, perché sono più resistenti alle malattie, ma non sappiamo quanto sono resistenti alla siccità e a un'eventuale scarsità di acqua, cosa che si verifica sempre più spesso, perché sempre più spesso dal punto di vista climatico
vediamo delle stagioni con piovosità molto intense e allo stesso tempo dei momenti di siccità. Quindi ci siamo chiesti come si comportano questi cloni nei diversi sistemi rispetto alla scarsità dello stato idrico. Siamo andati a vedere innanzitutto qual è il contenuto idrico del suolo nei due sistemi e abbiamo visto che nel sistema di controllo tendenzialmente il contenuto idrico del suolo è molto più basso a causa dell'intercettazione ovviamente delle precipitazioni da parte delle chiome e una maggiore competizione intraspecifica, mentre nel sistema silvorabile, essendoci meno foglie complessivamente e meno traspirazione, il contenuto idrico del suolo è molto maggiore e c'è un maggiore accesso alla risorsa idrica per il singolo albero, ovviamente. E un'altra cosa che siamo andati a vedere è il potenziale idrico della foglia a mezzogiorno, quindi nel momento più caldo e arido della giornata durante la stagione vegetativa, come stanno le foglie in due sistemi, qua se sono più o meno disidratate. Questo perché se sono più disidratate ovviamente gli stomi si chiudono e se gli stomi si chiudono non entra anidride carbonica e non abbiamo la possibilità di accumulare legno, quindi per la crescita. Ecco. Quello che abbiamo visto è che nel sistema di controllo abbiamo un'idratazione maggiore e una disidratazione fogliare invece più elevata nel sistema silvorabile. Allora adesso ci sorge una domanda, visto questa situazione ci potrebbe sorgere una domanda e potremmo dire visto questo risultato ci aspettiamo che ci sia una minor produttività nel sistema silvorabile in qualche modo, perché abbiamo meno perché comunque le foglie si disidratano nonostante ci sia più risorsa idrica al suolo. Invece una cosa molto interessante è che quando siamo andati, come ho già anticipato, a vedere l'accrescimento dei fusti, adesso vediamo proprio la produttività a fine ciclo, nel sistema silvorabile a diametro 1,30 m possiamo vedere che in tutti i cloni nel sistema silvorabile abbiamo più del 30% di crescita in più rispetto al sistema di controllo. E questo è il primo tratto interessante. Il secondo tratto interessante è che al 7° anno di età tutti i cloni superano i 30 cm di diametro al 7° anno di età. E questo è importante perché il diametro commerciale, che è di 35 cm, viene solitamente raggiunto 2-3 anni dopo nel pioppetto specializzato. Invece in questo caso nel sistema agroforestale abbiamo 2-3 anni di anticipazione del raggiungimento del diametro commerciale. Altre due note sul funzionamento di questi cloni MSA. La tolleranza alla bassa disponibilità di acqua nell'oxilema significa, abbiamo visto che nel clone Aleramo è il clone che ha sperimentato valori più bassi, vuol dire che è molto resistente alla siccità rispetto agli altri cloni, ma la cosa più interessante è che comunque tutti e tre i cloni ci hanno mostrato valori molto negativi rispetto al clone tradizionale, che è l'I214. Qui vi mostriamo una tabella dove si vedono appunto questi valori che noi misuriamo in millipascal. Questa è la pressione negativa che ci dice tanto più basso è questo valore, tanto più il nostro clone è resistente alla siccità dal punto di vista idraulico. Quindi il sistema di trasporto dell'acqua nei cloni MSA è più, sembra, dai nostri risultati, quello che abbiamo raccolto fino adesso, ci sembra più resistente. Un'ultima nota, la tolleranza alla bassa disponibilità di acqua per le foglie, che impatto ha sulla produttività legnosa? Prima ci siamo detti che appunto nel sistema agroforestale le foglie tendono a essere un po' più disidratate rispetto al sistema specializzato, ma il tucano tra i cloni nel sistema agroforestale è quello che mantiene un'idratazione migliore, ma complessivamente tutti i tre cloni
non hanno avuto un impatto negativo sull'accrescimento dei fusti, quindi nonostante abbiano maggiore disidratazione dei tessuti, questo non ha un impatto negativo sull'accrescimento del fusto, e questa è una cosa sicuramente molto importante. Quindi come facciamo a scegliere i cloni? I cloni vengono sicuramente scelti secondo alcune caratteristiche chiave, che sono appunto accrescimenti elevati, ovalizzazione minima, tolleranza allo stress idrico, come abbiamo visto, la qualità del legno, la fenologia più tardiva possibile. E in merito al tema dell'ovalizzazione, che è sicuramente importante poi per l'utilizzazione dei fusti, abbiamo visto che nei cloni MSA, nel sistema osservabile, abbiamo, nonostante ci sia una variabilità tra un clone e l'altro rispetto all'ovalizzazione, nessuna di queste aveva un'ovalizzazione eccessiva, quindi massimo 1,5 nel caso del clone Moncalvo, che è quello che ha mostrato un'ovalizzazione maggiore rispetto agli altri cloni, ma sono tutti cloni che hanno mostrato un'ovalizzazione tollerabile per quanto riguarda poi l'aspetto delle lavorazioni. Allora chiudo la parte del pioppo qui e lascio la parola di nuovo ad Anna, perché ci parla dei seminativi. Grazie. Ecco, oggi pomeriggio avremo sicuramente la possibilità, con il tavolo tematico dedicato al pioppo, di approfondire alcuni temi legati appunto al bilancio economico e anche alla qualità di questi topi prodotti in questi sistemi. Stiamo appunto operando in questi giorni l'abbattimento presso Sasserami, e domani vedremo una parte degli abbattimenti ancora in corso, quindi abbiamo numerosi dati finalmente da poter trasferire poi in protocolli di coltivazione per il pioppo in sistemi silvorabili. Condivido alcune indicazioni che sicuramente abbiamo già maturato per ottimizzare la progettazione e la gestione di questi sistemi, nell'ottica di fornire agli agricoltori un protocollo ottimale per la coltivazione del pioppo in agroforestry. Abbiamo sicuramente capito che i 6 metri di distanza intrafilare sono molto pochi, gli accrescimenti notevoli, l'abbiamo visto dai dati, fanno sì che siano necessari almeno 7 metri, idealmente 8 metri tra le piante lungo la fila, per poter mantenere una drittezza spiccata e consentire lo spazio per gli accrescimenti. Il numero minimo di 50 piante ettaro per i finanziamenti regionali probabilmente è un limite inferiore troppo elevato. In questi modelli a bassa densità 30-35 piante ettaro consentono degli accrescimenti ideali. Un'altra strategia, un altro suggerimento per i prossimi impianti che ci sentiamo di condividere è il doppio filare. Probabilmente ci consente di risolvere numerose problematiche che si possono incontrare in questo tipo di coltivazione. Mi consente di ricavare un corridoio tra i 2 filari, che può essere utilizzato come corridoio di servizio, quindi per transitare e svolgere tutte le operazioni colturali dedicate all'arborea senza danneggiare la coltura erbacea, oltre ad essere un fondamentale corridoio ecologico. E questo consente chiaramente anche di raddoppiare il numero di piante ettaro e quindi soddisfare i requisiti richiesti dalle misure regionali. Scendiamo e diciamo qualche parola per quanto riguarda il seminativo. In che modo la coltivazione di questi modelli può essere un'opportunità invece per il seminativo? Sicuramente 2 temi oggi evidenti sono il tema della resilienza al cambiamento climatico. L'albero offre protezione per la coltura erbacea consociata, e l'altro tema su cui i dati sono sicuramente stabili è l'incremento della qualità della granella per le colture erbacee. Abbiamo anche numerose sfide legate alla scelta della specie, delle varietà più idonee e all'impostazione di un avvicendamento colturale. Per quanto riguarda la protezione dagli estremi climatici, sicuramente l'albero ombreggia, crea un'ombra che però per una specie arborea come il pioppo è sicuramente moderata rispetto a quella che potrebbe essere una siepe, ed è un'ombra sfuggente, un'ombra che si muove all'interno dell'appezzamento durante la giornata. L'aspetto più interessante riguarda le temperature, non solo per quanto riguarda i mesi invernali, dove il filare può consentire protezione rispetto alle gelate tardive, e anche una temperatura più mite
per consentire e accelerare la germinazione delle specie erbacee. Ma il vantaggio maggiore si vede sicuramente d'estate, dove nelle giornate più calde, lo misuriamo da diversi anni attraverso sensori, arriviamo a temperature che sono inferiori di 2, 3 fino a 4 gradi nelle giornate più calde dei mesi di agosto. Il tema della risorsa idrica, anche qui il beneficio maggiore lo si vede nelle annate più difficili, nelle annate più critiche, dove, i primi metri accanto al filare sono quelli dove riusciamo ad avere un maggior contenuto idrico nel suolo, proprio per effetto dell'ombreggiamento e la riduzione dell'evapotraspirazione, e invece è nel centrocampo dove monitoriamo la carenza idrica maggiore. Questo lo osserviamo anche se osserviamo e raccogliamo tutti i dati disponibili ad oggi in tutto l'areale a clima temperato. Questi sono i risultati di una meta-analisi che ha voluto riassumere quello che sappiamo oggi, quello che la sperimentazione ci offre oggi in termini di risultati di resa delle principali colture da granella nei climi temperati, e quello che si osserva in maniera estremamente evidente e confermato in tutto l'areale è che l'effetto di protezione degli alberi rispetto alle colture, che quindi si traduce in rese mantenute o rese più elevate rispetto a una situazione di pieno sole, lo si vede principalmente in quegli areali, in quelle annate dove manca risorsa idrica, dove c'è scarsa piovosità, elevate temperature ed elevata evapotraspirazione. Quindi il vantaggio maggiore lo abbiamo sicuramente negli areali mediterranei, ma lo avremo sicuramente anche qui in una prospettiva di cambiamento climatico. Per quanto riguarda la qualità, ad oggi le colture erbacee maggiormente studiate in questi sistemi sono sicuramente i cereali autunno-vernini, dove è stabile osservare un incremento della proteina della granella. In alcuni casi dove abbiamo dei cali di resa, questo è chiaramente legato a un effetto di diluizione in minore sostanza secca, ma nell'impianto di Sasserami, e confermato anche dall'esperienza delle aziende agricole, questo incremento di proteina è spesso associato a una resa pari o superiore rispetto a una situazione di pieno campo. Abbiamo anche un residuo colturale, una paglia che ha un maggior contenuto di azoto, e questo è estremamente interessante sia per riportare l'azoto nel terreno e anche in un'ottica di destinazione zootecnica. E poi spesso osserviamo un incremento di alcuni macro e microelementi nella granella, e questo è sicuramente poi ripagato in un'ottica di filiere che valorizzano granelle di elevata qualità. Sulla soia l'effetto principale che osserviamo è un incremento del contenuto di isoflavoni, quindi composti antiossidanti che si concentrano nei semi di soia, e soprattutto hanno un optimum di temperature che va dai 24 ai 25 gradi. Quindi in questi sistemi dove riusciamo a mitigare le temperature abbiamo anche una maggior concentrazione di composti fenolici e antiossidanti. Per quanto riguarda la scelta delle specie e delle varietà, oggi abbiamo una certa esperienza, la sperimentazione e l'esperienza delle aziende agricole ci consente di capire già quali sono le colture e le specie più adatte, ma sicuramente molto ancora è da studiare. Sappiamo sicuramente che per quanto riguarda l'ombreggiamento, le colture più adatte e più tolleranti all'ombra sono le colture foraggere, che riescono a tollerare anche riduzioni di radiazione piuttosto elevate. Certo, attenzione nei casi di carenza idrica, tutto cambia in quegli areali o in quelle annate dove abbiamo invece stress idrico. Le autunno-vernine sicuramente sono più adatte rispetto alle estive per una questione di compatibilità dei cicli fenologici, l'abbiamo visto poco fa. Tra i cereali autunno-vernini i dati sono concordi e anche un po' la conoscenza di queste specie ci fa capire che orzo, segale e triticale sono sicuramente molto interessanti anche rispetto al frumento in termini di precocità del loro ciclo, quindi sfuggono all'ombra dell'albero, sono più tolleranti all'ombreggiamento, hanno minori esigenze di radiazione e anche più tolleranti allo stress idrico. Su frumento abbiamo numerosi dati, e qui il tema è proprio la scelta della varietà, perché abbiamo una grande variabilità di risposta a seconda della varietà e dobbiamo capire quali varietà poter consigliare agli agricoltori per questi sistemi. Per quanto riguarda le colture estive, chiaramente sono quelle che vengono maggiormente danneggiate dall'ombreggiamento, proprio perché si accrescono in quei mesi dove abbiamo le chiome nel loro massimo sviluppo vegetativo, e anche quelle che hanno una maggiore richiesta di radiazione, ed è proprio su questo dove dobbiamo studiare quali sono le varietà e gli ibridi più adatti.
Sicuramente questo ci consente di poter suggerire alle aziende un avvicendamento colturale che si adatta a queste tipologie di sistemi. Sappiamo che nell'arco di un ciclo di crescita come quello del pioppo, che nei sistemi agroforestali può essere di 7-8 anni, nella prima metà del ciclo colturale andremo a inserire quelle specie erbacee maggiormente esigenti in termini di radiazione, come può essere un frumento e come può essere il mais. Nella seconda parte del ciclo, più ci avviciniamo alla fase finale del ciclo del pioppo, dove abbiamo maggior ombreggiamento e anche assorbimento di acqua da parte dell'arborea, dovremo andare a scegliere invece colture erbacee più tolleranti a queste condizioni, e oggi abbiamo diversi materiali e anche esperienze per poter suggerire le specie adatte. Uno spunto di innovazione: i nostri colleghi d'Oltralpe in Francia e in Germania stanno sempre più iniziando a ragionare in termini di strip cropping, e quindi l'interesse di andare a diversificare le specie all'interno dell'interfilare a seconda appunto delle diverse entità di interazioni albero-coltura che abbiamo in queste diverse fasce di interfilare. Quindi andare a coltivare nella parte centrale di interfilare come se fosse pieno campo, dove abbiamo piena disponibilità di luce e anche risorsa idrica, e invece diversificare le produzioni nelle due fasce più vicine agli alberi. Siamo abituati, quando parliamo di risorse, ci viene spontaneo usare il termine competizione per le risorse tra albero e coltura. L'esperienza ci dice che sicuramente tanto si può fare e molto dipende da una corretta progettazione e da una corretta gestione delle interazioni adatte a queste tipologie di sistemi. Sicuramente per massimizzare la resa della coltura erbacea un tema fondamentale è la scelta del clone di pioppo. Abbiamo bisogno di un clone a fenologia tardiva, con una grande permeabilità della chioma, che quindi filtri la radiazione e consenta radiazione alla coltura, e con un efficiente uso dell'acqua. Un tema fondamentale riguarda, l'abbiamo nominato più volte oggi, il suolo. Dobbiamo usare una gestione, una tecnica colturale che favorisca l'approfondimento degli apparati radicali dell'arborea, fare in modo che il pioppo assorba in profondità e consenta alla coltura erbacea di avere la piena disponibilità di risorse più in superficie. Quindi lavorazioni profonde, o se lavoriamo appunto in conservativa, ripuntature sono fondamentali nei primi anni dopo l'impianto. L'utilizzo di colture erbacee che lavorano il suolo in profondità, come può essere una colza o l'erba medica, prima dell'impianto e nei primi anni. E anche qui i colleghi tedeschi stanno iniziando a sviluppare alcune attrezzature per effettuare operazioni, per esempio, di taglio delle radici. In conclusione, sicuramente questo è un modello che ad oggi conosciamo, stiamo imparando a conoscere nel dettaglio, è facilmente replicabile, lo vediamo, è estremamente semplice rispetto ai modelli silvorabili che poi potrete vedere dalle esperienze delle nostre aziende, e quindi facilmente replicabile. L'esperienza ci fa essere in grado oggi di poter sviluppare un protocollo di gestione e di coltivazione del pioppo in agroforestry. È sicuramente consolidata la maggiore resilienza al cambiamento climatico di questi sistemi a favore del seminativo, e parleremo anche più tardi molto di carbonio. Prospettive future: dobbiamo fare trasferimento delle conoscenze, noi non è necessario dirlo oggi perché noi siamo tutti qui presenti, abbiamo bisogno di aziende dimostrative che aprono le porte per mostrare pratiche innovative alle altre aziende, e abbiamo bisogno di assistenza tecnica, e questo il nuovo curriculum agroforestale sicuramente contribuisce, formando giovani agroforestali che un domani cammineranno nelle aziende. E poi sperimentazione on farm, e numerose delle aziende agricole presenti oggi in sala già stanno facendo, contribuendo a acquisire esperienza sulla gestione di questi sistemi. Grazie. Grazie Anna, grazie Gaia. Mi scuso, non avevo brevemente presentato anche Gaia. Gaia è anche lei dottore di ricerca, attualmente ricercatrice presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali all'Università di Padova. Come avete visto si occupa di agroforestazione e fisiologia degli alberi, insomma due percorsi molto complementari che oggi potremmo dire potrebbero essere racchiusi nella figura del nuovo esperto in agroforestazione. Adesso
Chiamo al tavolo il dottor Valerio Bondesan. Valerio è dottore di ricerca in scienze zootecniche e è l'attuale responsabile dell'unità complessa allevamenti in Veneto Agricoltura. Valerio ci fa vedere l'altro pezzo dei sistemi agroforestali, che sono i sistemi silvopastorali, dove invece che associare alberi e colture agricole associamo alberi e allevamento. Prego Valerio. Buongiorno. Sempre più difficile, direi, insomma, perché se già associare le culture agrarie agli alberi non è una cosa molto facile, se ci andiamo a mettere un altro livello, che è quello degli animali, le cose mi sembrano abbastanza complicate, almeno dal mio punto di vista. Poi magari ci sarà qualcuno che ha più esperienza e nella discussione ci potremo confrontare. Quindi nel tempo che mi è stato dedicato non è che posso spiegarvi tantissimo di tutti gli allevamenti possibili con i sistemi, diciamo, con gli alberi e con le culture. Mi soffermerò soltanto su alcuni punti proprio per la complessità della problematica. Allora, parleremo appunto degli allevamenti all'aperto, e già parlare di allevamenti all'aperto in una regione importante per la zootecnia come il Veneto non è una cosa, diciamo, normale. Siamo la prima regione per la produzione di carne bovina, la prima regione per la produzione di carni avicole, credo la terza per la produzione di latte e la terza anche per la produzione di carne suina. Tutte queste produzioni sono produzioni secondo un certo modello di allevamento confinato che permette certe performance e ha dato anche molte remunerazioni economiche all'allevatore. Quindi se voi girate per la campagna anche durante l'estate, animali al pascolo, diciamo allevamenti allo stato brado, ne vedete qualcuno? Forse no. Nel nord Europa, che magari sono un po' più bravi, hanno ancora qualcosa, e magari possiamo discutere sul perché noi abbiamo sviluppato questo modello e se adesso sia possibile in alcune aree, non come sostituzione del modello confinato, ma per recuperare altre aree in alcune aziende ovviamente di più piccole dimensioni, sia possibile un diverso sistema di allevamento, che appunto è quello che prevederebbe di mettere questi tre livelli assieme, quindi culture, presenza di alberi e animali. Quali animali? Dipenderà un po' dalle caratteristiche dell'azienda, che cosa vuol produrre, che cosa vuol vendere, qual è la sua esperienza, perché se, come diceva la dottoressa Panozzo poco fa, ci servono un sacco di conoscenze per scegliere anche le varietà di frumento da impiegare negli sistemi con alberi, e qui serve molta professionalità nell'allevamento degli animali. Ecco, non è che domani un agricoltore decide, beh, adesso faccio un allevamento con questo tipo, come parto e con che sistema, eccetera. Cioè è una complessità un po' più elevata, ma non è impossibile. Quindi gli allevamenti free range, in cui gli animali sono all'aperto. Io all'interno di Veneto Agricoltura ho iniziato a occuparmi principalmente di allevamento di suini, perché volevamo appunto portare avanti una sperimentazione per vedere perché, ad esempio, nei paesi del nord Europa diversi allevamenti, soprattutto biologici, poi passavano, o anche convenzionali, dai sistemi confinati allevamenti all'aperto, e vedere se anche in Veneto, per una serie di produzioni tipiche locali, la trasformazione in salumi, le piccole produzioni locali, eccetera, era sostenibile un allevamento di questo tipo. E utilizzando ovviamente per l'allevamento free range sia delle aree, diciamo, di fondovalle, o comunque delle aree collinari che abbiano delle macchie boscate, non dei boschi, ma delle macchie boscate. Sappiamo che il bosco, quando il pascolo è abbandonato, non è utilizzato, velocemente si va a chiudere. Volevamo anche provare se i suini riuscivano a fermare questo avanzamento del bosco verso il prato, e i suini fanno il loro lavoro molto bene col groffulamento, con l'eliminazione, diciamo così, delle giovani piante. Quindi abbiamo iniziato a fare delle sperimentazioni della nostra azienda in Val Belluna, dove avevamo queste caratteristiche, e è un sistema silvopastorale, sì, in un certo senso, perché mettiamo assieme il pascolo, la presenza di alberi e gli animali. Utilizziamo un monogastrico, e poi vediamo successivamente che probabilmente non sarebbe neanche l'animale in grado di sfruttare al meglio le risorse
del pascolo, però la nostra sperimentazione era questa e poi si può giustamente discutere se non era meglio fare i bovini, eccetera, però questo è come abbiamo iniziato. E difatti anche poi successivamente in altri progetti abbiamo provato a vedere le realtà, come inserire ad esempio all'interno di sistemi agroforestali la presenza di bovini, sempre con quella specifica che vi dicevo prima, che il pascolo, le aziende sia che fanno carne o latte in Veneto, il pascolo non lo fanno pochissimo anche quelli che dovrebbero farlo, come il biologico, per tanti motivi su cui poi potremmo discutere, o lo fanno poco, insomma. Però esistono delle realtà che magari per caratteristiche aziendali, per la qualità dei prodotti che vogliono ottenere e la vendita diretta di questi prodotti, possono fare o implementare questi sistemi. Vi dico 2 o 3 cose così secondo me, o comunque non solo secondo me, ma anche magari altri, quelli che si occupano di questo settore, dove ci aiutano gli alberi nell'allevamento degli animali. Innanzitutto la presenza di alberi all'interno di una superficie dove noi inseriamo gli animali come allevamento ci aiutano nel creare un microclima più favorevole. Soprattutto nel periodo estivo, l'ombreggiamento degli alberi, come avete sentito anche nella parte delle culture, permette di tenere delle temperature più basse e quindi migliorare il benessere degli animali. Un altro aspetto importante di mitigazione climatica è la riduzione, ad esempio, della velocità del vento. In momenti in cui abbiamo degli eventi delle ventosità molto elevate come velocità del vento, la presenza, ad esempio in queste foto che vedete, che sono del nostro allevamento sperimentale presso l'azienda dove andremo domani, ma che attualmente non l'abbiamo continuato, è una sperimentazione terminata, dove abbiamo messo appunto insieme pioppi e suini per una serie di valutazioni che poi vi spiegherò. Abbiamo fatto anche lì delle rilevazioni sulla riduzione della velocità del vento con diversi livelli di impianto e densità degli alberi. Abbiamo visto ovviamente tutti gli aspetti positivi sul benessere degli animali dovuti all'ombreggiamento e anche alla riduzione di queste velocità. Queste sono alcune rilevazioni di 3 tipologie di allevamento diversificato, una dove non ci sono alberi, quindi allevamento all'aperto free range ma senza alberi, solo con pascolo, una seconda in centro con filari di pioppi, anche una densità non elevatissima, 80-120 piante per ettaro, che abbiamo piantato solo lungo i filari dei parchetti di allevamento, e abbiamo avuto una riduzione di circa un 13-15% della velocità del vento, siamo spinti poi con un altro progetto che avevamo ad ipotizzare un impianto fitto di pioppi ad alte densità, oltre 2000 piante per ettaro, ovviamente non per produrre legno di pioppo, perché con quelle densità si può produrre solo in quel sistema che i forestali chiamano short rotation, mi sembra. Si possono tagliare dopo 5 anni di radari i pioppi e ottenere del cippato. Ecco, questi erano i 3 sistemi, e soprattutto negli impianti fitti la velocità del vento viene ridotta in modo più significativo. Inoltre in questo impianto fitto possiamo inserire i suini come allevamento, come ingrasso, già a partire dal secondo anno. Ovviamente dobbiamo mettere degli shelter di protezione attorno agli alberi che sono ancora giovani, perché ovviamente i suini, quando hanno pascolato, grufolato, si sono riposati, la cosa più interessante che trovano è quella di scortecciare i pioppi con i denti, attaccano i denti dalla parte bassa e poi con la testa lo alzano e quindi scortecciano per circa 1 metro gli alberi, con una mortalità sulle piante che noi abbiamo ritenuto accettabile. Anche con gli shelter arriva almeno a un 15-20%, insomma. Poi si può migliorare, insomma. Quindi questo è come gli alberi ci aiutano, ad esempio per quanto riguarda il microclima. Come altri benefici della presenza degli alberi, soprattutto nell'allevamento all'aperto, c'è il discorso delle deiezioni. Ovviamente
e la presenza del pascolo e la presenza degli alberi ci permette con un carico animale corretto di evitare che ci sia nessun tipo sostanzialmente di dilavamento dei nutrienti che vengono rilasciati giornalmente dagli animali, con alcune specifiche ovviamente, perché tutti i nutrienti delle deiezioni vengono in qualche modo direttamente riutilizzati o dal pascolo o da una cultura che può essere un cereale quando diamo le turnazioni ai parchetti, perché non possiamo continuare ovviamente ad allevare per più anni i suini sempre o altri animali sempre sulla stessa area, quindi possiamo anche piantare altri tipi di piante di culture. E soprattutto gli alberi abbiamo visto che beneficiano molto, con il loro apparato radicale riescono ad assorbire i nutrienti, e quindi questo è anche uno dei motivi probabilmente per cui i pioppi, quelli in filare che vedete, che non sono ovviamente stati potati come andrebbero potati i pioppi per la produzione del legno, perché noi non li abbiamo potati per ridurre la chioma e far salire le piante. Questo forse è stato un errore, però era la prima volta che facevamo questa sperimentazione. Il primo obiettivo era quello di creare ombreggiamento, creare microclima favorevole per gli animali, quindi è un obiettivo leggermente diverso da quello che era la qualità del legno. Però abbiamo visto che poi questi pioppi, come anche nei sistemi agroforestali, crescono almeno di un 20-25% in più come velocità rispetto al pioppetto cosiddetto standard, e abbiamo avuto dei diametri in fase di taglio dei pioppi superiori, forse anche eccessivi, rispetto al ciclo normale di 10 o 11 anni. Quindi le piante ci servono per ridurre la possibilità soprattutto di inquinamenti puntiformi, perché ovviamente gli animali, soprattutto i suini, ma in parte anche i polli, in parte probabilmente anche i bovini, non distribuiscono però le deiezioni in modo uniforme su tutta la superficie, ma individuano delle zone di defecazione, soprattutto i suini, e lì è importante che noi abbiamo delle capacità di assorbimento potenziate, che è quello che ci offre la presenza degli alberi. Poi c'è un altro aspetto importante, che è ancora più complesso direi degli altri due, perché mentre il miglioramento del microclima lo misuriamo e lo verifichiamo abbastanza facilmente, la presenza o la valutazione del rischio di lisciviazione dei nutrienti delle deiezioni in falda o nelle acque superficiali, anche questo lo misuriamo abbastanza facilmente. Un po' più difficile è valutare l'apporto diciamo alimentare della presenza degli alberi, perché dipende da quale albero abbiamo presente, dipende da quale animale si nutre delle foglie o dei rametti degli alberi. Ovviamente se noi abbiamo dei ruminanti come i bovini o le pecore o anche le capre, la loro capacità di digeribilità della fibra vegetale è superiore, notevolmente superiore rispetto ai monogastrici, quindi ai polli, ai suini, eccetera. E quindi c'è un apporto importante da un punto di vista nutritivo, più importante soprattutto nella stagione magari estiva, siccitosa, quando il pascolo potrebbe essere in crisi di risorsa idrica e quindi produrre di meno, e gli animali in presenza di queste piantumazioni di alberi o di arbusti possono avvantaggiarsi integrando la loro alimentazione anche con le foglie o i rametti delle piante. Quindi è tutto un aspetto molto importante, perché poi dovremo anche valutare quant'è la digeribilità di quelle foglie, di quei rametti in quel momento specifico dell'estate, perché se sono molto lignificati gli animali li possono anche ingerire, ma la loro digeribilità in termini di apporto energetico per l'animale è molto ridotto, e anche la proteina, che da un punto di vista magari di un'analisi chimica noi possiamo fare, vediamo e ci siamo sorpresi positivamente, perché magari troviamo nelle foglie, non so, valori di 17, 18, 20% di proteine, però poi quando andiamo a fare una valutazione della digeribilità in vitro, troviamo che la digeribilità di questa biomassa ingerita non è proprio, non ha valori diciamo
interessanti sì, però non come quello di altri foraggi. Quindi c'è un apporto importante dal punto di vista dell'alimentazione che possiamo avere con gli alberi, ad esempio con i salici ci sono degli interessanti studi, noi non fatti in Veneto, ma ad esempio in Francia e in Olanda, con l'utilizzo dei salici direttamente, dei rametti di salici per le capre, sia tagliati in campo e portati in stalla e distribuiti su dosi controllate agli animali, perché magari l'allevamento di capre è confinato in stalla, sia aprendo la possibilità alle capre di pascolare direttamente e di utilizzare i rametti e le foglie dei salici su una superficie stabilita che gli viene assegnata giornalmente o settimanalmente. Poi ovviamente diversamente da altri foraggi nelle foglie e nei rametti degli alberi si possono trovare una serie di altre sostanze che magari sono importanti dal punto di vista nutraceutico, che hanno effetti positivi, in parte magari anche negativi, come i tannini, un contenuto maggiore in acidi grassi insaturi e microelementi invece minerali molto, molto importanti. Ci sono anche dei siti che potete consultare a livello per avere un'idea di com'è la composizione della parte edibile, diciamo, degli alberi, se vi interessa questa parte, tenuto conto però che va sempre rapportato a qual è lo stato di maturazione e quindi di lignificazione del materiale che in quel momento i vostri animali stanno mangiando. Quindi non guardate sulla tabella di analisi chimica magari della composizione delle foglie di un certo albero pensando che sia uguale a quello che avete nel campo, perché la variabilità è molto ampia. Ecco, volevo solo puntualizzare soprattutto questo. E il contributo invece alimentare delle parti degli alberi per i monogastrici o del pascolo è molto limitata, ma non è trascurabile, in quanto anche i monogastrici, i suini, ma anche le oche, eccetera, hanno dei sistemi diversi ovviamente dai ruminanti, ma possono digerire una certa parte di fibra a livello cecale, e questo si è visto che avviene in modo superiore quando gli animali fin da giovani sono mantenuti al pascolo, perché c'è una variazione del microbiota a livello intestinale, a livello dei ciechi, e fin da piccoli anche i suinetti che pascolano, diciamo, acquisiscono in un futuro una capacità di assorbire degli elementi nutritivi anche dall'erba, soprattutto dall'erba, un po' meno eventualmente o da qualche foglia se cerchiamo di mantenere le piante di salice, ad esempio, impalcate molto basse e quindi possono in qualche modo utilizzare. Però l'utilizzazione dei foraggi da parte dei suini in questi sistemi è abbastanza limitata. Il legno che possiamo ottenere da questi sistemi, faccio sempre riferimento al pioppo perché è l'unica sperimentazione che ho seguito in questo sistema di allevamento suini pioppo. Diciamo, non era il nostro obiettivo principale quello di fare dei pioppi in ottima qualità per la sfogliatura, quindi non guardateli, non sono pioppi adatti alla sfogliatura. E quando c'è stato l'abbattimento sostanzialmente abbiamo visto che i diametri dopo 11 anni che abbiamo fatto il primo abbattimento erano superiori a quelli della media, così ci ha detto la ditta che li ha tagliati, e inizialmente, siccome eravamo in biologico, non sono mai stati trattati e quindi si ipotizzava che potessero avere dei danni da parassiti, rodilegno eccetera. In realtà il livello delle piante con questi segni era minimale, 2-3%, sostanzialmente irrisorio. Questa c'è tutta una teoria per cui si pensa che alcuni parassiti del pioppo, che hanno un ciclo che prevede anche il passaggio nel terreno delle larve eccetera, interagiscono col grufolamento dei suini e in qualche modo forse i suini potrebbero aver limitato questi danni, ma non ho elementi per confrontarlo, è un'ipotesi. L'aspetto un po' invece che non è un'ipotesi ma è una certezza, quando avete un'area di piopetto da abbattere molto limitata e fate riferimento a una ditta specializzata, quello che portate a casa è molto molto meno di quello che prevede il bollettino, se lo guardate che quanto vale il pioppo. Quindi
sulla carta, quando avete, non so, 250 pioppi da abbattere, avete un certo valore, quando trattate con la ditta che ve li deve tagliare, il livello di quello che portate a casa è un po' meno. Ecco, in tutti questi sistemi in cui diciamo, le dimensioni della vostra attività è limitato, e quindi nei sistemi misti si fanno diverse cose, si fanno però in maniera non specializzata, spesso i valori economici tendono a restringersi. Questo come esperienza, insomma, di queste cose. Non volevo continuare per raccontarvi altre storielle interessanti, ma di tipi diversi di allevamento, di polli, di gallina ovaiole all'aperto, eccetera. Mi sembrava più utile, visto che erano colloqui, secondo i colloqui sui sistemi agroforestali, dirvi qualche dato di un'indagine che abbiamo condotto negli ultimi 2 anni all'interno di un altro progetto che riguardava appunto i sistemi misti, quindi coltivazioni che prevedevano anche gli animali, un progetto europeo Agromix, e siamo riusciti con molta facilità a intervistare una ventina, 27 aziende che non tutti hanno sistemi misti, ovviamente alcuni li hanno già, qualcun altro vuole attivarli, e per capire come loro vedevano il futuro dei sistemi silvopastorali o comunque dei sistemi misti con animali, eccetera. E vi do alcuni spunti, magari utili poi se ritenete per la discussione, per capire come i produttori vedono questi sistemi misti. Insomma, ovviamente erano aziende medio-piccole, se vedete principalmente erano aziende che avevano agricoltura biologica, perché un po' il modellino delle aziende che si approcciano a questi sistemi misti sono aziende biologiche, aziende che fanno vendita diretta e quindi hanno bisogno anche di una fonte, diciamo, di prodotti di origine animale. Se fanno la vendita diretta soprattutto puntano alle uova oppure anche ai trasformati della carne suina, eccetera. Quindi questa è un po' la fotografia di questo piccolo campione che non vuole essere rappresentativo di tutta la realtà regionale, però dà un'informazione, diciamo, ecco, su come vedono gli allevatori allevatori o agricoltori il loro futuro con questi sistemi. E quando gli abbiamo chiesto quali sono gli animali che loro vorrebbero inserire o già inseriscono nei loro sistemi, la maggior parte è indirizzato sugli avicoli, prima per produrre uova, perché gli serve nella vendita diretta, e poi avicoli anche da carne, 12 per i polli, e un allevatore invece è già attivato per le oche all'interno di un pioppeto. I suini è la seconda categoria interessante, perché fanno le piccole produzioni locali, quindi trasformano, fanno salumi e hanno un grande parte del loro reddito dalla trasformazione diretta dei suini che allevano. Poi abbiamo alcuni allevatori più audaci che oltre a fare gli avicoli fanno i suini e magari anche i bovini, e uno soltanto per i cavalli. Criticità e preoccupazioni dovute a questo sistema di allevamento. La prima preoccupazione degli allevatori sono i vincoli sanitari che dipendono in parte dai rapporti con i veterinari delle ASL, ma non perché i veterinari delle ASL siano cattivi, ma perché quando vado in azienda ci vanno con quelli che sono gli ultimi decreti legislativi di 2 anni fa sulla biosicurezza, e i decreti della biosicurezza non fanno distinzione tra un allevamento da 600 polli, no, all'anno, o questo simpatico capannone che ne tiene 400.000, mi sembra, no? Gallina ovaiole. Allora, a livello normativo, la prima cosa che possiamo dire è che non c'è un grande occhio di riguardo per i piccoli allevatori che applicano sistemi misti, ma di fronte alla legislazione, se fai più di 400 polli, è come se ne facessi 400.000. Poi, ovviamente, magari i veterinari capiscono la problematica, cercano di non tra virgolette infierire sugli allevatori, ma insomma la realtà è questa per il legislatore italiano, e questo non è molto positivo in una regione che ogni 2 anni ha una crisi per l'influenza aviaria, che significa prendere gli animali, tenerli al chiuso, tenerli confinati, eccetera, e quindi avere strutture per fare questo. Se pensavi di allevare i tuoi polli all'aperto, i veterinari dicono sì, tienili all'aperto, ma in caso di emergenza, di criticità da influenza aviaria,
devi avere un posto dove li tieni al chiuso, cioè devi prevedere già di avere queste realtà. E per non farci mancare niente, dopo la crisi dell'influenza aviaria è arrivata la peste suina africana, quindi tutto quel bel sistema, diciamo, che per 10 anni abbiamo tentato di sviluppare di allevamento di suini all'aperto, soprattutto in aree marginali. Le aree marginali attualmente sono ben colonizzate dai cinghiali, e da 3 anni a questa parte, quando abbiamo avuto purtroppo i casi un po' che si stanno sviluppando, insomma, dalla Liguria verso il Basso Piemonte e poi in Emilia e in Lombardia, cioè le zone più critiche a maggior densità di produzioni suine, la peste suina è un virus molto, molto resistente e anche molto complicato, e quindi diciamo che se vogliamo avere suini allo stato brado in sistemi agroforestali, non bastano più una difesa normale di fili elettrificati come facevamo tranquillamente fino a 7-8 anni fa, ma ci richiedono le reti elettrosaldate abbastanza alte, fisse, quindi una ricezione fissa. Allora, se voi immaginate che un ettaro, diciamo, di terreno da un punto di vista in zone vulnerabili per i nitrati magari potrebbe portare un 13-15 suini, anche per un discorso di rispetto, ad esempio, del regolamento dell'agricoltura biologica, e pensate di fare la rotazione dei parchetti, solo per avere 2 ettari dovete impiegare forse 30.000 euro o forse di più in rete elettrosaldata per delimitare la vostra area. Quindi influenza aviaria e peste suina, diciamo che per adesso sono un freno a mano tirato a questi sistemi. L'altro discorso sono i costi di questo sistema. Tra i costi gli allevatori mi evidenziavano la carenza di macelli. Ora, se io faccio poli da carne e non voglio farmi il macello aziendale perché non ho pochi animali, eccetera, devo trovare un macello che mi macelli i miei 200-300 polli. Non è facilissimo. Perché le strutture di macellazione negli ultimi 20 anni si sono estremamente concentrate, sono all'interno di filiere già prestabilite, lavorano con grandi numeri, e abbiamo completamente perso tutta la struttura dei piccoli medi macelli che una volta erano al servizio degli allevatori. Quindi l'attività di macellazione non è soltanto un'attività imprenditoriale che uno apre il macello, compra gli animali e poi vende la carne, eccetera, ma diventa anche un servizio. La provincia di Belluno, che è una provincia da un punto di vista zootecnico anche abbastanza importante, non ha più un macello di una certa dimensione, solo un piccolo macello privato, insomma. Quindi se io devo caricare 2 suini su un van, pagare il trasporto per un macello il più vicino forse a 35-40 km o 50 km, pagare i costi di macellazione vengono a incidere fino al 35-40% del costo della carcassa, perché sto gestendo piccoli numeri, e questi sono allevamenti per piccoli numeri. Quindi cosa succede? Succede come in quell'azienda lì che ho fatto la foto 2 settimane fa, ho finito, dice attività sospesa, era un punto vendita carne, e per i costi troppo elevati, ci scusiamo con i nostri clienti. Ecco, non vorrei sull'outlook o che cosa succederà, volevo anche parlarvi dei predatori, ma non c'è più tempo, e quindi spero di non aver tirato giù troppo il morale, però mi piace guardare un po' la realtà e non troppo, e non essere troppo sempre ottimista, quindi un po' di sano realismo mi sembra sia corretto, e non esistono, se mi permettete, soluzioni semplici per problemi che sono molto complessi. Grazie Valerio, mi scuso se ti ho fatto un segnale, perché purtroppo stiamo viaggiando con un po' di tempo, con un discreto fardello di ritardo. Fra l'altro, d'accordo con gli organizzatori, ridurremo di circa mezz'ora il World Café, e comunque ci sarà comunque una buona ora e mezza di tempo per creare questi tavoli, dove fra l'altro anche questi spunti che abbiamo avuto dai vari relatori sono stimoli per suscitare il dibattito, e poi vedere alla fine con delle proposte che usciranno da questo nostro tavolo. Finiamo con Elisa De Carli, è un'agronoma, una facilitatrice
matrice per agricoltori e agricoltrici, ci tiene a specificarlo per entrambi, nell'avvicinamento all'agricoltura organica e rigenerativa, e ci parla soprattutto di pratiche agroforestali per le aziende orticole e frutticole. Quindi completiamo i grandi comparti, e poi vedrete che nel pomeriggio, fra l'altro, qui orticole e frutticole, non citiamo specificamente la viticoltura, cultura leader in questo momento, ma oggi pomeriggio abbiamo un tavolo proprio dedicato anche al tema della vite. Quindi Elisa, prego. Grazie, tanto grazie per l'invito. A me l'onore e il compito di parlare di sistemi agroforestali in frutticoltura e orticoltura, sistemi che forse sono i più difficili da inquadrare. Vi spiegherò con una serie di esempi e di esperienze perché. Faccio una premessa: io farò vedere pochi dati e soprattutto vi mostrerò le esperienze che si fanno in azienda e nelle aziende che come gruppo De Affal seguiamo o con cui collaboriamo e con le quali abbiamo avuto l'occasione di fare alcune progettazioni anche in agroforestazione. All'interno di un sistema frutticolo e orticolo è sempre complicato prendere delle decisioni in termini di inserimento di piante forestali e arbustive. Diciamo che l'approccio di decisione e quindi lo schema decisionale lo possiamo riassumere in questa figura e dipende principalmente dall'approccio, dall'atteggiamento di chi conduce l'azienda e di chi lavora nell'azienda. Abbiamo un approccio commerciale che è legato più a diciamo l'utilità di vendita e di differenziazione della produzione, che però deve tenere conto ovviamente di un punto fondamentale che a volte è proprio quello che frena questi sistemi, la sovrapposizione in termini di lavoro e anche in termini di raccolte, ad esempio, dei differenti prodotti. Un approccio più ecologico e legato alla stimolazione della mia coltura principale, di cui comunque è già stato ampiamente parlato e spiegato nelle relazioni precedenti, per cui io su questo andrò anche un po' più veloce. Di solito le decisioni legate a questo approccio sono legate soprattutto all'aumento della biodiversità, al creare interazioni favorevoli tra le colture e quindi come abbiamo visto anche prima il fatto che si pensa sempre alla consociazione come a qualcosa che sottrae risorse alla coltura principale e invece vediamo sempre di più come questa possa invece favorire la produzione e stimoli la produzione e non meno importante la creazione e la modificazione del microclima. Un approccio invece più personale legato ai sentimenti appunto di chi conduce l'azienda, quindi magari la voglia di aumentare l'estetica e l'attrattività dell'azienda e non da ultimo anche per motivi di recupero culturale. Il tutto deve tenere conto, come ho già detto prima, di costi, tempi, sovrapposizioni tra le colture e tra le necessità della manutenzione di questi sistemi. Se devo trovare un motivo principale per cui negli anni le aziende hanno deciso di inserire sempre di più questi sistemi più complessi, è proprio l'adattamento al cambio climatico e la necessità di rendere più complesse le strutture di cui già si parlava prima. Quindi questo è un elenco molto veloce che ritroveremo nelle diapositive successive di quelle che possono essere le motivazioni principali che portano un'azienda a inserire consociazioni più complesse
come quelle che vedremo negli esempi. Decidere come e quali piante inserire all'interno della mia coltivazione e della coltivazione della coltura principale non è semplice, soprattutto perché è necessario comprendere quelle che sono le interazioni per luce, spazio e eventuali presenti, per fortuna molto rare, di allelopatie, e quindi l'adattamento spazio-temporale tra le piante, scegliendo piante adatte al contesto. Quindi non c'è un modello unico. Si parte principalmente dalle esigenze produttive e, come abbiamo visto prima, magari di diversificazione dell'azienda, e si cerca di adattare la scelta delle piante a questo contesto. Importantissimo è cercare nella progettazione di capire come adattare il voler rendere più complesso il sistema con la meccanizzazione e quindi anche il velocizzare alcune pratiche di manutenzione. Un'informazione che purtroppo scarseggia anche in bibliografia è la quantità di manodopera e quindi la gestione, le ore di lavoro che sono necessarie per la gestione di questi sistemi più complessi. Mentre abbiamo visto che per i sistemi più estensivi le informazioni ci sono, e questo è un dato che ci manca e che nei prossimi anni sarà nostro compito e compito insieme alle aziende di raccogliere. Fortunatamente abbiamo a nostro supporto due grossi fonti di informazioni, che sono tutta la conoscenza dei rapporti e dei comportamenti delle piante arbustive e forestali nei loro habitat di origine e all'interno di tutti i rapporti fitosociologici, come si comportano e le necessità delle piante da frutto e delle piante orticole in sistemi meno complessi. Quindi questo ci permette di scegliere le piante adatte al contesto, conoscendo come funziona il terreno, come funzionano le piante ad esempio da frutto. Come vi dicevo, non c'è un modello standard, abbiamo però delle prime informazioni che dal mio punto di vista è utile applicare perché funzionano. E soprattutto nelle colture frutticole o che comunque consociano anche frutticole alle piante forestali, sono molto utili le formazioni a doppio filare, soprattutto per la meccanizzazione, la possibilità di poter inserire nel doppio filare un pascolamento e per il mantenimento di una fascia inerbita che non viene lavorata e che non viene toccata. Ci sono già tutta una serie di informazioni su gli ombreggiamenti e come le piante, in funzione della tipologia di potatura che viene applicata, ombreggiano e quindi creano un'eventuale mitigazione o competizione dall'altra parte sulle colture. E la cosa interessante è che all'interno delle ricerche che riguardano soprattutto le piante frutticole, la competizione per nutrienti e soprattutto per la luce inizia in modo importante dopo 7-10 anni, quindi anche qui io posso modulare la scelta delle piante, ed è quello che si fa sempre di più nelle aziende, consociando piante d'alto fusto ad esempio, che siano flessibili sia in termini di potatura che eventualmente poi di capitozzatura. Se lo scopo di questa pianta d'alto fusto non è ovviamente quella della produzione legnosa, ma è soprattutto lo scopo di ombreggiare oppure di modificare il microclima.
A proposito di questo, ormai lo si trova come conclusione di alcune ricerche, uno tra tutti è il progetto Vitiforest nel sud-ovest della Francia, e la cosa interessante che si è vista è la riduzione del rischio delle gelate proprio per l'azione sul calore a livello dei primi strati del terreno, e la produzione di questi flussi d'aria costanti che mitigano picchi di temperature e soprattutto la diminuzione della durata delle bagnature fogliari. E ormai appunto si sa che in funzione della tipologia di potatura che sulle piante d'alto fusto si fa e si dà, abbiamo differenti influenze in termini di ombreggiamento. Come vi dicevo, i modelli sono differenziati, ci sono i modelli più di ispirazione che si ispirano di più ai modelli sintropici, quindi con calendari di successione e stratificazioni molto fitte, molto dense, e sistemi più lineari, meno complessi, che assomigliano un po' ai sistemi che abbiamo visto prima anche per i sistemi con i cereali. E spesso l'esigenza di inserire una certa complessità nelle aziende, nel sistema ortofrutticolo, è dato anche dal fatto che l'azienda inserisce anche gli animali all'interno del sistema, e quindi la necessità di avere anche dei prodotti in termini di foraggio e di nutrimento alternativi oltre alla razione solita. Quindi alcuni altri esempi per quanto riguarda invece la necessità di accumulare, di creare biomassa, soprattutto perché alcuni di questi sistemi nascono e sono nati a partire da terreni molto magri, terreni molto poveri e soprattutto che non hanno possibilità di irrigazione o non hanno possibilità di fornire acqua costantemente. Quindi è necessario inserire delle coperture e delle pacciamature per il mantenimento dell'umidità e l'accumulo di sostanza organica. I modelli appunto sono numerosi, ci sono state negli anni varie indagini su quali sono questi modelli. Una di queste la trovate nel progetto AGES, che ha monitorato appunto le agroforeste presenti sul territorio italiano. Ora vi faccio velocemente vedere alcune di questi esempi di aziende con cui collaboriamo, partendo quindi dalle esigenze delle aziende e come queste sono state e come le aziende sono andate nella decisione progettuale incontro a queste esigenze. Azienda Tretener, qui l'esigenza principale era quella di consociare allevamento con piante orticole, ma soprattutto l'esigenza di adattarsi a un grosso cambiamento di clima negli ultimi anni, zona in cui normalmente non era necessaria l'irrigazione durante l'estate e le temperature erano sempre mitigate dal territorio in cui l'azienda si trova. Negli ultimi anni è cambiata la situazione ed è stato necessario inserire anche piante d'alto fusto per la necessità di ombreggiamento. Quindi sono state create queste rampe tra gli orti e inseriti salici e pioppi e altre specie per la creazione di ombreggiamento, e sono tutte specie che sono, nel momento in cui diventassero competitive, facilmente capitozzabili e gestibili nelle loro potature. L'altra esigenza dell'azienda era quella di creare nella parte più estensiva di coltivazione anche in questo caso un sistema
ombreggiamento e di produzione anche di foraggio per gli animali inseriti in azienda, e quindi abbiamo progettato insieme queste che vedete in figura, questi 3 modelli che sono diversificati in funzione del focus, che comunque è sempre la parte orticola nei moduli e la parte frutticola nei filari agroforestali. Azienda vitivinicola Fasoligino del gruppo Tasi Wine. Qui il lavoro che l'azienda ha fatto va su due linee. Una è quella di mantenere sempre di più la presenza di siepi sia spontanee sia piantate a livello perimetrale nei terreni, anche perché l'azienda deve difendersi dai trattamenti dalle contaminazioni dei vicini, e la selezione, lo vedete nella foto di destra, la selezione di piante spontanee d'alto fusto già presenti sulle rampe di confine o interne ai vigneti, quindi in questo caso utilizzando una risorsa già presente senza andare a piantare nuove piante. Quindi è stato fatto tutto un lavoro di censimento delle piante presenti e legate proprio alla presenza di sia piante singole che siepi spontanei in azienda, e l'integrazione l'anno scorso e quest'anno, questo fine inverno, con alcune altre piante, soprattutto sulle testate dei filari e perimetrali, dove è possibile anche all'interno del vigneto. Il lavoro che si porta avanti non è solo quello di inserire piante arbustive e forestali, ma anche lavorare soprattutto sullo strato un po' più basso, che è quello dato dall'inerbimento, sulla fila e anche nell'interfila. Sempre nel progetto AGES inserito il lavoro fatto con X-Farm in Salento, a San Vito dei Normanni, con la creazione di un'agroforesta a partire da questo oliveto molto intensivo che l'azienda si è trovata a gestire, in cui, come vedete dalla foto, ormai gli olivi erano abbondantemente scappati e non più produttivi, e sulla base di un'esperienza fatta in un altro terreno i 2 anni precedenti è stata fatta la progettazione del sistema agroforestale. Accettata la richiesta di espianto, quindi è stato eliminato un filare intero ogni altro dell'oliveto, e sui filari rimanenti è stata fatta un'importante riforma di un olivo alternato a uno che invece è stato rasato a zero. Questo è il risultato che vedete, e quindi con la produzione anche di tantissimo materiale che poi è stato utilizzato per le pacciamature, con lo scopo anche di vedere come riforme così importanti fossero efficaci in alberi, in olivi colpiti eventualmente da Xylella. Questo, e nella diapositiva successiva, sono i due modelli di piantagione che vede comunque l'utilizzo di specie perfettamente adattate ad un contesto che è quello appunto del Salento, un contesto molto dove non c'è disponibilità di acqua, dove l'anno scorso non è piovuto dal 29 di aprile al 9 di settembre, e quindi un contesto dove l'importanza dell'accumulo e della produzione di biomassa sia radicale che sopra la superficie da parte di piante da biomassa e erbacee è essenziale per la riuscita del sistema. Intorno agli olivi, quelli rasati a zero, è stato creato un sistema a spirale, e con quindi una densità maggiore di specie,
soprattutto per la produzione da biomassa, che va poi ad accumularsi sul filare e a sostenere il sistema. Questo è il risultato dopo un anno dalla riforma, e i moduli intermedi sono coltivati con l'orto, gli orti dell'azienda, che come vedete sono in piena produzione. E è stato fatto anche un monitoraggio sulla percentuale di sopravvivenza, sull'analisi del terreno, e monitoraggio che prosegue e che vuole anche monitorare lo stoccaggio di carbonio, i cui dati insomma speriamo di avere prossimamente. Qui c'è una sovrapposizione, questa è un'altra azienda. L'esigenza qui era quella, sempre in Puglia, l'esigenza era quella di creare un sistema più complesso in un sistema monocolturale come quello della vite, e soprattutto creare un accumulo di biomassa e di inerbimento in un contesto climatico dove l'inerbimento normalmente non è troppo competitivo. Quindi è stato scelto di inserire sia piante d'alto fusto che, come vi dicevo prima, creano questi moti turbolenti e quindi questa brezza costante, quindi mitigano anche il clima interno al vigneto, e poi una serie di specie, anche queste perfettamente adattate al terreno, al contesto climatico, che vanno a creare biomassa e a creare stimolazione radicale a livello di tutto il filare, il sistema rizosferico della vite. Bisognerebbe, Elena, che chiudessimo. Sì. Grazie. La cosa interessante qui è che per la necessità di meccanizzazione le piante sono state messe, invece che sul filare, sono state messe leggermente offset. Questa è un'altra azienda con cui abbiamo collaborato. Qui l'esigenza era quella di creare una differenziazione produttiva unita al focus dell'azienda, che è quella dell'allevamento avicolo, e quindi l'inserimento di piante da frutto unite a piante da protezione, anche in questo caso da biomassa, ma anche da foraggio. Scorro velocemente gli ultimi esempi. Azienda in provincia di Verona. Qui l'esigenza è stata quella di rigenerare completamente il terreno che vedete, che è un espianto di 1 ettaro di vigneto, e quindi la scelta qui è andata sul fatto di inserire nel frutteto, che serve per la differenziazione aziendale e la fornitura dell'agriturismo, di inserire tutta una serie di piante che andranno a stimolare a livello radicale e a livello proprio di produzione, anche in questo caso di biomassa, ma anche con focus produttivi secondari il sistema. E questo è appunto uno dei... l'ultima, e poi chiudo, prometto, volevo parlarvi del percorso di coprogettazione che stiamo facendo nel comune di San Lazzaro in Savena, vicino a Bologna, alla fattoria del Dono. È un lavoro che prosegue da quest'autunno e si concluderà nella sua progettazione in primavera, e poi avrà la sua implementazione dall'autunno e la prossima primavera. Anche qui è stato fatto tutto uno studio a livello di terreno, di previsioni climatiche, previsioni future, che ci hanno portato a creare delle modificazioni nelle idee iniziali di utilizzo di piante nel sistema agroforestale. Qui l'esigenza è quella di creare un frutteto che permetta la coltivazione di orticole nei moduli interni al frutteto, per sostenere una piccola CSA che dovrebbe appunto nascere all'interno della fattoria del Dono. Grazie allo studio anche degli ombreggiamenti e delle
piante già presenti sulla vecchia piantata ancora presente in questa azienda. È stata fatta una prima ipotesi che porterà alla prova e spero molto probabilmente anche alla raccolta di tutta una serie di dati, di rapporti tra piante e produttività che vedete scritte qui. Quindi proveremo un doppio filare come quelli che abbiamo già visto prima, con alto fusto e piante arbustive erbacee invece posizionate fuori linea rispetto al frutteto, in modo da meccanizzare il tutto, e un filare invece singolo con tutto in linea, e quindi avremo il confronto tra il modello che richiede un lavoro molto più manuale rispetto a quello che richiede un lavoro più meccanizzato, e potremo avere quindi appunto una serie di dati anche economici e di tempistiche. Grazie. Grazie. Allora, siamo veramente fuori, mi scuso, d'altra parte non mi piace togliere la parola ai relatori, ognuno aveva avuto i tempi chiaramente indicati, poi è chiaro che le cose da dire sono tantissime. Penso avete potuto notare due cose fondamentali, cioè da un lato ci sono dei modelli che sono già maturi, che sono arrivati già a una forte standardizzazione, dall'altra invece siamo in una fase di assoluta creatività. La fantasia, avete visto soprattutto nell'ultimo intervento, ci sono modelli diversissimi, e questo è tipico in una fase in cui si sta riscoprendo un mondo che dopo necessariamente sarà estremamente, la dura legge della selezione naturale anche qui porterà a modelli che poi si standardizzeranno. Adesso io ridarei la parola ad Anna, che ci spiega come funziona questo specie di gioco di società che è il World Café, a cui siete tutti invitati. Adesso ci sarà una bella rivoluzione anche della sala, e adesso Anna ci spiega le regole del gioco, e poi spero tutti vorrete restare fino alla fine, quando faremo anche la chiusura di questa giornata e ognuno andrà a casa con quello che abbiamo imparato da questo nostro confronto. Bene, sicuramente gli interventi hanno suscitato molte domande, siamo arrivati al momento della discussione, ma ancora prima siamo arrivati alla pausa. Quindi l'informazione più importante: il caffè lo trovate attraversando la sala, attraversando il desk e proseguendo sempre dritti. Ci fermiamo per circa una ventina di minuti e l'attività riprende, cerchiamo alle 5:15 di essere pronti nelle diverse tavole. Invito i moderatori e co-moderatori ad avvicinarsi per un paio di minuti per poterci coordinare. I partecipanti sono invitati a partecipare alla tavole o di partecipare ad una singola tavola laddove sia di interesse, oppure possono liberi di muoversi da una tavola all'altra se hanno preferenza nel curiosare e conoscere i diversi modelli. E riprendiamo alle 5:15. La posizione delle tavole la trovate nei cartelloni appesi sulla vetrata d'ingresso.
Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati a questo secondo momento dell'attività. Vi spiego brevemente quello che andremo a realizzare nel corso di questa attività. Vi saranno delle presentazioni iniziali che serviranno ovviamente per animare il dibattito, e poi seguiranno appunto delle sollecitazioni a tutto tondo sulla base di 3 domande chiave attorno alle quali vorremmo fare dei ragionamenti assieme. Tutto quello che andremo a dire poi lo restituiremo, come faranno anche gli altri gruppi, in plenaria, in maniera tale da creare un po' di condivisione sui concetti che abbiamo visto nel corso di questa giornata. Bene, lascio la parola al primo relatore, prego. Allora, buongiorno a tutti, io sono Piermelo Chiarabaglio del CREA Foreste Legno, mi sentite? No, volete avvicinarvi? Perché tanto è registrato di qua. Il CREA Foreste Legno è un'istituzione legata al Ministero dell'Agricoltura, mi presento un minimo perché magari tutti magari non mi conoscete, è legata al Ministero dell'Agricoltura, è un vecchissimo istituto di ricerca nato nel 1939 per produrre genotipi, cloni di pioppo per la coltivazione intensiva. Mi è stato chiesto di spiegare un po' che cosa sono i cloni MSA, che sono stati utilizzati prevalentemente nell'esperienza di Sasse, di cui sono stati presentati i risultati, e quindi io vi racconto brevemente la storia dell'istituto, perché dal 1939 siamo sempre dedicati a produrre nuovi cloni di pioppo, facendo incroci controllati tra il pioppo Populus deltoides, il pioppo nero americano e il pioppo nero Populus nigra europeo, per produrre dei genotipi che avessero buone produzioni dedicate all'industria del legno, soprattutto per la sfogliatura, quindi per produrre pannelli di compensato, resistenza o tolleranza almeno alle principali avversità. Importantissima la qualità del legno, perché in Italia c'è una filiera del legno di pioppo da anni, cioè da oltre 100 anni, molto ben costituita. C'è un gruppo di vivaisti molto ben preparato per produrre i cloni, pioppicoltori che hanno da tempo messo a punto delle strategie di coltivazione altamente efficienti per produrre legno di qualità con elevata sostenibilità economica, e una filiera produttiva che trasforma legno di pioppo per la lavorazione. Quindi tutta la parte di sostenibilità economica da sempre c'è stata. Negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, si è cominciato a occuparsi anche della sostenibilità ambientale. Le tematiche ambientali sono diventate sempre più importanti, perché nel nostro mondo in cui abbiamo delle difficoltà a mantenere i livelli di CO2 sostenibili, una biodiversità importante e diffusa, la sostenibilità ambientale è diventata molto importante anche nella coltivazione del pioppo. Siamo andati a studiare le coltivazioni del pioppo, che sono in Italia, è l'unico paese europeo dove la coltivazione del pioppo, una coltivazione legnosa, viene fatta su terreni agrari, quindi in rotazione con le colture agrarie. Questo è un aspetto importantissimo per valutare la sua sostenibilità ambientale e anche quella economica, perché le aziende agrarie producono pioppo a secondo del regime economico, quindi della loro convenienza economica, piuttosto che fare cereali o altre coltivazioni. Quindi tutto il lavoro che è stato fatto nel tempo ha dato origine a un gruppo di cloni che sono stati definiti in un progetto che era stato finanziato dalla Regione Lombardia, un gruppo di cloni che era stato denominato a maggior sostenibilità ambientale. Che cosa voleva dire? Erano dei cloni che avevano resistenza o tolleranza all'afide lanigero, che è un insetto che si attacca al tronco e fa morire, perché colonizza completamente il cambio e fa morire le piante in piedi con una perdita economica gravissima per l'azienda. La defoliazione primaverile, che è una malattia legata principalmente a una suscettibilità genetica e a condizioni climatiche che si verificano in primavera con temperature basse, precipitazioni elevate, quindi a un gruppo di cloni che era molto diffuso negli anni 60-70.
La bronzatura, che è una malattia legata e presente sul clone che ancora oggi è il più diffuso al mondo, che è il clone I214, è un clone prodotto dal nostro istituto, diffuso in Italia ancora al 70-80% della coltivazione del pioppo in Italia è con questo clone, ed è diffuso in Cina, in Sud America, in India e in tutto il mondo. Ultima malattia a cui i cloni a maggior sostenibilità ambientale sono resistenti sono le ruggini, che è una patologia fungina anche questa, che si verifica a fine estate e che qua dà dei grossi problemi, soprattutto quando colpisce violentemente gli alberi, soprattutto per la ripresa vegetativa successiva, perché indebolisce gli alberi e non permette la messa la possibile ripresa vegetativa con deposizione dei zuccheri nell'apparato radicale. Questo è il gruppo dei cloni MSA. Avete come riferimento le malattie e la suscettibilità del clone I214, la parte verde con le stelline, 5 stelline, la massima resistenza, e il colore rosso con 2 o 1 stellina è la massima suscettibilità. Il clone I214 è resistente alla defoliazione primaverile, abbastanza sensibile alle ruggini e molto sensibile alla bronzatura e all'afido nigero. Tutti gli altri cloni che vedete successivamente, cioè qua ne sono riportati 15, poi c'è un'altra pagina dove ce ne sono altri 15, sono cloni abbastanza resistenti, vedete c'è solo qualche clone con alcune sensibilità con 3 stelline. I cloni circolettati in rosso sono quelli utilizzati per la prova di agroforestazione a Ceregnano. Vedete che sono stati utilizzati abbastanza proprio per metterli a confronto tra pioppeto e agroforestazione in un ambiente unico, con una prova che è stata veramente molto molto interessante. Fino al clone 25 erano cloni che erano abbastanza prodotti già nel passato. Gli ultimi 5 cloni, cioè dal 26 al 30, sono cloni che sono stati registrati negli ultimi 2 anni. Ho portato brevemente, si è parlato in questa sala dell'importanza di avere un reddito, cioè le aziende agricole devono avere un reddito. Il confronto tra il clone I214 e il clone MSA è leggermente a favore, cioè ci sono costi leggermente più bassi per i cloni MSA, perché sono principalmente resistenti alle principali malattie fitosanitarie, per cui necessitano di molti meno trattamenti fitosanitari, soprattutto hanno un basso costo e basso impatto ambientale, quindi una sostenibilità ambientale decisamente superiore. Alcuni cloni MSA sono molto vigorosi, per cui reagiscono molto alle potature, per cui è necessario per alcuni cloni intervenire più volte nella potatura. Domani vedremo in campo gli effetti delle potature, che soprattutto in pioppeto hanno dato dei risultati non così buoni, perché queste piante sono veramente molto vigorose e reagiscono e necessitano interventi di potatura ripetuti che non sono così positivi sul tronco come qualità. Questo è per capire un attimo le produzioni e poi quindi le rese anche in termini economici. I 214 produce sempre meno dei cloni MSA in termini di volume. In termini di peso, tutti i cloni MSA sono più pesanti di 214, per cui ho riportato degli esempi numerici indicativi. Su un turno medio di 10 anni, i 214 produce circa 220 metri cubi ad ettaro, con una densità, con un peso unitario fresco intorno ai 720 kg a metro cubo, quindi abbiamo ipotizzato una produzione di 160 tonnellate per i 214. I cloni MSA sono più produttivi a metro cubo, lo vedremo anche domani in campo, hanno densità basale superiore, questo è un valore indicativo, ma ci sono anche dei pesi superiori, per cui producono 200 tonnellate per clone ad ettaro. Il prezzo unitario è diverso. Gli industriali conoscono poco ancora i cloni a maggior sostenibilità ambientale e li pagano di meno. Gli agricoltori si lamentano e dicono noi preferiamo produrre i 214 perché ce li pagano di più rispetto ai cloni MSA.
facendo una valutazione economica di produttività e di costi, in realtà non c'è una perdita, c'è un leggero guadagno. Questo è un aspetto molto importante. Certo. Le diapositive credo siano tutte disponibili sul sito. Questo è per turno, 10 anni, circa 10 anni. Poi la professoressa è una professoressa di economia, per cui fate chiedere a lei. Questo è un confronto un po' di parametri positivi e negativi tra i 214 e i cloni MSA. Abbiamo detto che tutti i cloni MSA producono di più. I costi di coltivazione sono inferiori rispetto ai 214 e tutti i cloni MSA fino adesso conosciuti sono più pesanti di 214. Questo è un vantaggio per gli usi strutturali che però in Italia sono ancora poco diffusi. Cioè i cloni MSA potrebbero avere degli impieghi per l'edilizia superiori a quelli di 214 perché hanno caratteristiche tecnologiche più interessanti e sequestrano più carbonio, pesando di più hanno più carbonio nel loro, per cui per il carbon farming sono più interessanti. È uno svantaggio per l'impiego nei settori tradizionali dei pannelli compensati che sono l'automotive, i caravan, i mobili non così tanto, però soprattutto il caravan e l'automotive, che sono dei settori di nicchia importanti per l'apicoltura. Vengono acquistati i cloni MSA a un prezzo unitario inferiore e soprattutto sono poco conosciuti dagli industriali trasformatori. Dovete pensare che i cloni MSA sono stati, derivano da questo progetto che vi ho detto della Regione Lombardia che ha 12 anni mi sembra, per cui è da poco tempo che sono stati piantati e pochi impianti hanno raggiunto il fine turno. Ci sono dei ritiri anche qua, quando il tronco viene sfogliato subisce dei ritiri. Questi ritiri sono ancora poco conosciuti rispetto al clone 214 che è conosciuto da oltre 80 anni. Queste sono le prove di sfogliatura che abbiamo fatto con il primo toppo dei tronchi che sono stati già abbattuti sia in Pioppeto sia nei filari di agroforestazione presso l'azienda Sasse. I tronchi che sono stati sfogliati derivanti dai filari dell'agroforestazione hanno prodotto il 33% in più dei tronchi rispetto al pioppeto tradizionale, perché il tronco di base, il primo toppo, è decisamente un diametro superiore. Questo è importantissimo per far capire quanto questa parte può dare reddito all'agricoltore. Il primo toppo, che è quello che dà i fogli di qualità, è quello viene sfogliato con uno spessore minimo perché fa il primo foglio, la facciata del pannello compensato, quindi molto interessante. Alcuni cloni, mentre facciamo le prove di sfogliature, la ditta ha riconosciuto che sono veramente interessanti. Nei filari, che erano a una distanza, avete sentito prima, a una distanza di 6 metri, che abbiamo detto che forse era troppo vicina, presentavano già, quando le piante sono troppo vicine, raggiungono uno sviluppo della chioma importante, cercano la luce, quindi si spostano una da una parte e una dall'altra, creando del legno di tensione. Questo legno di tensione, che era presente, abbiamo visto negli sfogliati delle prove, comunque è di qualità minima e non inficia la classe di qualità cioè anche avendo del legno di tensione sono stati qualificati dall'azienda, non da noi, in prima classe, quindi con ottimi risultati. Poi abbiamo avuto non abbiamo ancora i risultati complessivi della ripartizione nelle 3 classi di sfogliatura perché è una prova che sta facendo l'Università di Torino. I cloni che sono stati risultati migliori nella prova di agroforestazione sono risultati Monbello, Aleramo e Moncalvo. Non è ancora stato sfogliato Tucano che è stato abbattuto in questi giorni e domani verrà abbattuto altre piante. Per l'agroforestazione i cloni MSA necessitano di meno trattamenti fitosanitari rispetto ai 214, quindi sono sicuramente più vantaggiosi. Prego.
Questa è una delle cose di cui volevo parlare con voi. Credo che non ci sia una legislazione ancora di coltivazione biologica con specie. Comunque una notazione, su questi impianti di Sasserani è stato fatto credo un intervento su Rodilegno il primo anno e non è stato fatto nessun intervento di trattamento in tutti e 7-8 anni. Quindi si può dire sostanzialmente che questi pioppi siano stati coltivati totalmente biologici. Dopo la deriva, sì, scusate. Dopo evidentemente la deriva dei eventuali trattamenti. Sì, no, non per avere una classificazione del pioppo biologico, ma se il pioppo necessita dei trattamenti in ambito biologico chiaramente non si possono fare. Allora, questo però mi stava dicendo che non hanno subito trattamenti, ok? Allora, intanto attualmente ci sono pochissimi prodotti fitosanitari per il pioppo, disponibili per il pioppo, ed è uno dei problemi della pioppicoltura tradizionale, soprattutto con i cloni tipo I214. Per i cloni MSA, come diceva, ci sono trattamenti solo contro i tarli, nei primi 2 anni contro il punteruolo e dal terzo al quarto anno in su contro saperda. Sono dei trattamenti localizzati che si possono fare con uno spray nei buchi, per cui non credo che siano possibili, e sono tutti prodotti a base sono piretroidi, per cui sono ammessi credo anche nel biologico. E dal terzo, quarto, quinto anno si fa un monitoraggio della Saperda carcarias, che anche quello è un altro tarlo. Si fanno monitoraggi proprio camminando nel pioppeto, se si vedono i buchi si interviene localizzato con uno spray all'interno del foro. Alcuni cloni hanno necessità MSA, hanno necessità di potatura superiore, quindi questo potrebbe essere una problematica se la coltivazione avviene fino contro il tronco, come è avvenuto nell'azienda Sasse. Un grosso vantaggio è per il tema del carbon farming, perché i cloni MSA producono molto di più, pesano di più, quindi sequestrano nel legno sicuramente molto più carbonio rispetto ai 214. Cosa succede nel suolo? Lo stiamo studiando, quindi non abbiamo ancora dei dati. Grazie. Boh. Prego. Forse devi parlare nel microfono. È solo per la registrazione. Sì, no, se c'è una stanchezza genetica del 214 come pianta, cioè, che ha ormai più di 30 anni, 40 anni? No, non c'è nessuna stanchezza genetica. Cioè, da un punto di vista epigenetico la pianta è cambiata rispetto a 30 anni fa o no? No, è un clone uguale a quello di 80 anni fa. Quindi è uguale a quello di 30 anni fa? Certo. È riprodotto, ecco, mantenuto così. L'altra cosa è che spesso l'accrescimento maggiore nell'agroforestazione no, è funziona solo per la registrazione. Ok, scusa. E dipenderà anche dalle concimazioni delle culture, molto probabilmente, non solo dalla luce che le piante possono intercettare. Capito, dalla concimazione a cui... sì, penso di sì. Allora, può essere, però il pioppo non è... Allora, un fattore limitante per la crescita del pioppo è l'acqua. Se c'è acqua in abbondanza, credo forse questi terreni qua hanno una buona capacità idrica, la concimazione dà un effetto positivo, per cui sicuramente gli effetti delle coltivazioni erbacee danno degli effetti positivi, ed questo è uno dei vantaggi dell'agroforestazione, il fatto che la specie arborea riesca a utilizzare, soprattutto perché ha un apparato radicale più profondo, per cui va a intercettare delle concimazioni che ormai non sono più disponibili per le colture erbacee, per cui c'è un utilizzo migliore anche delle fertilizzazioni. Può spiegare anche l'accorciamento del ciclo? L'accorciamento del ciclo, in parte sì, secondo me l'accorciamento del ciclo è dovuto principalmente alla minore competizione laterale delle chiome, cioè le chiome, che sono l'apparato fotosintetizzante della pianta, è libero su 2 lati,
mentre in se tu vai a vedere le piante di bordo del pioppeto, anche lì hanno, cioè, se tu hai un filare dove hai due lati, tra l'altro la direzione del potrebbe, allora non ci sono dei dati, un nostro collega ricercatore non è mai riuscito a dimostrare statisticamente, con dati statisticamente validi, che gli effetti delle concimazioni siano importanti per il pioppo. Il pioppo ha anche dei batteri nitrificanti sull'apparato fogliare, per cui riesce a utilizzare direttamente l'azoto atmosferico anche, per cui non è chiara quanto funziona bene in vivaio la concimazione. In piantagione non è mai stata dimostrata una delle linee, la pioppicoltura può essere certificata secondo standard PFC o FSC. Le concimazioni che sono state stabilite insieme al nostro istituto sono minime per la coltivazione del pioppo, perché non riesce ad avvantaggiarsi così tanto degli effetti della concimazione. Il pioppo è una specie pioniera, vive lungo i fiumi, non ha esigenze di sostanze nutritive o sostanze organiche, ha bisogno di acqua per crescere. Come noi piantiamo oggi un pioppo che andiamo a vendere dopo 8-10 anni, oggi sappiamo che c'è un mercato, secondo lei c'è il rischio che tra 8-10 anni non potrebbe esserci, per cui ci ritroviamo poi un qualcosa che non, cioè un business plan che non viene poi soddisfatto? E l'altra domanda non me la ricordo più. Okay. Meno male, perché io poi non mi ricordo la prima. No, ma rispondo io al suo quesito fra poco. Vai. Lasciamo a Federico. Fai tu? Sì, vai. Sì. Lascio spazio, altrimenti poi... Allora, io... Chiudi quello. Dov'è? Sì, sì. Ok. Sì, 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 certo. Ok. Allora, io scusate, io cambio leggermente la mia programmazione perché i tempi sono molto molto stretti. Di dati, informazioni tecnico-scientifiche direi che se ne sono sentite molte, quindi mi concentro più su qualche spunto di discussione, se siete d'accordo. Non ritorno sulle aziende di Veneto Agricoltura, le due aziende che hanno agroforestry sono queste, Valle Vecchia e Sasserami, che è quella che vedremo domani. Questi sono i modelli che avete già visto ripetutamente, ormai direi che sono quasi, le piante hanno 7 anni, quindi è 7 anni che mostriamo queste immagini, credo che si possa abbastanza sorvolare. Comunque vedete l'elenco dei cloni che sono stati testati sia nel campo di comparazione a pieno campo sia in agroforestry. Ecco, quello che invece volevo far presente è che nell'azienda Sasserami stiamo continuando a fare agroforestry. L'idea è quella di infrastrutturare sostanzialmente la quasi totalità dell'azienda con dei modelli innovativi. È un'azienda che per circa metà della sua superficie applica i protocolli che sono stati descritti dal dottor Furlan, cioè l'agricoltura conservativa, flessibile e olistica, e l'agroforestry fa parte di questa idea complessiva di agricoltura. Ecco, una cosa invece su cui mi soffermo è questa. Stiamo proprio in questi giorni mettendo in dimora nuovi filari di agroforestry. Questi filari sono, c'è questo, scusi, quindi quello non serve in effetti. Questi filari hanno due differenze sostanziali rispetto ai campi di sperimentazione che avete visto e che vedrete domani. Uno è che li abbiamo realizzati accedendo alla misura come vedete del CSR Veneto. C'è una misura specifica per l'agroforestazione, il bando è stato aperto e poi anche chiuso, noi abbiamo partecipato e come vedete
c'è un elemento chiave, oltre ovviamente a tutte le prescrizioni che è stato già citato, ovvero la misura finanzia impianti che devono avere una densità non inferiore a 50 e non superiore a 150 piante. La dotazione complessiva è piuttosto limitata rispetto ad altre misure del CSR, parliamo di 200.000 euro, finanziamento massimo 60.000 e cofinanziamento all'80% dei costi di impianto. Questo è il modello che abbiamo utilizzato questa volta, cioè siamo passati da un modello di pioppetto puro lineare a un modello di alternanza fra una specie a veloce crescimento, che appunto è il pioppo, anche in questo caso di cloni MSA, e una specie invece con turno lungo, che in questo caso è la quercia, la farnia, quindi Quercus robur. Le distanze, come vedete, sono di 3,5 metri fra una pianta e l'altra e di 7 metri fra i pioppi, quindi leggermente più spaziati rispetto a quello che abbiamo visto nel precedente impianto. Avremmo potuto spaziarli un po' di più, ma qui il limite della misura non ci consentiva, perché saremmo andati sotto le 50 piante per ettaro. Ecco, gli aspetti peculiari della consociazione, perché consociare una pianta o perlomeno testare una consociazione? Non è nuova questa consociazione, perché è stata già testata da forse l'azienda pioniera che nel Veneto ha realizzato questi impianti, che è l'azienda Casaria, che ha proprio realizzato questo tipo di modello, però con dei sesti molto più ravvicinati, che invece proprio facendo tesoro dell'esperienza che abbiamo fatto sui campi che avete visto oggi, abbiamo cercato di allargare. Si configura in pratica un sistema policiclico, se qualcuno di voi conosce questo termine, nel senso che si sfasano così tanto i turni delle due piante che l'impianto agroforestale ha una durata nel tempo molto superiore. Quando andremo a tagliare il pioppo rimarrà la farnia, è possibile reimpiantare il pioppo in ogni caso e ogni circa due e mezzo turni di pioppo io potrei in pianura in buone condizioni arrivare a un primo turno di farnia. Il problema semmai è ovviamente la reiterazione della coltura, che bisogna studiare molto bene, e le potature di allevamento della farnia. Purtroppo noi non abbiamo una tradizione in Italia di coltivazione a scopo produttivo delle latifoglie in generale, della farnia in particolare, cosa che invece in Francia, come sapete, è molto sviluppata. Quindi questa è anche un'occasione per riportare l'attenzione sulla selvicoltura delle specie latifoglie più a lento accrescimento, perché in un contesto di cambiamento climatico probabilmente avere un ventaglio più ampio di conoscenze sulla selvicoltura delle specie della nostra pianura potrebbe essere una scelta intelligente. Ecco, l'altro tema è l'incognita della variabilità genetica, perché la farnia che viene coltivata è una farnia di origine naturale, quindi per quanto ci sia una certa uniformità genetica delle provenienze, noi lavoriamo solo con provenienze locali delle specie autoctone, c'è una forte differenziazione per singolo individuo. Tant'è vero che negli impianti solitamente si ipotizza l'impianto della doppia o tripla farnia. In questo caso, anche perché si tratta di un impianto produttivo, è difficile pensare che l'agricoltore investa in così tanti esemplari. Quindi siamo rimasti sulla singola farnia alternata. Ecco, sarà necessario probabilmente un diradamento che ci consentirà però molto avanti nel turno di selezionare le farnie migliori, quindi di portare a termine di turno gli esemplari più belli e che sono stati allevati meglio. Certo è che anche qui il tema della potatura sarà un tema essenziale. Ecco, io chiudo con alcuni spunti e considerazioni invece per quella che doveva essere la discussione. I sistemi silvoarabili consentono una possibilità elevatissima di varianti colturali. Basta vedere i tavoli che ci sono in questa sala. Qualcuno prima ha citato la creatività come una cosa che non ha fondamento scientifico. Può essere vero, può essere non vero, nel senso che le soluzioni che possiamo calare nelle singole aziende con il concetto di agroforestry sono veramente le più diverse e sono strettamente ritagliate sulle esigenze dell'imprenditore. Quindi il silvoarabile di pioppo è una soluzione, il frutteto lineare potrebbe essere un'altra soluzione. Ecco, le linee attuali di finanziamento sono molto positive, è già molto positivo che ci sia una misura agroforestry nelle CSR, però bisogna dire che effettivamente chiudono parecchio il ventaglio delle possibilità e non tutto quello che si potrebbe fare è quindi finanziabile.
I modelli semipermanenti, quindi come abbiamo visto con la Farnia, potrebbero essere molto interessanti, però sono quelli che avrebbero più bisogno di vedere valorizzati i servizi ecosistemici, perché io faccio un investimento molto più a lungo termine e quindi ci si aspetta che quello che sono i servizi svolti da questi impianti nell'azienda vengono in qualche modo retribuiti. Uno potrebbe dire, se il CSR ci dà dei soldi, in qualche modo indirettamente ci va a retribuire, perché sennò sarebbe un investimento puro da parte dell'imprenditore. Però questo è un tema da approfondire, anche perché l'accumulo di carbonio a medio-lungo termine è chiaro che dovrebbe essere uno degli elementi pilastro poi degli investimenti futuri. Ecco, gli altri temi sono la necessità per l'imprenditore di conoscere tutte le fasi della filiera, perché sennò ci troviamo davanti a uno scenario classico. Io faccio benissimo l'impianto, aspetto che queste piante crescano, arrivo al taglio e vado sul mercato, senza conoscere il mercato, con dei tempi stretti, con delle quantità insufficienti a poter in qualche modo contrattare un prezzo, e quindi è bene che l'imprenditore fin da quando pianta abbia idea o di consociarsi con qualcun altro o di raggiungere delle masse importanti di materiale, e comunque fin dal momento dell'impianto deve pensare ai suoi sbocchi di mercato, non deve essere l'ultima delle sue preoccupazioni, perché questo è un errore grave, soprattutto con specie a veloce crescimento come il pioppo, dove la finestra utile poi per commercializzare il materiale è di qualche anno, non è che posso aspettare poi altri 10 anni. Nodi da sciogliere, ne cito solo uno, come poi li leggete gli altri. La commerciabilità. Purtroppo il pioppo in agroforestry oggi viene fortemente svalutato una volta immesso sul mercato, perché le due categorie sostanzialmente presenti nei preziari delle camere di commercio e che vengono poi quindi valutati sul mercato sono il pioppo a pieno campo e il cosiddetto pioppo di ripa, scusa, mi viene al termine, il pioppo di ripa. Il pioppo di ripa è valutato anche alle volte meno di metà del prezzo del pioppo. Allora si dovrebbe arrivare a poter commercializzare del materiale che viene valutato come una categoria a sé stante, perché se ci pensate il pioppo in agroforestry è un pioppo lineare che viene coltivato con tutte le attenzioni che si hanno nel pioppo in clone a pieno campo. Quindi questo è un elemento di tipo strettamente commerciale, però che è fortemente penalizzante in questo momento. Non dico altro e lascio spazio alla discussione, scusate. Grazie. La faccio questa domanda in generale, perché a me interessava più che la destinazione del pioppo, mi interessava nella rotazione, che anche nella relazione prima la professoressa Panozzo ha illustrato, si parlava anche di mais, e quindi cultura irrigua. E volevo sapere, nel caso di aspersione, perché quindi vai a fare mais vuol dire che stai irrigando, quali sono le difficoltà tecniche? Viene usato, cioè vengono bagnati i pioppi chiaramente durante l'aspersione. Faccio questa domanda perché noi facciamo officinali e l'idea nostra sarebbe di fare quel sesto di impianto lì con colture officinali in mezzo, e le colture officinali per essere produttive devono essere innaffiate, quindi mi domandavo di eventuali aumento di malattie oppure proprio problemi dovuti al fatto che il cannone quando spara è difficile orientarlo perfettamente nel 38 metri. Quindi non so voi che accorgimenti tecnici avevate usato nella rotazione appunto irrigua. La risposta potrebbero darla meglio forse o Anna o Lorenzo, che in questo momento è impegnato. Comunque il problema ce lo siamo posto, perché effettivamente il tema dell'intercettazione del getto da parte delle chiome sussiste. Primo perché vado a limitare l'efficacia del getto stesso, e secondo perché potrei danneggiare le piante di pioppo. Il fatto della bagnatura non è drammatico e indubbiamente, adesso se magari ci sono delle indicazioni più precise. Lorenzo, la domanda è problematiche dell'irrigazione in presenza dei pioppi. Indubbiamente però bisogna riprogrammare sicuramente quelle che sono le attività di irrigazione, tenendo presente che ci sono, ma danni noi sulle chiome non ne abbiamo avuti. Vai tu perché ci vuole la grotta. Ovviamente dipende dal sistema irriguo che vado a utilizzare. Con la microirrigazione problemi non ce ne sono. Anche con una irrigazione a pioggia lenta, con irrigatori che fanno, diciamo, è rotolone. Allora, il rotolone è stato anche un problema nostro
e abbiamo visto che se ci battiamo contro di brutto non li fa proprio bene. E quindi abbiamo lavorato intanto sulle distanze e sulla regolazione del getto. Alla fine quegli appezzamenti di cui parla il dottor Coreale sono stati tutti rigati con rotolone, e a parte qualche danno che abbiamo fatto con le regolazioni che abbiamo imparato dopo, sbagliando si impara, i danni sono stati praticamente annullati. E il rischio maggiore ovviamente è nella prima stagione e nella seconda stagione, perché la pianta è così, e potrei anche spezzarla e quindi darmi proprio come Tafazzi, diciamo. Allora, appena ci siamo accorti, l'azienda, c'era Francesco, siamo andati lì. Abbiamo chiamato anche una ditta che è più brava di noi a fare cose, e abbiamo fatto una regolazione sia in termini di pressione che di angolo della cosa. Quando arrivava lì non ci sbatteva esattamente contro, per cui il problema l'abbiamo completamente risolto. Quindi mi verrebbe da dire che è risolvibile. Quindi 38 metri viene fuori anche da questo? No, quello era un dato che c'era imposto dalle sistemazioni idraulico-agraria che già c'era in azienda, però ha aiutato, perché quelle distanze hanno aiutato a regolare il geton, come lo diciamo i veneti, in un modo tale da non danneggiare le piante. Quindi di fatto solo nel primo anno c'è stato qualche ramo rotto, ecco, non c'è stato di più. Sì, questo mi dà lo spunto per dire una cosa. Lì, tutti questi impianti sono stati realizzati non impattando sulla sistemazione dell'azienda. Questo perché se lo vogliamo promuovere come soluzione è difficile pensare che l'agricoltore vada a spianare di nuovo tutto il campo e a ristrutturare la rete di scoline. Certo che potendolo fare probabilmente si potrebbero mirare anche meglio le distanze e i modelli, magari con dei campi più larghi, ma noi lavoriamo su uno standard che è quello della sistemazione alla ferrarese con tutte le scoline, quindi, che abbiamo nel 99% delle nostre aziende, quindi l'attività dimostrativa stava anche in questo proprio. Noi dobbiamo piantare 5 ettari, quindi era per non partire subito male. Abbia attenzione a questo, ma Sì, esatto, perché sennò Allora, no, prima Anna Panozzo citava l'opzione del doppio filare. Quindi siccome magari qua ci sono altre persone oltre a lui che devono fare nuovi impianti, voi quindi consigliereste il doppio filare come ha citato lei o filare singolo? Beh, Anna ha descritto alcuni vantaggi del doppio filare, noi non lo abbiamo sperimentato in questo caso, è chiaro però che a quel punto sì, probabilmente una ristrutturazione degli spazi è necessaria, perché un doppio filare su ogni scolina significa ridurre di molto la larghezza del campo, quindi si tratta di capire a cosa vogliamo arrivare. Se vogliamo un agroforestry dove comunque si mantenga una quota di produzione agraria importante, allora il singolo filare è inevitabile. Se vogliamo invece puntare più sulla qualità del pioppo, oppure abbiamo degli spazi maggiori fra una scolina e l'altra, ad esempio, e quindi possiamo giocare su spazi maggiori, il doppio filare è una soluzione sicuramente possibile, magari sfasati, però in questo caso non abbiamo della sperimentazione diretta che possiamo mostrare in termini di... Sì, potenzialmente, però ripeto, i dati noi non li abbiamo su questo. Ecco. Anche perché la logica del singolo filare poi è il reimpianto sfasato sull'altro lato della scolina dopo i 7-8 anni. Adesso, e quindi io riesco a fare due turni. Prego. Per quanto riguarda i trattamenti erbicidi, ci sono delle possibili problematiche anche relative a... La domanda erbicidi, ho capito erbicidi che usi in campo? Sì. Allora, non abbiamo, sì, è ovviamente un problema che si era posto fin dall'inizio. Allora, innanzitutto con le tecniche dell'agricoltura di precisione che ormai si spera
vengano diffuse, si riesce a non bagnare il pioppo e non bagnare sotto dove ci possono essere foglie, e questa sarebbe la soluzione migliore. Oggi abbiamo macchine che ben impostate non sovrampongono, quindi si chiudono gli ugelli quando si passa, e abbiamo macchine che riescono veramente a non fare deriva, con tutta e anche se c'è un po', non si deve mai farlo col vento, ma anche se c'è un pochino d'aria si riesce a stare nel target. L'altra ovviamente precauzione che abbiamo avuto era di spollonare, cioè di togliere sotto, in modo da evitare qualsiasi, perché magari la gocciolina, quel poco che è arrivato, perché perfetti ovviamente non saremmo stati neanche noi, non ha dato nessun problema. Però l'attenzione l'abbiamo avuta. Intanto, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Allora, io avevo un po' di quesiti che mi ero un po' appuntato durante questi interventi di oggi. Partiamo subito magari dal deprezzamento del valore del pioppo che parlavamo prima, no? Cioè il pioppo in agroforestazione, ma non solo il pioppo in agroforestazione, magari anche il pioppo di cloni MSA viene, diciamo così, sottovalutato. Allora, io noto che giro spesso, diciamo, per le aziende anche compensatiere, che il problema è magari anche la qualità, diciamo, dei compensati di sfogliati. Prima dicevamo magari che il primo fusto ha qualità comunque interessanti, dove magari anche i processi appunto di sfogliatura e di essiccazione vanno comunque bene, no? Invece io però, parlando con l'industria compensatiera, perché mi occupo proprio di certificazione delle aziende FPC, tra cui alcune aziende compensatiere anche vado a certificarle, il punto è che non è così, cioè loro si lamentano magari dei nodi che ci sono su rami epicornici, loro si lamentano che i compensati alla fine della fiera hanno ritiri maggiori e soprattutto anche il peso specifico del pioppo del clone MSA in genere, adesso indipendentemente che sia agroforestazione o meno, è sicuramente maggiore. Il punto è che secondo me l'industria non è preparata a ricevere questi cloni e forse ce ne sono troppo pochi nel mercato. Io sono anche pioppicoltore di mio e effettivamente adesso devo fare un pioppetto in agroforestazione, mi sto parlando molto con Anna e voglio farlo in agroforestazione. Tra l'altro sto scoprendo un nuovo clone che adesso non l'abbiamo citato, ad esempio il clone Missouri, che dicono che ha lo stesso peso del specifico, poi magari chiedo anche a chi rappresenta i cloni, insomma, stesso peso specifico del clone I214, è un clone maschio, quindi potrebbe essere interessante, però ad esempio l'industria non lo conosce. Forse ce ne sono troppo pochi, perché il problema è che l'industria, tutti gli impianti di essiccazione e di sfogliatura sono tutti tarati sull'I214, quindi se noi andiamo in azienda e gli portiamo altri pioppi, non li vogliono, al massimo li portiamo a un prezzo minore per fare cassette da ortofrutta, e questo è il problema che secondo me poi ha l'azienda agricola, che alla fine si vede il suo pioppetto pagato la metà. E questo è perché io con aziende, adesso non voglio fare nomi, ci parlo spesso. Altra questione, si parlava di legno per uso strutturale. Qua secondo me bisognerebbe fare un intervento di ricerca, perché il pioppo non può essere usato al momento per fare travature, ad esempio, perché manca normativa, cioè le normative sono sull'abete, sono su altre specie legnose, ad esempio tipo il rover e così, però ci manca il pioppo, se non ci guardiamo bene. Cioè io non posso fare un telaio di una casa di legno con il pioppo, perché c'è assenza di normativa. Ecco, questi punti li state valutando? Chiedo così, curiosità. Beh, lascio la parola ovviamente a chi è competente su questo, però non a caso tutta la sperimentazione che abbiamo fatto a Sasse si è conclusa in una fabbrica per produrre, quindi e i cloni sono tanti e con caratteristiche molto diverse, però le problematiche che ha sollevato penso che siano assolutamente reali. Vado io o vuoi fare il tuo intervento? Allora, cerco magari di fare l'intervento in maniera tale da provare a rispondere a un po' di domande dal punto di vista economico. E dopo comunque ci riprendiamo, va bene? Allora, buonasera ormai, perché siamo ormai giunti a quest'ora. Cerco di rispondere a questa domanda. Conviene investire in sistemi silvorabili a base di pioppo? Okay? Questo è un po' l'obiettivo che, come dire,
preme a tutti capire che c'è stato esortato in maniera abbastanza poderosa da parte del Presidente della CIA, quindi cerco di dare una risposta a questo quesito. Quindi la mia presentazione, andrò via veloce, me ne scuso fin da subito, è proprio ragionare attorno a quelli che sono i possibili scenari, le alternative di investimento, quello che vogliamo analizzare noi nello specifico, metodo, risultati, conclusioni. Scusate, è proprio la nostra impostazione da ricercatori di muoverci in questo modo. Allora, in questo grafico vedete in buona sostanza quella che è la serie storica dei prezzi dei pioppi pianti in piedi, evidenziando prezzi minimi, medi e massimo, e i fonti dati sono dalla Camera di Commercio di Alessandria ed Asti. L'arco temporale che vedete è abbastanza circoscritto, perché andiamo dal 2020 al 2024. Osserviamo anche sostanzialmente che cosa? Una tendenza sostanzialmente all'aumento del prezzo del pioppo. Però attenzione a fare un'analisi di questo tipo, perché automaticamente ci verrebbe da dire, va bene, la tendenza interpolando i valori è quella proprio di una retta che tende progressivamente ad aumentare, no? Perché abbiamo questa situazione adesso? Perché sostanzialmente nel 2012 e nel 2015, sostanzialmente proprio perché i prezzi all'epoca erano poco remunerativi, hanno portato una diminuzione delle superfici coltivate. Questo cosa ha determinato? Un abbassamento ovviamente della quantità disponibile da questo punto di vista che ci ritroviamo adesso, e questo ovviamente in contemporanea all'aumento di domanda di mercato fa sì che ci sia una pressione verso l'alto del prezzo. Okay? Peraltro, durante una delle varie presentazioni e relazioni di oggi era stato evidenziato quanto noi produciamo rispetto al fabbisogno nazionale, e siamo evidentemente in una situazione di, come dire, sottoproduzione rispetto a quella che sarebbe la quantità richiesta dal mercato. Allora, ragionando su queste due variabili, che sono le classiche variabili che noi economisti utilizziamo, come dire, non è che possiamo dire ci metto la mano sopra, assolutamente il prezzo andrà su, ok? Però, come dire, abbiamo degli elementi in buona sostanza di analisi che ci permettono sostanzialmente di dire che, come dire, questa tendenza tenderà a essere mantenuta del tempo. Ovviamente ci saranno oscillazioni, è come il discorso del meteo e del clima, però voglio dire, la tendenza adesso sembra essere di questo tipo. Ci saranno delle oscillazioni sicuramente, probabilmente con l'aumento delle quantità che progressivamente andremo a realizzare, questo genererà una riduzione del prezzo verso il ribasso, però se è inferiore rispetto alla quantità domandata, probabilmente questo aumento della quantità domandata determinerà un aumento del prezzo. Quindi ci sono queste due variabili in gioco che bisogna appunto analizzare bene per poter fare lo scenario. Bene, detto questo, cerchiamo di capire quali sono le opportunità da parte degli operatori. Le opportunità ci permettono evidentemente di comparare situazioni estremamente diversificate dal punto di vista della scelta dell'investimento, che però ci aiutano a fare dei ragionamenti. Quindi un operatore potrebbe fare un sistema silvo-arabile a base di pioppo con cloni I214, potrebbe fare un clone come dire con la MSA, scusate c'è un refuso, ho messo 7 anni ho sbagliato, pioppetto specializzato con cloni I214, oppure pioppetto specializzato, no avevo fatto sbagliato, è giusto, pioppetto specializzato con cloni MSA a 10 anni, quindi potrei fare queste alternative, oppure potrei decidere di fare un sistema di rotazioni di culture ordinarie, diciamo, in maniera tale da vedere se questa risulta essere o meno conveniente. Allora, per fare dei ragionamenti strutturati da questo punto di vista mi sono basata ovviamente sullo schema sperimentale che è stato applicato a Sasserami, che ormai tutti quanti siamo anche curiosi ormai di andare a vedere, e in buona sostanza cosa abbiamo fatto? Analisi costi-benefici. Quindi cosa significa questo? Definire un orizzonte temporale, determinare i costi di investimento, sia costi di investimento ma anche costi di gestione, determinare quindi quello che è il cosiddetto cash flow dell'investimento, selezionare il tasso di sconto, determinare il VAN e il VAE, e sottolineo questo ultimo, ma ve lo spiegherò fra pochissimo. Perché è importante non il VAN ma il VAE in questo tipo di analisi? Allora, questo indicatore ve lo spiego proprio in maniera estremamente semplice. Mentre il VAN sostanzialmente cosa fa? Mi considera l'intero arco temporale dell'investimento, che ha ovviamente
tutta una serie di uscite, il primo anno sicuramente molto elevate perché ci sono i costi di impianto e poi successivamente costi di gestione, e solo all'ultimo anno, ovviamente col pioppetto specializzato, io riesco ad andare a taglio e quindi ottenere il ricavo. Quindi ho una distribuzione temporale delle risorse sostanzialmente che, se io devo valutarle adesso, devo evidentemente scontare, ok? Per capire adesso tutto questo flusso in entrata e in uscita quanto vale, ok? Bene, qual è il problema di questo? Che se io ho un sistema di agroforestry, ho in contemporanea la produzione annuale sostanzialmente delle culture, più ho anche la produzione del pioppeto alla fine del periodo, ok? Quindi comparare un pioppeto specializzato rispetto all'agroforestry, ho due dimensioni che dal punto di vista temporale e della gestione costi-ricavi sono totalmente diverse, ok? Ci siamo? Questo allora mi aiuta la valutazione tramite il VAE a togliere questo problema, cioè mi dice elaboriamo sul VAE e cerchiamo di capire quanto ogni anno mi rende l'investimento che ho realizzato, ok? Quindi io riesco a capire anno dopo anno quanto rende l'investimento e questo mi permette di fare le comparazioni, va bene? Allora, quali scelte metodologiche ho fatto per fare questa analisi? Ovviamente ho fatto l'analisi più, come dire, di protezione, più conservativa, proprio per non andare troppo a pompare, come dire, il dato, no? Quindi sostanzialmente dallo dato di struttura, 42 alberi di pioppo in 3 filari per ettaro, sia nell'ipotesi 214 che MSA in alley cropping, con contemporaneamente anche però la rotazione triennale di frumento, mais e soia. Dall'altra parte 275 alberi di pioppo in pioppeto specializzato con sesto di impianto 6x6 sia nell'ipotesi 214 che MSA. Quindi orizzonte 7 anni per l'agroforestry, orizzonte 10 anni per il pioppeto specializzato, prezzo di macchiatico 100, e vi spiego perché 100, anche se il prezzo adesso da Camera di Commercio è più elevato, 100 euro per pianta per l'I214, appunto perché adotto uno scenario cautelativo e anche perché dagli operatori economici, da interviste realizzate, si sta osservando adesso, proprio per quell'aspetto di, come dire, variazione possibile del prezzo, una lieve, come dire, diminuzione del prezzo in relazione al mercato di cui si diceva prima, e quindi conseguentemente cerco di adottare un approccio di cautela e non sparare un prezzo alto che ovviamente mi farebbe saltare l'analisi. Tasso di sconto che io uso, cioè per scontare questi valori in avanti, uso un tasso di sconto che mi rappresenta quello che potrebbe essere un investimento alternativo sicuro. Buoni poliennali del Tesoro dello Stato 10 anni, stesso periodo di riferimento, cioè se ho, come dire, 10.000 euro, li investo in pioppo oppure li investo in buoni poliennali dello Stato, mi capite? Quindi cerco di capire quanto mi conviene. Bene, cosa risulta? Non vi faccio vedere il prezzo di macchiatico della pianta in piedi. È il nome che viene a essere dato proprio per dire la pianta in piedi, no, non si preoccupi, siamo qui proprio per questa necessità. Allora, qui vi faccio vedere i valori IVAN per ettaro di tutte le diverse ipotesi di investimento. Attenzione però, se io li comparassi in questo momento, probabilmente il mio giudizio sarebbe, come dire, poco corretto, proprio per l'elemento di cui vi dicevo prima, cioè agroforestry 7 anni, ok? Pioppeto specializzato 10 anni, ci sono 3 anni e 3 anni vuol dire tantissimo dal punto di vista proprio dell'impatto sulla redditività dell'investimento. Pertanto, per cercare di togliere questo problema proprio dal punto di vista dell'analisi, andiamo sul valore annuo equivalente, ok? Quindi investo 10.000, ogni anno cosa ottengo di fatto? Ovviamente è un valore, come dire, che io vado a computare, non è monetario reale, è proprio per farmi ragionare in ordine all'efficacia o meno di questo investimento. Cosa vedo? Allora, se io faccio un investimento su rotazione, frumento, mais e soia, vedete che la remuneratività dello stesso, cosa vuol dire? Ricavo meno costo, cioè quello che rimane, dove costo è sia costo di gestione che costo di investimento, sono 1.129.
Guardiamo tutte le altre ipotesi, quindi è il nostro benchmark di riferimento. Guardiamo le altre ipotesi. Pioppeto specializzato con clone I214, pioppeto specializzato con clone MSA, agroforestazione cloni MSA, agroforestazioni I214. Cosa osservo? Allora, di tutte le ipotesi di investimento, tre scenario utilizzato, costi bassi, costi medi, costi alti, intendo dire costi bassi, medi, alti, sia di costi di investimento che costi di gestione. Nel caso del pioppeto specializzato I214 vedete che la mia remuneratività oscilla dai 1106 nel caso di costi elevati ovviamente a 1466 nel caso di costi bassi di gestione e di investimento. Se io invece vado su un pioppeto specializzato con cloni MSA vedo che la situazione è ben diversa, cioè parto da una situazione di 1859 con uno scenario a costi bassi e arrivo a un'ipotesi di 1629 con costi alti. Se io vado però nella situazione agroforestazione, dove c'è sia contemporaneamente la parte di produzione annuale e la parte relativa al pioppeto, con cloni MSA, e lì è l'interessante confronto, osservo sostanzialmente che in questo caso quello che io ottengo per lo scenario costi medi, per lo scenario costi alti, è più interessante rispetto all'ipotesi pioppeto specializzato, mentre invece per quanto riguarda la voce costi bassi risulta essere più interessante l'ipotesi pioppeto specializzato MSA. Se guardo infine l'ultima ipotesi, agroforestazione con I214, li vedo evidentemente che ci sono delle remuneratività più elevate. Perché? Perché ovviamente io ho utilizzato due prezzi diversi. Per l'I214 ho utilizzato un prezzo di 100 euro pianta, nell'altro caso ho utilizzato un prezzo di 80 euro pianta che è stato, come dire, mi è stato appunto comunicato dagli operatori e dal presidente dell'Associazione dei Pioppicoltori Italiani, quindi una fonte informativa abbastanza solida, direi. Attenzione però, dobbiamo fare dei ragionamenti su questo. Allora, in questo momento storico le superfici coltivate a MSA, che ovviamente adesso noi diciamo MSA, ma avete ben capito quante diversità abbiamo nell'ambito di cloni MSA, per cui sarebbe anche questa una riduzione di rappresentazione della realtà, ok? Allora, le superfici sono poche a questo momento e come diceva appunto Francesco, la situazione, come dire, non è interessante ancora per le imprese di trasformazione, perché ovviamente devono riadattare mezzi loro di produzione per vedere se questo tipo di prodotto risulta essere confacente rispetto alle loro necessità, ok? Però c'è anche da osservare una cosa. I finanziamenti, questo non riguarda solo la regione del Veneto, ma anche tutte le altre regioni che fanno agroforestazione, il investimento pubblico fatto nel settore richiede che ci sia il clone MSA. Quindi voglio dire, ci sono due dinamiche in atto. Da una parte la tensione pubblica che spinge verso questo tipo di prodotto per una questione proprio di, come dire, riduzione del trattamento, ma anche, come avete visto, una questione di resa, ok? Perché non è assolutamente banale il fatto che io ho 30% in più di massa, ok? In seconda battuta, sostanzialmente questo prezzo quindi risente di quella che è la situazione di adesso. Nel momento in cui, in buona sostanza, anche gli operatori del mercato si dovessero, come dire, interessare a questo prodotto per tutta una serie di motivi, perché se io vado a analizzare, adesso non c'è il tempo purtroppo, quelli che sono i costi di gestione, proprio ragazzi non c'è storia, cioè è tutto un altro mondo dal punto di vista dei costi di gestione. Minori necessità trattamenti praticamente a sasserami no, dal punto di vista del lavoro sì, c'è più lavoro per quanto riguarda le potature, però quelli sono i costi che vengono a essere sostenuti per la gestione, che non sono minimamente comparabili con i costi di gestione che abbiamo nell'altra ipotesi, ok? Quindi io credo che dal punto di vista dell'appetibilità del prodotto, l'MSA probabilmente dal mercato dei produttori verrà progressivamente ad essere inserito nello stesso. Ci sarà necessariamente la necessità, scusate il bisticcio di parole, ma la necessità da parte delle imprese di trasformazione di cominciare a ragionare di questo che oggettivamente è un nuovo prodotto per loro, di capitalizzare quell'esperienza che è necessaria per trattare lo stesso e soprattutto ovviamente creare quelle condizioni perché
anche dal punto di vista dei produttori vi sia un conferimento di prodotto in quantità, che non siano solo le 35 piante per ettaro. In questo senso, quindi, una logica organizzativa della produzione è sicuramente fondamentale. Okay? Quindi cosa voglio dirvi con questo? L'imprenditore agricolo deve diventare imprenditore ovviamente a tutto tondo, nel senso che deve veramente gestire in maniera estremamente cauta e accorta quella che è la dinamica di produzione che avviene all'interno della propria azienda, mettendo a confronto tutti i diversi scenari, cioè sapendo che ci sono delle forze di mercato in questo momento che si stanno muovendo su questo aspetto, che probabilmente oggi e domani non vedremo sicuramente una forte redditività da questo punto di vista, però nell'arco di un investimento pluriennale probabilmente allora la situazione sarà ben diversa. Teniamo presente che siamo in un periodo storico in cui l'attenzione verso appunto questa tipologia di investimento, anche dal punto di vista di finanziamenti europei, forse noi scontiamo in Italia, come dire, una minore attenzione da questo punto di vista, ma l'attenzione forte dal punto di vista comunitario ha un forte accento, tra le altre cose, anche su questi sistemi. Quindi non mi stupirei, voglio dire, che nella prossima programmazione comunitaria ci sia una maggiore attenzione su questo tipo di investimento, proprio perché si sta cercando di stimolare il mercato. In economia parliamo di incentivi pubblici al mercato proprio per raggiungere a questo obiettivo. Okay? Quindi in questo senso, come dire, ho voluto cercare di offrirvi una chiave di lettura che vi faccia comprendere quelle che sono le diverse variabili in gioco, in maniera tale da avere, come dire, un sistema di codificazione del mercato che vi aiuti poi a prendere delle scelte. Perché si lamentano? Probabilmente perché non è stato fatto un sistema di potatura adeguato. Se tu non fai la potatura in maniera adeguata, e loro ovviamente di esperienza su questo ne hanno da riferire in quantità, evidentemente dopo consegni un prodotto che presenta delle criticità dal punto di vista dell'appetibilità. Diffondere informazioni appunto su un corretto sistema di potatura in maniera tale che arriva una pianta che sia effettivamente appetibile per l'azienda di trasformazione è una dinamica ben diversa. Quindi, come dire, è necessario la costruzione di un set di conoscenze che permetta effettivamente all'operatore di poter poi conferire il prodotto con una certa certezza in ordine alla sua qualità. Va bene? Ma quello è normale, in qualsiasi processo di cambiamento c'è sempre resistenza, quello lo diamo sempre per scontato, ci vorrà un pochino di tempo, però vedrai che un po' alla volta il mercato comincerà a essere attento a questo tipo, ci vorrà tempo sicuramente, però è un processo di cambiamento che è necessario realizzare. Diceva lei, si fa confronto in 214, quindi una specie buona, certo. 50 cloni messi. Certo. Beh, ma e allora, poi pensando che è una tradizione, scusami Federico, pensando che è una tradizione di produzione che abbiamo a livello mondiale, giustamente diceva prima, India questo clone usa, quindi voglio dire c'è una come dire, fidelizzazione a questo prodotto che è difficile da scalzare. Certo, certo, certo. Sì, ma volevo passare la parola un attimo a dottor Chiaravaglio, perché abbiamo passato un'intera giornata davanti alle sfogliatrici e abbiamo provato tutti i cloni. I risultati sono estremamente interessanti. È chiaro che valgono i discorsi che ha fatto, tant'è vero che noi contro il lavoro loro, che è quello di selezionare cloni, e quindi cerchiamo di immaginare come invece agenzia di selezionare per l'agroforestry dei cloni che possono essere interessanti su vari punti di vista e cercare di promuovere quelli, non perché ci piace di più un clone piuttosto che l'altro, ma per cercare di fare in modo che sul mercato entrino delle masse di materiale che in qualche modo vadano a pesare. Però lascio la parola. Facciamo fare la presentazione. Sì, così completiamo. Sì, c'è un'altra presentazione, vai. E dopo finiamo. Scusami, ma scusa sai, ma No, in realtà anch'io, cioè questo dovrebbe essere un gruppo di lavoro, un tavolo di lavoro, quindi non vorrei anch'io rubare tempo alle discussioni. Sì, grazie. Vado avanti qua. Allora, io mi presento, sono Federico Sanbonifacio, ho un'azienda agricola in provincia di in provincia di Verona, a Villa Bartolomea.
Ho iniziato la conversione di un'azienda agricola verso un sistema agroecologico e agroforestale 12 anni fa, quando ho partecipato a dei finanziamenti per degli impianti di impianti a ciclo medio-breve, medio-breve su 5 ettari di superficie. L'azienda totale si estende su 30 ettari. Questi sono un po' di dati, vado un po' avanti anch'io. Ecco, questi sono un po' i dati di come appariva l'azienda agricola prima e come è adesso. Ho eseguito quindi questi impianti policiclici sui margini sud e nord dell'azienda e ho collegato questi due impianti policiclici forestali puri, quindi non si parla di agroforestazione ma di forestazione, con delle siepi per la biodiversità, anche queste cofinanziate dalla regione con altre misure. Questi sono i numeri rispetto all'investimento, il numero di piante che è stato fatto. Scusate se la presentazione è in inglese, ma l'ho fatta per un altro pubblico e l'ho riciclata. Questo è quello che vi ho raccontato adesso rispetto agli investimenti. Abbiamo anche recentemente realizzato una zona umida e anch'io, come l'azienda di Sasserami, ho partecipato e realizzerò a breve gli impianti agroforestali finalmente. Quindi proprio l'idea di convertire l'azienda da un sistema forestale molto innovativo e policiclico, non ci sono tanti impianti in Italia, forestale e agricola, rigenerativa, biologica e vocata appunto con una particolare attenzione all'ambiente, in un sistema agroforestale in cui l'idea è stata nella progettazione di questi nuovi impianti agroforestali è quella di prendere il meglio da quello che è stata l'esperienza dei sistemi degli impianti policiclici e trasportarla nei sistemi agroforestali. Quello che verrà eseguito, questa è un'altra nota, sin dall'inizio nella progettazione degli impianti policiclici che durante in tutti questi anni sono stato supportato e assistito da Paolo Mauri, in particolare della Compagnia delle Foreste, quindi abbiamo raccolto dati e mi piacerebbe poi discutere anche un po' di un'analisi un po' più seria di quelle che ho fatto io in casa, ecco. E queste un po' di foto di come appariva prima l'azienda agricola e come appare adesso. Tralascio la parte di produzione agricola. Questa è la foto dell'impianto policiclico. Come vedete c'è il pioppo in mezzo, a fianco al pioppo ci sono due filari di platano e a fianco al platano c'è un filare a lungo termine in cui in questo caso sono state piantate noci e tigli. Nell'altro bosco a nord ho piantato noci e querce e devo dire, se devo dare un parere, tra tutte queste varietà di piante a lungo termine, il noce è quello che mi dà più soddisfazione per il tipo di accrescimento, la minore manutenzione e per una serie di motivi. Questi sono dei dati economici che però in realtà veramente tralascerei perché meriterebbero un approfondimento e una discussione più ampia. Volevo far vedere come appare adesso oggi l'azienda agricola e da questa foto vi posso descrivere meglio cosa farò. Praticamente lungo le siepi che collegano i due boschi a nord e a sud, a una distanza opportuna dalla fascia inerbita delle siepi, pianterò i pioppi. Quindi le distanze, la larghezza dei campi prenderà una dimensione di 35-33 metri in alcuni casi, quindi proprio come quella che è stata descritta in tutti questi modelli e questi esempi. Nel campo quello più largo all'interno farò un impianto policiclico, esatto, quindi un nuovo impianto a ciclo medio-breve in cui non ci sarà il ciclo lungo ma solo il pioppo a media, ciclo medio e il platano, quindi 3 file di pioppo e 2 di platano per una larghezza totale di 20 metri. Questo è un po' come apparirà, appunto, questa è l'idea dell'investimento. Perché il platano? Il platano perché
l'idea è stata quella appunto di diversificare l'impianto inizialmente appunto forestale. Ha una destinazione d'uso come legna d'Ardene venduta localmente. È un lavoro che facciamo internamente e abbiamo una superficie che ce lo permette, abbiamo dato una scalarità al taglio e quindi è abbastanza gestibile, viene eseguito. Sì, legna d'Ardene. Per adesso sì. Questa è una proiezione di questo investimento in pioppi che faremo, una proiezione economica della redditività tra 10 anni. Io ho fatto una stima a 10 anni, qua mi dite che è a 7, sarò felice di raccogliere un po' prima e di fare... Adesso vedremo come va. Sì. Vado avanti. Ma niente, io vi lascio su questa immagine e vi do 2 spunti. La questione è che le cose interessanti di cui tra l'altro stiamo iniziando a lavorare anche con l'Università di Padova sono la questione di valorizzazione non solo della parte basale dell'albero ma anche delle ramaglie. E quindi l'idea nostra è quella di realizzare un impianto pilota che possa processare e compostare la parte delle ramaglie insieme al digestato, alla fase liquida dei digestori del biogas, per poi riutilizzarlo in campo o anche processarlo e riaffinare ancora meglio la parte di compostaggio e aumentare la produttività delle colture e fare una concimazione carbonica del... Sì. E questo è un argomento che io trovo molto importante perché la quantità di biomassa che viene fuori da un impianto policiclico, comunque insomma dal pioppo è enorme e la parte apicale è sostanziale, e in più allo stesso tempo andiamo a risolvere uno dei problemi più grandi che abbiamo qua nella pianura, che è l'inquinamento di tutti i tipi, insomma di tutti i tipi, ma in particolare dovuto all'industria degli allevamenti, quindi la gestione corretta di queste deiezioni. Adesso gli impianti di biogas stanno migliorando e stanno migliorando molto bene questa gestione e l'azienda con cui collaboreremo in questo progetto di ricerca in particolare è attentissima alle emissioni. In questo progetto pilota andremo a gestire queste emissioni proprio per valorizzare sia la parte di calore ma anche filtrare e quindi ridurre le emissioni in atmosfera. Gli altri punti di cui vi volevo parlare che offre spunto questo tipo di progettazione, che sicuramente aggiunge complessità al sistema e la complessità spesso spaventa e va gestita. Però è l'idea che questi nuovi pioppi a circa 8 metri dal filare esistente delimiteranno dei nuovi appezzamenti in cui investirò in particolare su dei prati pascoli, che tra l'altro forse si potranno integrare con delle altre misure e altri finanziamenti, ma a parte il finanziamento sono sicuro che una integrazione e un'opportuna gestione di pascoli all'interno di questi sistemi forestali potrebbe dare un reddito ancora migliore a quel pezzo di terra, a quella stessa superficie. E basta, l'ultima nota è che negli impianti policiclici che sono stati fatti con ibridi I214 non ho fatto nessun trattamento, quindi evidentemente quel platano e quelle altre essenze arboree che erano presenti probabilmente hanno contribuito a una corretta, insomma, a una... ecco, questo è quanto. È quello che dicevo, insomma, gli animali arriveranno presto, insomma. Grazie. Va bene? Volevo chiederti, secondo te, senza il contributo, l'avresti fatto lo stesso anche tornando indietro? No. Vale comunque, diciamo, la pena oppure è essenziale per partire? Sì, no, nel mio caso è essenziale, ma perché ho fatto degli impianti molto sperimentali, se volete, perché gli impianti policiclici sì, sicuramente gli interventi agroforestali non hanno bisogno di contributo, questo mi sento di poterlo dire, nel senso che sì, poi sì, ci può rispondere meglio.
valori che vi ho fatto vedere sono in assenza di contributo pubblico, ok? Quindi, come dire, se noi riuscissimo anche ad avere l'80%, come si vedeva prima, dal punto di vista del contributo pubblico, che è il costo più importante perché è sul costo di investimento, capite anche voi che poi quegli indicatori saltano in maniera interessante. Quindi, insomma, bisogna veramente ragionare di strategia nell'uso oculato delle risorse pubbliche. Sempre simili, 80% di investimento iniziale, in più sugli impianti policiclici c'erano dei mantenimenti, di premi di mantenimento. E poi le siepi sicuramente non le avrei fatte se non ci fosse il contributo. Ecco, perché, per quanti anni? Sono sugli impianti policiclici di 15 anni, sulle siepi di 5 anni, in 5 anni si rinnovano. Okay. Finora si sono rinnovati. Ok, grazie. Prego.
la sala è ancora molto, molto piena, quindi ancora un complimento agli organizzatori. Questa formula del World Café ha permesso a tutti quanti noi, io parlo perché ho la voce più forte della vostra e quindi vi sovrasto, quindi peggio per voi. Capisco che il World Café ha creato un sacco di endorfine che stanno ancora rimbalzando all'interno dei nostri cervelli. Allora, prima di chiamo i restitutori, i rapporteur dei 5 tavoli, se si vogliono accomodare qui con me, quindi Pier Mario, Francesca e gli altri che non so esattamente chi saranno a darci una restituzione finale. Elena, sei una delle restitutrici? Sì, bene, siamo a 3. Eccolo qua, ciao Davide. Bene, ci siamo quasi tutti. Allora, due notizie, due comunicazioni, diciamo, di servizio. Beh, la prima, ricordatevi che oggi avevamo qui degli ospiti, delle aziende agricole che ci hanno fatto il favore di venire con la loro testimonianza, e la testimonianza più importante dei sistemi agroforestali non sono solo i numeri che interessano ai ricercatori, ma sono i prodotti che vengono fuori dalle aziende. Ecco, quindi è stato bello, magari un primo tentativo, magari al terzo forum faremo anche un momento di mercatino dell'agroforestale veneto, eccetera, eccetera. Quindi ricordatevi che in uscita alcune aziende agricole sono venute e ci hanno portato i loro prodotti, e magari portatevi a casa un ricordino di questa giornata, un qualcosa da tirar fuori poi in un momento importante. La seconda cosa che voglio ricordare a tutti, siccome avete gradito molto questo momento, sappiate che a breve, a questa volta a livello nazionale e non solo, ci sarà il secondo forum nazionale sull'agroforestazione, co-organizzato dall'associazione AIAF, che rappresenta il mondo dell'agroforestazione in Italia, e dall'Associazione Italiana di Agroecologia. Anzi, AIAF si è unita all'Associazione di Agroecologia, che organizza ad Agrigento questo importantissimo evento. Saremo ad Agrigento dal 9 al 12 di giugno di quest'anno, e siete ancora in tempo per iscrivervi con il cosiddetto early bird, cioè con l'iscrizione più bassa. Ci sono varie categorie che cercano di favorire anche agricoltori, studenti, eccetera, tutti coloro che magari non riescono a pagare certe iscrizioni adatte a chi fa ricerca. Ecco, quindi ricordatevelo, è un colloquio che mette insieme agroforestazione ed agroecologia, ma abbiamo visto che l'agroforestazione altro non è che un pezzo dell'agroecologia. Quindi, date queste due notizie, direi di cominciare. E allora adesso abbiamo una fase di restituzione. Se prima sono stato buono, adesso divento cattivissimo, anzi, quindi semplicemente toglierò il microfono alle persone, e visti i tempi, sono le 18:45, vorremmo per le 7:10, 7:15 veramente aver finito, quindi abbiamo 5 tavoli con 5 persone che ci fanno una rapida sintesi. Ognuna ci dirà per quel tema quali sono i punti di forza, i punti di debolezza e le idee innovative, le esigenze rivolte al mondo della ricerca, rivolte al mondo anche delle istituzioni, o delle buone idee da mettere in pratica. Ecco. Allora andrei in ordine, quindi Pier Mario, sistemi silvorabili con pioppo. Io do 4 minuti a testa e adesso attacco il cronometro. Se non ce la fate, poi magari ci farete una breve sintesi e poi la faremo magari girare, in modo che tutti abbiano questa spremuta concentrata che è venuta dai 5 tavoli. Allora, spero di riuscire a fare questa sintesi. Ti tolgo il microfono se non ce la fai. È stata un'esperienza molto interessante, perché sia dal punto di vista delle relazioni, sia dell'interazione con il pubblico. Abbiamo visto che esistono dei cloni a maggior sostenibilità ambientale che sono interessanti dal punto di vista ambientale, dal punto di vista economico perché costa meno produrli, e esiste ancora un importante clone che è il clone I214, che è ancora il 70% della produzione globale italiana, ed è un clone ancora diffuso in tutto il mondo.
Questo clone, non l'ho detto, ma ha dei grossi problemi. Ha alcune malattie tipo la marsonina e l'afide lanigero che lo minacciano, e attualmente ci sono sempre meno prodotti fitosanitari disponibili per combattere queste due avversità. Questo è uno dei motivi per cui pian piano il sistema produttori di cloni, il sistema pubblico delle regioni che incentiva la coltivazione arborea sta sovvenzionando questi cloni a maggior sostenibilità ambientale. L'industria non li conosce ancora bene perché ci sono stati pochissimi impianti a maggior sostenibilità ambientale utilizzati dalle imprese sfogliatrici, e alcuni cloni, soprattutto uno dei cloni che è stato più diffuso tra i cloni MSA, aveva dei grossi problemi di potatura. Una persona tra il pubblico ha fatto notare che questo clone è stato ha creato dei grossi problemi all'industria di trasformazione. Esistono comunque dei problemi di difficoltà di accettazione dei cloni nuovi, per dirvi che negli anni 40, quando è nato il nostro istituto, la coltivazione dei cloni era dei cosiddetti canadesi, che erano degli ibridi euroamericani molto belli, chiari, colonnari, con un legno chiarissimo, eccetera. L'introduzione degli I214 ha avuto tantissime difficoltà, era il clone nuovo. Per introdurre il clone I214 l'industria ci ha messo tantissimo tempo. Pian piano l'industria di trasformazione accetterà che esistono anche i cloni MSA. Nessuno vuole togliere i 214 perché ha delle caratteristiche di leggerezza importanti e di ritiri ormai consolidati da parte dell'industria. È stato citato un nuovo clone che è ancora sconosciuto perché è stato registrato 1 anno e mezzo fa al Registro Nazionale di Materiali di Base e nessuno l'ha ancora sfogliato, se non piccolissime prove di alcune piante. Altre informazioni importanti che sono venute fuori. Veneto Agricoltura va avanti con la sperimentazione sull'agroforestazione e ci sono delle misure delle regionali che favoriscono questi tipi di impianti. Il pioppo in regime biologico potrebbe essere possibile, è stato chiesto, perché ci sono pochissimi trattamenti necessari e non ci sono difficoltà di compatibilità perché si usano solo più piretroidi, per cui si può andare bene. L'andamento dei prezzi è, la professoressa ci ha fatto un'analisi molto chiara di qual è la redditività degli impianti di agroforestazione con cloni MSA o con cloni 214. Abbiamo visto che ci sono degli interessantissimi sviluppi economici per chi coltiva agroforestazione anche con i cloni MSA. Ci sono le possibilità di modelli diversi anche con altre specie, con Farnia. Poi c'è stato l'interessantissimo contributo dell'azienda San Bonifacio che ci ha fatto vedere gli impianti policiclici, che introdurrà anche come novità degli impianti agroforestali nella loro azienda, molto interessanti. Altre importanti sviluppi che ci dovranno essere: la valorizzazione economica del pioppo in agroforestazione. Attualmente nelle Camere di Commercio ci sono solo 2 tipologie di classi di pioppo in pieno campo e pioppo di ripa. Il pioppo in agroforestazione è una cosa diversa, non è il pioppo di ripa. Per cui bisognerà introdurre nelle Camere di Commercio una nuova voce. Ma per adesso pioppo in agroforestazione ci sono pochissimi casi. Veneto Agricoltura è uno dei pochissimi casi che è arrivato a fine turno. L'irrigazione e le fertirrigazioni che vengono utilizzate per le colture erbacee sono anche un vantaggio chiaramente per il pioppo, che se ne approfitta, e c'è il dubbio, non si sa bene, non abbiamo sperimentazioni di questo tipo, se il maggiore diametro che abbiamo visto dei filari è dovuto al fatto che siano stati che abbiano una maggiore parte fotosintetizzante della chioma, o anche si siano avvantaggiati delle concimazioni e delle irrigazioni. Scusami Pier Mario, saremmo alla fine, se è sfuggito qualcosa di importante? Non lo so. No, ce lo renderai magari, te lo chiediamo poi di farci anche una breve sintesi, anche perché ricordo che tutto quello che sta emergendo qui fa parte della carovana dell'agroecologia,
verso AEMED 2025, che è quell'importantissimo incontro che ci sarà ad Agrigento. Quindi tutto quello che sta emergendo non è solo per noi stasera, ma verrà portato come contributo a questo importantissimo incontro a scala di bacino del Mediterraneo. Adesso chiedo a Francesca Pisseri di farci un breve rapporto del suo tavolo, che è quello relativo ai sistemi agro-silvopastorali. Grazie, chiedo a Paolo Marostegano. Allora vado a braccio perché non ho avuto tempo di rileggere. Dico quello che stai dicendo. Allora, noi abbiamo sondato un po' di punti di forza e di criticità. Mi sentite? Sì? Siediti, casomai. Ma allora lasciami qua. Allora abbiamo sondato un po' di punti di forza e di criticità. Il primo delle cose emerse, degli aspetti emersi è che sono sistemi complessi, mi riferisco agli sistemi agro-silvopastorali, che sono considerati sia un punto di forza che una criticità. Una criticità perché appunto richiedono una messa in gioco, una visione, una complessità, no, anche progettuale ma anche gestionale del sistema stesso, ma un punto di forza perché porta anche a un'evoluzione dell'agricoltore stesso allevatore, che comunque deve comunque ingegnarsi, trovare soluzioni, eccetera, eccetera. Quindi cambiare anche la propria modalità di visione e la propria interazione con l'ambiente, insomma, ecco, come succede spesso in natura, insomma. Altri punti di forza è che un sistema agro-silvopastorale porta a un miglioramento della qualità del suolo, un arricchimento microbiologico, un risparmio dei costi dell'alimentazione con un risparmio di mangime, che però ok, si vada un po'. E poi c'è una funzione anche di lotta biologica. Ci sono stati riportati degli esempi in cui allevare delle galline o degli avicoli in prossimità di un frutteto riduce le malattie dei parassiti, insomma, o le malattie parassitarie degli eventuali patogeni sul frutteto stesso. Abbiamo riscontrato che c'è una grande richiesta di mercato di questi prodotti, purché venga comunque ben comunicata, ben spiegata, insomma, ecco, venga spiegata tutta. Prodotti anche legati a una questione etica, quindi di animali allevati in ambienti naturali con libertà di esprimere comportamenti. No, vai avanti. Ok. Criticità, ci vuole più lavoro, bisogna avere molte competenze. Ecco, tra le criticità è che appunto bisogna avere molte competenze e ci vuole anche una quantità di ore lavoro superiori, anche se questo comporta una rimodulazione dei calcoli o del prezzo di costo del prodotto stesso, insomma, che va comunque ritarato anche sulle qualità nutrizionali del prodotto ottenuto. Tra le soluzioni e strategie abbiamo visto che bisogna anche avere il coraggio di vincere la paura e vincere la paura di sbagliare, insomma, quindi bisogna appunto mettersi in gioco, a ritararsi anche come persona, investire in progettazione, che è la parte più importante e che va, se ben fatta, dà dei frutti anche nel lungo periodo. Lavoro. Sì. Mettere in rete le competenze agrozootecniche, veterinarie, naturalistiche, forestali, bisogna avere molti esperti e poi soprattutto mettere in rete le conoscenze esperienziali con quelle accademiche. Questo è proprio il gap grosso che io trovo spesso, no? Spesso e oggi invece lo stiamo superando, secondo me, ha funzionato molto bene questo incontro. Quindi mettere insieme queste competenze per arrivare a fare questo tipo di progettazione. E fare i conti, fare dei bilanci, ogni anno riguardare il proprio progetto col metodo della ricercazione partecipativa, che trovate spiegato anche nei manuali, che consiste nel osservare la risposta del sistema agroecologico alle nostre sollecitazioni, alla nostra organizzazione e ritararlo in base a quello che è successo. Altro? Molto importante la formazione, ci deve essere una formazione continua in azienda. Un punto critico che è stato rilevato è la carenza di formazione da parte delle associazioni di categoria in questa direzione. Si fa molta formazione su agricoltura e zootecnia di precisione, se ne fa pochissima, certo, per non dire niente in questo senso. Per fortuna ci sono invece molte iniziative dal basso. E una grossa
criticità è spesso l'incompatibilità di questi sistemi con le norme di biosicurezza, questo perché la biosicurezza è pensata e tarata per gli allevamenti intensivi, però questo si può superare grazie al fatto che c'è una letteratura scientifica, abbiamo creato dei documenti che dice che questi sistemi possono invece essere generatori di salute, non usiamo antibiotici, le infezioni respiratorie sono ridotte, all'aperto mi pare intuitivo per tutti, e quindi insomma ci sono dei punti di forza che però dobbiamo imparare a scrivere anche nei piani di biosicurezza, nei manuali di buone pratiche e sull'HACCP. Non dobbiamo sentirci dei carbonari, insomma, questi punti di forza dobbiamo scriverli, firmarli e diffonderli. Io mi fermerei qui, scusatemi, perché altrimenti anche a voi chiederei di estrarre, proprio anche visto il fine di poi mandare queste informazioni verso Agrigento, di estrarre da tutti i cartellini e magari di mandarci una breve sintesi che dopo faremo girare a tutti quanti. Quindi grazie. Non ho capito chi ci relaziona sul gruppo, sul tavolo degli ortofrutteti. Non vedo, perché Elisa ti trovo sull'agroforestazione in vigneto, e sugli agrofrutteti arriva qualcuno? Veloce, veloce. Sei? Sono Dimitri, ortofrutteti, azienda agricola Terraviva. Ah, ok, Dimitri, benissimo, dai. E mi raccomando, 4 minuti. Sintesi, vai. Dove vuoi? Spiccia là, che si accende. Ah, ok. Yeah. Allora, io faccio quello che riguarda i punti di forza. Abbiamo trovato, innanzitutto la diversificazione culturale. Abbiamo un aumento di fotosintesi per metro quadro, un aumento di biodiversità, la funzione anche che può avere come frangimento, possiamo regolare luce e ombra anche all'interno delle nostre culture da reddito, ovviamente possiamo produrre fertilità in loco, creazione di habitat, una stratificazione, quindi non coltiviamo solo orizzontalmente ma anche verticalmente, aumento della microbiologia del suolo, i vari servizi ecosistemici che si formano, e ovviamente captazione anche di nutrimenti da parte delle radici delle piante, e poi punto importante anche come raccolta dati, insomma, riusciamo a raccogliere dati nel sistema. Siamo sempre lo stesso gruppo. Le criticità sì, lo stesso. Criticità. La complessità è una delle criticità ormai che si riscontra un po' dappertutto, in particolare negli ortofrutteti, dove la richiesta di lavoro manuale è più alta rispetto ad altri sistemi, quindi questo è un punto importante. La difficoltà di meccanizzare, quindi di sviluppare sistemi che possono essere meccanizzabili, quindi di applicare questi sistemi anche su grande scala, mancanza di normative, quindi un po' la complessità di dover andare a spiegare nei piani culturali i sistemi dove ci sono tanti ortaggi, tanti frutti sullo stesso appezzamento, e mancanza di ricerca di dati e di esperienze. Queste sono un po' le criticità dei sistemi ortofrutticoli. Grazie. E adesso le soluzioni. Esatto, strategie. Allora, ci è sembrato che molti sistemi sono troppo complessi, vogliamo inserire 50-60 specie? No, 4, 5, 3, 2, ok? Poi ci servono finanziamenti pubblici, quindi stimolare i nostri ricercatori non a fare questi progetti di 2 o 3 anni che poi si ferma tutto, ma fare progetti partecipativi dove i ricercatori vengono sui nostri campi, escono dai loro laboratori, e poi anche pensare all'inserimento di animali, perché l'inserimento di animali ci risolve un sacco di problemi. Più o meno questo. Fantastico. Bene, grazie. Mi sembra molto efficace questo modo, proprio per punti e dopo messaggi chiari rivolti anche a singoli target. Vediamo l'agroforestazione in vigneto con Elisa. Ok. Diciamo che molte delle cose sono già state dette dal gruppo di lavoro precedente, però io partirei dalle motivazioni per cui introdurre piante diverse dalla vite in vigneto, che sono principalmente tutto quello che riguarda l'aumento della biodiversità funzionale,
l'attrazione di insetti e di impollinatori, la creazione di reti di comunicazione per gli insetti e gli impollinatori nella perimetrale anche al vigneto, il recupero storico, ambientale, paesaggistico, visto che la viticoltura è fatta anche di cultura e siamo in un settore che regionalmente e anche per province è differenziato in modo molto grande. Altra motivazione, quella un po' più utilitaristica, il fatto che introdurre alberi crea un effetto sul microclima che contrasta picchi di temperatura, diminuisce la bagnatura fogliare e migliora e diminuisce il rischio di scottature. Punti di forza che a volte un po' coincidono con le motivazioni sono appunto il fatto di sfruttare tridimensionalmente lo spazio e quindi sfruttare al meglio la disponibilità energetica e del sole, la biodiversità funzionale, il fatto che riesco, se ben progettato, a gestire il filare grazie alla biomassa prodotta dalle piante o inserite offset verso l'interfila oppure anche sul filare, e il contrasto quindi anche dei periodi siccitosi, perché soprattutto gli alberi fanno da pompa idraulica che restituisce acqua durante la notte, nonché l'ombreggiamento. Le criticità però sono il fatto di cambiare soprattutto visione, scendere dal trattore, questa cosa è uscita più volte, e il fatto che non ci si può sempre solo affidare al terzista, non me ne vogliano i terzisti, ma è il fatto di osservare e cambiare modalità di gestione, senza però perdere la possibilità di adattare l'inserimento delle piante ad esempio già le macchine che ho in azienda. E da questo punto di vista, e non solo, ma anche e soprattutto per il fatto che mancano dati e mancano monitoraggi, creare reti solidali, manca la creazione di reti solidali tra le aziende e di collaborazione anche con centri di ricerca e chi può fare il monitoraggio. Una grossa criticità è la gestione degli schedari e quindi giustificare il fatto di avere piante differenti dalla vite all'interno del frutteto, del vigneto. L'altra criticità, che però è anche una strategia da un certo punto di vista, è il fatto che manca comunicazione, manca informazione, e quindi questa può essere a sua volta una strategia, iniziare a parlare che è fattibile, ci sono le aziende che lo dimostrano e che è un modello che può funzionare. Le strategie sono quindi il fatto di anche qui mettere in campo più competenze nella progettazione, quindi l'esperienza del viticoltore con le competenze tecniche diversificate tra più professionisti, in modo da creare modelli adattati al contesto, più o meno meccanizzabili in funzione delle esigenze dell'azienda. Riadattare in questo quindi anche la gestione dell'interfila e del sottofilare, vedere insomma l'interfilare come un'altra coltura che viene coltivata a favore della mia coltura, del mio focus produttivo, proprio per la produzione di biomassa. E è importante come strategia di lavoro tenere come punto fisso nell'introduzione delle piante che inserisco la scalarità delle fioriture, perché è importante per favorire parassitoidi, impollinatori e tutto quello che ne consegue. Ultimissima cosa, anche per la progettazione tener conto
della coincidenza tra la necessità delle potature delle piante d'alto fusto e la necessità nutrizionale della vite, proprio perché la potatura stimola delle piante da biomassa o le piante d'alto fusto, stimolano tutta una serie di nutrienti e di biologia all'interno del terreno. Basta, mi sembra di aver detto. Grazie Elisa, e siamo all'ultimo contributo dell'ultimo tavolo agroforestazione urbana, ce ne parla Davide Primucci del Comune di Padova. Grazie, allora intanto grazie per chi è ancora qui in sala, perché l'ora è tarda, diciamo. Volevo ringraziare anzitutto Anna Panozzo, che vedo in fondo, per averci dato la possibilità di portare questo tema, che direi è molto trasversale anche rispetto ai punti che sono stati toccati dagli altri tavoli. Però ecco, senza dilungarmi troppo su questo, vado appunto sui punti salienti che abbiamo raccolto. Allora, per quanto riguarda i punti di forza, sicuramente tutti i servizi ecosistemici che ci danno i sistemi agroforestali li troviamo anche in quelli dei territori urbani. Primo fra tutti, diciamo, qui la conservazione della biodiversità è uno degli aspetti che è emerso come i più importanti. Altri aspetti di forza, sicuramente per agroforeste produttive l'aspetto della produzione a chilometro zero di cibo per i territori urbani. Per gli spazi pubblici la possibilità, diciamo, di diminuire i costi di gestione degli enti pubblici qualora questi terreni, appunto, con sistemi agroforestali siano dati in gestione ad aziende agricole, ma anche appunto l'utilizzo di spazi urbani in abbandono. Per quanto riguarda le criticità, le principali, quelle, diciamo, che ostacolano un'ampia diffusione di questi temi, abbiamo riscontrato sicuramente gli aspetti economici, ma anche quelli sociali e di coordinamento rispetto a quello che può essere un sistema agroforestale urbano, anche perché, diciamo, si è ampiamente dibattuto su qual è il concetto di urbano per un sistema agroforestale, se è dato dal fatto che si trova vicino alla città, dentro la città, ma chiaramente abbiamo varie tipologie di sistemi. Avevamo sistemi di aziende private, private con terreni pubblici, insomma, ampiamente si è discusso anche di questo. Però appunto, ancora una volta, la criticità, sicuramente l'organizzazione dei lavori, e il fatto che appunto c'è necessità di avere manodopera anche specializzata in determinati casi, il fatto che magari questi sistemi si trovano in aree piccole o comunque dove la proprietà è frammentata, e quindi, diciamo, questo rende più complesso e critico la gestione. Un altro aspetto che magari è più caratteristico dei territori urbani è il fatto che questi spazi cambiano. In che senso? Nel senso che si evolvono, quindi magari sistemi dove si vanno a tagliare proprio le piante perché chiaramente se ne fa un determinato utilizzo, in certi casi magari la cittadinanza può vedere in modo critico il fatto che si abbattano piante, mentre queste in realtà voglio dire, sono cresciute e si abbattono per poi farne altri utilizzi. Però appunto è emerso come un tema potenzialmente critico. Sulle possibili strategie, chiaramente era emerso il tema di come utilizzare questi diciamo, i frutti in senso anche lato dei sistemi agroforestali urbani, ed sono emersi spunti interessanti, ad esempio appunto la produzione di compost e di biomassa anche per potenzialmente come dire, aziende agricole che sono all'interno della città, ma non solo. Chiaramente la possibilità di coordinarsi con altri enti che a livello territoriale si occupano di agricoltura, questo in certi casi appunto è una cosa che già avviene. È emersa diciamo, il fatto che il coinvolgimento della cittadinanza può essere appunto una strategia per far fronte in taluni casi a queste criticità, ma anche, diciamo, come dire, il fatto di immaginare anche sistemi normativi più ampi, come possono essere ad esempio politiche locali del cibo che vanno ad affrontare determinate questioni, o anche appunto il fatto di normare o zonizzare le aree agricole e urbane, andando a definire appunto linee guida per quello che riguarda appunto l'utilizzazione di questi ambiti in città o comunque in territori urbani e periurbani. Penso di essere stato nei tempi, quindi chiudo, se sono in anticipo meglio. Hai un credito di 40 secondi che puoi regalare a qualcuno. No, ma me lo prendo io. Lo regalo a te, vai. Grazie. Grazie anche a te, Davide. Beh, allora penso un applauso di approvazione per il lavoro. È un applauso a tutti voi, perché con questa bella formula tutti avete avuto la possibilità di dare il vostro contributo, tutti siete diventati relatori, partecipanti diretti ai vari tavoli. Ultima comunicazione di servizio, ricordo che domani c'è la seconda parte, l'avete visto dal programma, spero possiate partecipare, è molto spettacolare,
per me e per tante altre persone che hanno lavorato intorno a quel sistema un'immensa soddisfazione di vedere un ciclo che si chiude, dei numeri che escono fuori, e ovviamente è l'inizio poi di tante altre cose, perché per fortuna la collaborazione solida tra Veneto Agricoltura e l'Università di Padova e i suoi vari dipartimenti darà molti altri frutti. Per chi di voi che è ancora qui fosse studente, ricordo che c'è un pullman che parte qui da Agripolis domani mattina alle 7:30, quindi cercate di essere puntuali. E alla fine 2 parole, 2 battute proprio finali. Non vedo persone stremate, vedo molte persone soddisfatte, e penso sia il miglior risultato di una giornata come quello di oggi. E girando un pochino tra i diversi tavoli, conoscendo molte persone, ma soprattutto, cosa che mi ha sorpreso, non conoscendo la maggioranza di voi, e quindi con grandissima soddisfazione ho visto molte persone giovani. Ho visto, e vi assicuro che ho una certa esperienza di questi incontri, molti agricoltori che di solito si dice non vengono perché per vari motivi hanno altro da fare, eccetera, eccetera. E c'era una folta rappresentanza di ricercatori, il che vuol dire che l'ambito della ricerca è molto vivo, non solo ambito universitario, ma abbiamo qui il CREA, abbiamo altre istituzioni scientifiche e molti tecnici. Ecco, se devo dire chi non ho visto sostanzialmente, ma forse anche lì ormai sono troppo anziano, non conosco i giovani, e non ho visto i funzionari pubblici, non ho visto coloro che poi dovrebbero prendere tutte queste cose e trasformarle nelle cose che scrivono poi nei bandi, per cui se non ci rientri sei fuori, o scrivono delle cose talmente astruse che poi non le applica nessuno, e magari qualcuno dice vedi che l'agroforestazione non interessa. No, sei tu che hai scritto delle cose che sono impossibili, semplicemente. Ecco, allora speriamo che tutto questo, anche con il percorso che abbiamo visto verso il congresso nazionale di Agrigento, aiuti a dare strumenti perché nella prossima programmazione, che ci accompagnerà dal 2027 in poi, finalmente, dopo 3 volte che abbiamo sbagliato l'obiettivo, perché così è stato, questa volta lo centriamo, insomma. Ecco, che quindi veramente, come abbiamo detto quando nel 2011 abbiamo fondato a Parigi l'EURAF, l'European Agroforestry Federation, si veda nell'agroforestazione una parte del futuro della nostra agricoltura. E con questo auspicio io ringrazio tutti voi e vi do appuntamento ad Agrigento.